siamo anche online in video. Allora, aspetta che ci facciamo vedere. Eccolo qua, e ci facciamo vedere anche. Cosa c'hai tu che gesticoli? Gesticolo. No, aspetta, vuoi farti vedere? Ciao mamma. Vedere. Eccolo qua. La mia barba bianca. Ok, allora, qua abbiamo invece Carlo Denei, e qui ci siamo tutte e due, praticamente siamo meravigliosi, comunque bisogna dirlo. Ci vorrebbe una telecamera che ci riprendesse dall'alto. Raccontiamo. No, sarebbe meglio di no, perché te i capelli ce l'hai. Io dall'alto con le cuffie forse un po' ripara, ma vediamo questa cosa fa vedere. Lo stesso, dai, tanto l'importante è la radio. Raccontiamo un po' Carlo Denei, che oltre ad averci portato in omaggio questo libro che io avevo già, perché ero stato alla presentazione alla Feltrinelli, addirittura nel 2019. Esatto. Pensa un po'. C'era, tra l'altro, qui lo voglio ricordare perché insieme a me c'era Enrico Gigino, che fece molte foto, ora è mancato già proprio da alcuni anni, e avevo fatto una bella chiacchierata tra l'altro con Onofri, no? Con Claudio Onofri, un amico. Gli raccontavo: ma tu sei più vecchio di me, io avevo la tua maglia numero 5, quella in lana pesante, quando ero ragazzo, quindi sei vecchio. E invece c'era stata una bella presentazione del libro che poi ho letto, molto divertente, molto carino, reale quello che racconti lì. È una cura che mi sono auto imposto, diciamo. Le mie paure le ho fatte diventare una roba da ridere, spero. Sì, Quindi diciamo che è stato un po' un po' curativo per me, però devo dire che tante persone, non esageriamo, qualche persona mi ha scritto su Facebook, sui social, qualcuno mi ha incontrato, perché io a volte vado in giro, incontro persone che mi hanno detto: guarda, questo libro, incontri persone. Sì, guarda, prendo l'autobus. Io sono uno che prende l'autobus, perché prendere l'autobus ti dà tanta ispirazione, devo dire. Se tu ti isoli nei tuoi taxi, o comunque nella tua ampolla, come si dice, nella tua bolla di vetro, così invece vedi gente. Una volta ho visto due ragazzi che mi hanno riconosciuto e sentivo che dicevano: quello è Denei, quello dei Cavalli Marci. Picchilo. È Denei. E poi hanno fatto una pausa e ho detto: bene, ma con quello che guadagna non solo può prendere un taxi. Quindi ecco, c'è anche questo. Non è che avessero torto comunque. Però se sono Tirchio, devo mantenere il personaggio di Tirchio è ipocondriaco. Però Tirchio, ecco, qui volevo tornare alla focaccia, perché l'hai portata alla focaccia, non mi avete detto niente, perché i forni alle 5 sono aperti, e io sono un portatore sano di focaccia. Sai che se iniziamo alle 7 del mattino con la focaccia, finiamo con le pappardelle al ragù di cinghiale. Poi ci vuole, ce l'avete il bianco, però. Alle 10. Qui hanno il frigo, quindi avranno sicuramente il bianco, perché poi per andare avanti, quanto? 24 ore? Sì, sono partiti ieri sera alle 21 e si finirà questa sera alle 21. Tra l'altro, guarda, io lo leggo qua, perché ogni 5 minuti bisogna leggere questa cosa. Marco, chiedo consiglio, lo possiamo leggere in qualsiasi momento, quindi... facciamo, ecco, bravo. Quindi facciamo come gli attori di Avant Spettacolo, facciamo una strofa per uno. Va bene. Dai, parti. Benvenuti alla 24 ore di Radio Zena, 24 ore di diretta senza mai fermarsi. Tutti gli speaker di Radio Zena insieme, con tanti ospiti, musica, voci e storie che ci uniscono. È la nostra maratona per continuare a far vivere la radio alternativa di Genova. Vuoi darci una mano? Ora è semplicissimo, puoi fare una donazione in pochi secondi, un bonifico, anche piccolo, anche dal tuo telefono. Scrivi al nostro IBAN, vai, IT maiuscolo naturalmente, 25 T maiuscolo 053 870 142 6 volte 0 443 2467, però devo dire questo uno solo può vedere facilmente. Assolutamente. Ecco, c'è scritto. Sì. Lo trovi anche sul nostro sito e sui social. Tocca a te. Sì, e la nostra maratona va avanti con Roberto Ballerini che sta chiamando qui sotto. E così cosa facciamo adesso? Non ci credo. Sta a vedere. Mandiamo una sua canzone. Dai.
bella come un miraggio, ha mangiato formaggio, beh, non si può avvicinare. Bella, irraggiungibile sole, colpa del gorgonzola, oh non è camembert, 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 tutta colpa del camembert. Latticino francese che ad un naso scortese può sembrare soltanto malodorante, ma ad un orecchio più attento non sfugge l'accento di quel nome ruggente come un incitamento. Forza Roberto, camembert, camembert, camembert. Chiusa nella toilette, vidi la sua silhouette dal vetro molato. E in quella situazione giocò la decisione, perciò sono entrato. La soluzione che non hai è in questo nuovo spray da sapore. Lei, bella come un miraggio, ha mangiato formaggio, beh, non si può avvicinare. Bella, irraggiungibile sole, colpa del gorgonzola, oh non è il camembert, 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 tutta colpa del camembert. Latticino francese che ad un naso scortese può sembrare soltanto malodorante, ma ad orecchio. Allora, mentre qua si salutano persone, si fanno cose, c'è Denei che sta baciando praticamente Roberto Ballerini, che è arrivato in questo momento, mentre Luca Valerio ti apro il microfono così intanto che allora, volete che vi lasciamo soli? No, li lasciamo soli. Vieni Carlo, vieni a sederti. Li lasciamo soli. Sì, non si sa mai. Intanto sta andando un pezzo di Roberto Ballerini. Sì, questo perché sì. Come ti abbiamo sentito pezzo. Arrivare e l'abbiamo lanciato. Gran pezzo. Ora lo facciamo sedere anche lui di dietro. E sai cosa facciamo? Bisogna poi provare una cosa strana, in qualche modo ce la faremo. Ora dimmi. Se mi dai la chiavetta, perché io te la sì, lascio. sì. No, certamente non posso, te la do dopo quando trasmettesse No. tutte le mie canzoni. Avvicinati al microfono perché ecco, così vicino devo stare. Allora, bene. Infatti, ora lasciamo andare questo e facciamo parlare intanto un attimino anche. No, noi non abbiamo parlato niente, ma anche Luca Valerio. Parlate un po' insieme. Ditevi qualcosa. Volevo sentire la canzone di Roberto. Fate conoscenza. La senti? In sottofondo, vabbè. La senti questa voce? Sì, appunto. Dunque, cosa dire? Allora, io sono un portatore sano di focaccia. Me la fate raccontare? Allora, quando ero a Striscia la Notizia, c'era la riunione alle 12:40, c'era la riunione e lì era il momento clou cioè la gente aveva anche fame. Dato che a me piace la ribotta, io il primo anno che ero a Striscia, dopo qualche mese mi sono preso un po' di confidenza e ho deciso di portare 1 chilo di focaccia con la cipolla, senza cipolla, 1,5 kg, non mi ricordo. Eravamo nella riunione, fai conto che è un tavolo molto grande, sembra il tavolo dell'Ancillotto, sai, quei tavoli medievali. Sì. E allora ho portato questa focaccia e ho detto, non lo so, mi è venuto così perché mi sembrava brutto dire l'ho portata e basta. L'ho portata perché il Genoa ha vinto.
Allora, invece ieri sera Antonio Ricci, no, ieri sera abbiamo giocato giocato benino, bene. dai. Così. E allora Antonio Ricci mi disse: bene, Denei, allora quando il Genoa vince tu porti la focaccia. Ho detto no, vabbè, era un'occasione così, l'ho detto così per dire. No, fallo davvero. fallo veramente. Così da quel giorno e ho dovuto portare la focaccia per 15 anni. Quando il Sì, Genoa però l'hai vince, portata per poche fortuna volte. L'hai portata molto per poco. fortuna abbiamo avuto momenti bui No, in cui io sono genuano, ma l'hai portata ho rischiato. poco. Ma sai, abbiamo superato anche periodi terribili, tipo il 2007, 2008, 2009, quando sono arrivato a Striscia, il Genoa era in C e quindi ne vinceva tante. Poi siamo stati promossi in B Poi no. e il Genoa ne vinceva. Noi abbiamo vissuto 3-4 promozioni di seguito ed è bello. È bello retrocedere perché poi torni su. No, guarda, non è bello Ma retrocedere. certe persone non lo Direi di vogliono no. capire. No, ma dovrebbero capirlo certe persone. Ma tu dici che praticamente questa situazione, ieri sera guardavo la partita, poi io cerco di guardo anche quelli di rimpettai nostri, no? Ogni tanto per farmi delle risate. No? In realtà oggi vabbè, non è che possiamo essere così felici, però comunque il Genoa non ha giocato male, non sta andando malissimo con questa nuova situazione, no? Di De Rossi, eccetera. Vediamo i nuovi acquisti. Ma mi hai chiamato per parlare del Genoa? Perché No, io volevo parlare di Carlo Denei e di Luca Valeri. Parliamo un po'. Cosa stai facendo, Carlo? Così poi passiamo anche a lui. Perché tu, da autore... Allora, intanto, guarda, volevo dire, approfitto della presenza di Roberto Ballerini per dirvi che io la cosa più bella che sto facendo, perché poi le altre sono chissà se saranno belle, però la cosa più bella che sto facendo è diciamo una rassegna di cantautori che facciamo un po' facciamo in uno studio di un pittore, quindi in una galleria. Quindi il cantautore si ritrova, il mio cantautore ideale è il cantautore che viene con la chitarra e basta. Infatti Roberto è uno di quelli che viene con la chitarra, perché il posto è molto piccolo, ci stanno poi, se volete chiedergli, ci stanno 25-30 persone al massimo. Ho fatto la presentazione. Sei venuto a vedere? Sì, no, a parte sei venuto, ma... E da 3 anni funziona questa cosa. Abbiamo portato artisti importanti. Ora mi viene in mente Giampiero Aloisio. E quando vorrai... Sì, perché a dicembre abbiamo fatto la presentazione del mio romanzo lì da Lorenzo. Da Lorenzo, ma sobrio. Ecco, questo Lorenzo, ma sobrio, via d'Andrade. E questa è la cosa che mi più bella che sto facendo, perché la organizzo ora prima butto giù, perché ci avete troppi oggetti. Sì, ma è colpa mia. La organizzo con grande piacere. Poi io, sai, la organizzo, faccio le telefonate, chiamo, dato che dopo tanti anni, quasi 40, forse di più, che sono in questo mondo che si chiama dello spettacolo, conosco quasi tutti, quindi io alzo il telefono e tanti mi mandano a fanculo, però dai, tengo botta. Sì. Senti un po', Luca. Sì. Intanto, a proposito di mandare a fanculo? No, non era per quello. No, per quello. Poi ascoltiamo anche una canzone, perché Denei non fa solamente l'organizzatore, il procacciatore di cantautori, no? Di cose. Però oltre a fare l'autore di testi, comico, quanto vuoi, fa il cantautore e ha diversi pezzi. Questa chiavetta non te la ridò più, ecco. te lo giuro. Luca invece, che veramente fino a stanotte praticamente tu non dormivi, ma hai mandato circa 10 interviste che hai fatto ieri pomeriggio praticamente. Ma io non dormivo perché eri emozionato. Ero emozionato. No, non dormivo perché mi sono rotto la caviglia, ecco. Diciamola dritta. E quindi faceva male. Sì, ti ho proposto l'amputazione, ma non hai aderito. No, mica tanto. No, dicevo 10 interviste, sì, ho mandato un pacchetto di 10 interviste fatte nell'ultima settimana per Allora di Amadeus, e in queste 10 interviste c'è anche, sorpresa delle sorprese, il celebre professor Franco Cardini, che è storico, è spesso ospite da Paolo Mieli all'1:30 a pranzo nella trasmissione storica, ed è lui ha 86 anni, ma è come se ne avesse 46. Scusa, lo chiedo non per io so tutto, ma lo chiedo per la gente che ci ascolta. Ma questo professore, ma chi è? Cosa fa? Taglia le pance?
No, non lo so. Professore, è un professore di storia medievale. Ah, ok. Quindi storia medievale. Sì. Quindi è un Alessandro Barbero. È un È un Alessandro Barbero che costa meno. Sì, noi siamo a probabilmente Genova, perché- quindi Io chiedo sempre, allora di Amadeus, un po' come Radio Zero, si fonda sul certo, ma guarda sul che- volontariato. Noi non possiamo permetterci ospiti paganti, quindi ma come non possiamo? Cioè, per i Paganti. grandi mezzi, tra l'altro l'ora di Amadeus, quelli che ROI, l'1, 2, 3 stream, tutta questa galassia immensa di introiti. introiti. Qua parliamo di Immagino. milioni di euro, anzi potreste fare una donazione Sì. a Radio Zena, a quel famoso IBAN. No, io non ricordo mai il numero telefonico. Ora mi hanno fatto un dispetto, l'hanno messo dietro, no? 351 818 8861. Poi riusciamo poi a far intervenire anche Roberto Ballerini, ma non sarà semplice. Poi ti spiego perché. Ora entra, già che ci sei, poi entri anche tu in qualche modo. Vediamo se ce la facciamo così. Ora ci proviamo, perché se noi facessimo una cosa di questo genere e alzassimo questo microfono e poi facessimo anche un'altra operazione di questo tipo, perché vediamo, ci proviamo. Se facciamo così, vediamo. Non so, guarda, sto cercando di fare delle cose strane, ecco, vediamo se esce qualche cosa. Non perché esce. se no, se Roberto viene qua, voi che ci parliamo Ora poi lo faccio. Sì. Vieni qua vicino, guarda, prenditi una seggiolina di quelle e vieni qua vicino un attimo. pigia una carega. Poi modifichiamo la situazione, perché altrimenti non so come ne usciremo con tutti gli ospiti. C'avevo un barba, uno zio che diceva pigita una carega, settite intera. Sentite Ecco, intera. io Intanto, mi faccio un po' più in là. Sai cosa faccio intanto io? Ce l'avete un paio di cuffie? Sì, assolutamente. Gliele allunghiamo da quella parte. Dovrebbero. Voi mi avete anche promesso che, dato che qui tanto 24 ore, Sì, che mi farete ascoltare, anzi farete ascoltare a tout le monde lo sciopero dei boia. Eccolo qua, guarda. Dai, sentiamo sto sciopero. Vai, Ti arrivano le cuffie lì, sì. Eccolo. Lo sciopero dei boia paralizza la città per chiedere il rinnovo del contratto nazionale. Con i cappucci neri, con spranghe molotov, circondano rabbiosi il Ministero del Lavoro. La crisi del settore non la vogliamo pagare, vogliamo meno ergastoli e più pene capitali. Lo sciopero dei boia è la polizia che fa, in un comunicato esprime solidarietà, difesa dei diritti nella democrazia. È una parola d'ordine che ormai ha fatto sua, ma in piazza picchia duro perché fa il suo mestiere, perché così è la vita e non si può recedere. Ma eccolo qua. Adesso vedi che adesso ci sentiamo anche in questa maniera. Ci siamo. Tieni Robby, aspetta che c'è da fare ancora un'operazione. Perché da che mondo è mondo in questa civiltà i boia sono l'icona stessa della crudeltà. Perciò per il buon nome della categoria, come mannaie i boia affrontano la polizia. Vediamo un po', prova a vedere se si sente. Aspetta. Sì, certo, se non faccio così. Sì, mamma mia, ecco. Sono bucato un orecchio. Adesso ci siamo. Siamo riusciti a dare il microfono anche a Carlo. A Roberto. Aspetta che apriamo tutti così
ci siamo tutti quanti. In cuffia ti senti? Sì, mi sento anche troppo. A destra non sento, ma è normale che io a destra non... Allora cosa vuoi da noi? Assolutamente. No, nel senso che è una avvicinati al microfono, è satira politica, era satira politica. In questo momento nello studio di Radio Zena ci sono 3 personaggi. Vediamo in ordine alfabetico. Abbiamo Roberto Ballerini, vediamo se in qualche modo riusciamo, eccolo lì, lo vediamo laggiù, aspetta, è laggiù nascosto, vediamo se c'è ecco, in questa inquadratura vediamo Carlo Denei e Roberto Ballerini, lo stesso quale sia dei due, non ha importanza. No. All'anagrafe vi hanno scambiato da piccoli. Mentre dall'altra parte abbiamo Luca Valerio, che sembra che hai l'aureola in testa. Va bene, assolutamente. Ciao Roby, anche tu. Mi manca un valido elemento, Roberto, mi manca Cecilia. La Cecilia è influenzata. Allora la salutiamo. Mi dispiace, eccola qua. Comunque è terribile sta radio che si vede. Io volevo venire in pigiama, meno male che ho detto vabbè, no, guarda che vedi che sono in mutande io. Ma infatti era giusto, una volta era così, si andava alla radio vestiti alla scazzo. Certo, perché tanto ti vedeva. Invece oggi dobbiamo metterci delle no, ma infatti guarda la camicia. Sì, vabbè, ma io no, il pigiama. Complimenti. Io dormo così, assolutamente. Questa è radio comunque, perché poi ci divertiamo, ci facciamo vedere anche quando capita in video, ma facciamo radio, che è una cosa diversa. Se state guidando non guardateci, ascoltate la radio. È un peccato perché Fabio c'ha sempre avvicinati un pochino il microfono, degli abbigliamenti sfavillanti. Sì, ma io mi diverto, l'importante è non prendersi sul serio. Mai. Perché altrimenti l'unico qua che è una persona seria fra tutti noi è il professor Luca Valerio. Ma non sono serio. Sì, ragazzi, ti volevo aiutare, una volta che ti voglio aiutare te non te ne stai mai. Allora distinguiamo il Luca Valerio scolastico e il Luca Valerio non scolastico. Il Luca Valerio scolastico è serissimo. Il Luca Valerio non scolastico fa il cazzone. Assolutamente. E se ti sbagli quando entri a scuola? No, non mi sbaglio. Non succede. Ma senti, ma ti tirano le mele, Smith, i tuoi... No. Perché? Perché non lo fanno? Perché stavo domandando. È giusto. Sai quelle mele verdi, quelle belle, quelle dure, proprio. Le renette. Anche le renette. Se ti tirano i pomodori, tu che... Da attore, i pomodori, i pomodori ne hai presi? Qualche pomodoro, ma fanno bene, perché poi aiutano a temperare, insomma a diventare, a crescere il pomodoro, non il pomodoro, l'artista. Se prende un pomodoro e va a casa, a parte poi che se lo prepara, però va a casa e pensa perché ho preso il pomodoro e magari il motivo lo trova. Perché mi dai un 4? Perché vado a casa, devo prima qualcosa per far partire la canzone. Allora esiste il pensiero, che è perché sei stato un caprone, ed esiste l'eloquio, che è perché hai svolto una prova non sufficiente. Il ragazzo è intelligente ma non si applica. Il ragazzo è intelligente ma non si applica. Poi sono un po' cambiati i tempi. Tu hai vissuto i tempi in cui i genitori, quando tu dicevi questo ragazzo non si applica, arrivavano a casa e pestavano il figlio. Invece oggi pestano il professore. I primi anni, io sono vecchio anch'io, i primi anni di servizio sì, e poi oltretutto io insegnavo in campagna nell'Astigiano e quindi oltre i genitori, oltre a darmi ragione quando davo un'insufficienza, menavano e mi portavano anche una bottiglia di vino moscato. Quindi tu davi le insufficienze. Davo le insufficienze, sì. Ma Roberto, ad esempio, perché tu, se non sbaglio, abiti in un posto meraviglioso, che tra l'altro prima o poi ci verrò a trovarti, perché mi hai invitato già più di una volta. Ma dov'è esattamente? Dove allora, in un bosco? Il luogo è San Martino di Paravano. Attento perché De Andrea ha fatto una brutta fine a raccontare dove abita. Sì, effettivamente. Quindi io credo di non correre questo pericolo, per fortuna. Guarda, i postini hanno
grande difficoltà a trovare, infatti già questo è un vantaggio, perché non arrivano le bollette, perché ormai per posta arrivano solo quelle, sì, cartoline quindi, no, e quindi cartoline non le manda più nessuno. No, però erano belle una volta, veramente. E pensa che io ho ritrovato qualche anno fa una cartolina che una volta erano fatte, nei tempi antichi erano fotografie, no? Era un fratello di qualche mia bisnonna in divisa militare, ma veramente, ma era, vorrei dirti 1900 e pochi anni era. E c'era la sua fotografia, bellissimo, perché era anche un bel ragazzo, un bel uomo. Dietro c'era scritto come scrivevano una volta, no? Benissimo, sì. C'era i saluti, cara mamma, caro papà, e finiva se mi mandaste qualche soldo, perché insomma, come tutti veramente, era però veramente un caro ricordo anche questo. E nel bosco, scusami, però tu organizzi anche delle cose strane. Sì, allora abbiamo cominciato diciamo che c'è stato qualche episodio anni scorsi, e poi abbiamo fatto invece l'anno scorso, la scorsa estate, abbiamo fatto una serie di incontri ai quali ha partecipato anche Carlo Denei, con musica d'autore, e devo dire di qualità, perché c'è stato un afflusso di gente molto 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 interessante e valida, e la situazione assolutamente nel bosco, in un prato, circondati da alberi, cinghiali. Woodstock praticamente. Anche cinghiali, una micro il cinghiale Woodstock. ci sta comunque, con le pappardelle. Cioè, sì. Torniamo. Ma infatti c'è un abbinamento gastronomico e musicale, perché Chilometro zero. sì, esatto, no. E insomma la gente arriva, bisogna contattarsi attraverso i canali tipo WhatsApp, eccetera, eccetera. Si diffonde la notizia dell'evento, e arrivano e trovano una situazione campestre con dei tavoli allestiti dove c'è ogni ben di Dio e un cantautore oppure un gruppo musicale che propone una... Aspetta, guarda, gli rispondiamo in diretta, perché caro Marco Piras, aspetta un minuto perché stiamo parlando e poi ti vengo a prendere. Sei lì dal portone. C'è un freddo cane, tra l'altro ti lasciamo lì fuori, poi vediamo. Arriviamo. Così. No, perché abbiamo una situazione strana, siccome qua siamo, tra l'altro in questo momento Marco, il nostro speaker, si è allontanato un attimo, era lui che faceva la portinaia. Speriamo che torni con la focaccia. Esatto, con la focaccia. In realtà abbiamo già Marco Piras che è in leggero anticipo, ma noi qua c'è un andirivieni, c'è gente di tutti i tipi. Racconta Roberto, vai avanti. Sì, avvicinati un pochino al microfono perché sparisci. Ecco. Abbiamo avuto ospiti di tutto riguardo, come Max Manfredi, Davide, Daniele, porca miseria, il cognome? Daniele di Bonaventura, che è un grande fisarmonicista, anzi no, bandoleonista di fama internazionale, che è un jazzista di grande Sai cosa facciamo? Ti interrompo, così continuate. Voi parlate. Sì. Tanto siete tutti aperti. Io vado a prendere Marco Piras, altrimenti lo troviamo congelato lì fuori. Sì, vai a prendere Marco Piras, sperando che abbia anche la focaccia. Il conduttore diventi tu? Il conduttore divento io. Hai la patente? Ho la patente. Se vai vuoi, con le domande. Se vuoi te la faccio vedere. Lui stava finendo un concetto. Un comizio stavo finendo. Sì, stavi finendo. Stavo per dire il suo nome, e quello di Paolo Gerbella, che arriverà che tra poco, sì. che sono stati gli ospiti che sono stati tra gli ospiti di questa serie di incontri che è avvenuta la scorsa estate su da me, in questo bel prato in mezzo al bosco. Ma guarda, ci sono, per fortuna non sei solo in Italia, nel senso ecco, ci sono tante situazioni così. Ho scoperto, sono stato al premio Ciampi recentemente. Sì, lo so, t'ho visto. Non l'hai visto. E ho scoperto da Giannanti che fanno questo festival alternativo nel Pontremolese, e che
che come dire, sono riusciti a coinvolgere un sacco di persone in 20 anni, ecco. Ma io sono favorevole a questo, anzi io direi di promuoverle a tutti i costi queste situazioni qua. Insomma, viviamo un momento che lo sappiamo tutti, che è di diffusione di spazzatura a tutti i livelli, non solo musicale. Direi che la produzione nel mondo è a qualsiasi livello, e soprattutto quello che viene promossa è la spazzatura. Infatti ne siamo circondati del grosso problema. E guardi me. Sì. Ma perché tu e quindi sei uno che la spazzatura la gestisce. Beh, certo, per liberarsi dalla spazzatura bisogna allontanarsene, quindi creare delle situazioni in cui invece ci sia qualcosa di qualità, e bisogna un po' difenderlo e farlo proprio, e sbattersene le palle. Scusate, non si può avere le palle? Siamo Natale è superato, ma sbattersene del mercato, ecco. Sì. No, perché anche perché se si vuole fare qualcosa di qualità bisogna dimenticarsi di certe cose, ecco. Bisogna pensare ad altro, e bisogna pensare al piacere, alla qualità, alla bellezza, queste cose, cercarle e promuoverle, e aprire degli spazi in cui queste cose si possano esprimere, perché purtroppo la spazzatura, quando è tanta, si porta dietro anche le cose di qualità. Sì, è tutto. C'era quel detto che diceva: non litigare mai con un imbecille, perché rischi che non si noti la differenza. E quindi siete meravigliosi, quasi quasi vi lascio, torno a Luna. È arrivato anche Marco Piras qui con noi. Ecco, ciao Marco. Poi in qualche maniera lo inquadreremo. Avete condotto bene, non avete detto parolacce? No, ho detto solo palle. Te sei indisciplinato, devi avvicinarti al microfono. Sì, devo avvicinarmi al microfono. Ecco. Ok, allora dicevo, facci qualche domanda. No, la domanda è questa: è giusto secondo voi nel 2026 recuperare il concetto di lentezza? Assolutamente sì, sì, sono d'accordissimo. Chi è Marzullo? Ma che Marzullo? Sei Marzullo, se non è Luca Valerio. No. Cioè, se la vita fosse un treno, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. E questo è molto bello, soprattutto la mattina, devo dire. Io trovo che la mattina sia, Marco, già poi è una cosa personale, cioè, prenditi un paio di cuffie e acchiappa un microfono da là sopra, che così partecipi anche tu. Sì, ti vedo leggermente impigrito questa mattina. Stai facendo qualche cosa di sbagliato. Ecco, vediamo se ce la fa. Ecco, però sì, fai come se fossi a casa tua, tranquillo. Cioè, non dovevi portare la colazione. Hai trovato tutto chiuso. Vedi Carlo, vedi? No, ma scusami. Allora, da noi a Borgoratti Croce era aperto quando siamo venuti via. No. Mettiti le cuffie. Se no non ci siamo, altrimenti fischia tutto. Vedi, lui è un bravo attore, però vediamo se ti si sente. Un bravo regista. È un bravo regista, un bravo attore, un bravo tutto quanto. Prova a parlare in quel microfono. Buonasera, buongiorno a tutti. Sì. Buonanotte, buon pomeriggio. Senti che voce che voce impostata. Ma mica tanto. No. Signore e signori, buonasera. Johnny Dorelli, buonasera. Riusciamo a far vedere anche lui. E allegria. Eccolo lì. Quello lì è Marco Piras. Allegria. Amici vicini e lontani, diciamole tutte, dai. Sì, amici vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate. Non c'è più la mezza stagione. Consigli per gli acquisti. Ragazzi, qua vedete, Muccioli ci fa un baffo qua dentro, però sul serio. E nessuno si droga. No, usa quello. Sì, usa quello. E nessuno si droga. Poi ti spiego perché anche. No, non ti preoccupare. Tanto io la posso mandare sotto quella canzone di tua. Cosa dici? Se la mandi sotto, no, va bene. Va bene. Ogni tanto, anzi, facciamo così. Sto a vedere. Dai. Perché c'è ci tenevo a far ascoltare questo pezzo perché so che è stato, diciamo,
apprezzato e lodato anche da Roberto, quindi ho detto, facciamogliela risentire così si pentirà. Allora, Roberto Ballerini. Sì. Siete tutti indisciplinati con i microfoni, Roberto in particolare, che bisogna che tieni quel microfono un pochino. Eccolo, tranquillo. La facciamo sentire un attimo. Allora. Dai, facciamo sentire. Qua buca ti alzi in sacramento, serene son finì in sé, e i pesci se le pigia o vento. O vento. Ti parti in tenanete de carbon, e mai del giorno con un ciao galina, perché senza galina più rosso. I pesci poi vanno tutti in su piacchina, e tra i tuoi gusti che metti a sé, che te già stemmi a barca le sapina, ma se ti sente giù e su Taipei, ti canti navigando verso Amenga. Amenga. E a volte veglia anche la voce sgresa, o crio della sbracciunga du mercò, che lì su banco ha mostrato ricchezza, e dice portato i turiu. A mia che belle donne, le pupicce stanotte. Allora, posso raccontare due cose, perché in effetti tu mi hai chiesto cosa fai in questo periodo, e stavo omettendo una cosa importantissima. Insieme a Ivano Foglino abbiamo fondato un gruppo musicale, e tra l'altro abbiamo fatto il nostro spettacolo da Massobrio proprio giovedì scorso, e il gruppo è formato da 4 elementi suonanti, quindi Gianna Nervi che suona, che è la moglie di Ivano Foglino. Che è la moglie di Ivano Foglino. Non volevo dire che è la moglie, sennò sembra che qui facciamo del nepotismo. Sì. Però è la moglie di Ivano Foglino che suona le percussioni. Abbiamo Elvis Riccio che suona divinamente la chitarra. Bravissimo ragazzo, tra l'altro. Bravissimo ragazzo. Quello è tutto fa. E poi abbiamo anche Eugenio Romanello che suona le tastiere, che lui viene dal classico, ma lo stiamo un po' corrompendo, e quindi facciamo canzoni mie e modificate, canzoni genovesi di un personaggio che si chiama Juan Bongovi, un personaggio di mia creazione, e quindi ci stiamo lavorando tanto e siamo contenti. Ci chiamiamo Gli Innamorati a Feggino. Anche perché ne so qualcosa, c'è lo studio di Ivano Foglino proprio da quelle parti. Roberto, tu che sei un cantautore di lunga data, non per ragioni anagrafiche. Aspetta, hai fatto qualcosa? Sei scomparso? No, parla. No, perché non ti senti? Ah, ho capito. Eccolo. Vai. Sì, sono cantautore di lunga data, vetusto, diciamo così. No, vetusto no, siamo tutti finti giovani poi d'altra parte. Sì. E cosa dici, questo cantautore, questo neo giovane? No, ma io questo Denei è un neo dei nei. Si fa. Non lo so se si faccia. Comunque no, ti abbiamo messo in mezzo, Carlo. Sono in mezzo. Sei in mezzo. Sei in mezzo fisicamente. Ma notevoli quantità. Ma io dico sempre, anche parlando col mio amico Enrico Lisei, che purtroppo non può essere qui perché è a Roma, non sarebbe venuto. Lo so. Io gli dico sempre, sai, io scrivo tante canzoni perché su 10 perché c'è un cazzo da fare, una buona me ne esce. Quella è vera. Okay, è vero anche quello. Però ogni 10-12 magari una buona ne esce. Quindi il mio segreto è scrivere tanto. Sai che c'è la telecamera, sai che c'è le telecamere quelle di sorveglianza del comune? Sì. Cioè, io ho un'app segreta dove tu sei sempre in giro per via Sestri. Sempre, a qualsiasi ora del giorno e specialmente della notte. E questo mi preoccupa, noi perché vicino a te amiamo fare le vasche. C'è sempre Marco Piras, tra l'altro, che ti segue. E questo mi preoccupa ancora di più, perché lo segui da molto vicino.
Stavo dicendo, Ecco, grazie, perché qua poi Deriviamo. Vai. stavo dicendo, sì, ma perché poi si dimentica che uno stava parlando, che diceva le cose importantissime Sì, su sì. Carlo Denè, che la qualità che io apprezzo di più in Carlo Denè è la leggerezza delle sue canzoni, quindi non sono canzoni pesanti e riesce a dire quello che vuole dire e con leggerezza, ha le qualità del comico, ma quindi l'ironia e tutte queste cose qua, e le sue canzoni passano leggere in una mattinata, in una serata, in un pomeriggio, ecco, adatto a tutte le ore. Poi gli dai cos'è? Un falco? No, beh, no, devo dire che ora non voglio fare troppo il serio, però ricevere dei complimenti da Roberto Ballerini è tanta roba. Ecco. Io faccio il segretario di Ballerini e poi ti do il mio IBAN per puoi pagare questa pubblicità che non è gratuita. Ma basta parlare di me, parliamo un po' di voi. Cosa ne pensate di me? Assolutamente. Questo è troppo. Questa te la sei scritta tanti anni fa. Non è neanche mia, è vecchia poi. Ho portato delle cose mie, poi, Sì, quindi prima di andare via vi leggo. No, ma non è tanto. Leggi subito. Leggiamo persone, se no... È la 24 ore. Chi viene qua sta qua 24 ore. Allora, intanto ti dico una curiosità che magari non tutti sanno. Noi la 24 ore di cabaret l'abbiamo fatta. Noi come cavalli marci. Te lo ricordi? Allora, storici. Correva l'aprile del 1000, del 2000. Del 1000, del 1000, l'anno 1000, ragazzi. Mamma mia, era l'aprile 7-8 aprile 1997. Io lavoravo ancora alla SIP e infatti io ho iniziato la mia 24 ore a mezzanotte, no, alle 6 del pomeriggio, perché iniziava alle 6 del pomeriggio iniziava e l'abbiamo terminata alle 6 del pomeriggio del giorno dopo. E sono venuti anche degli ospiti e abbiamo fatto 24 ore di cabaret al Nessun Dorma, che oggi è un parcheggio, dove c'era, ricordi, via Porta degli Archi. Sì. Poi ti hanno licenziato. È il posto ideale per fare una 24 ore. Dalla SIP poi mi hanno cacciato con ignominia, ma fuori. Ma eravate quindi, lì al grattacielo? Io come SIP lavoravo al grattacielo. Lavoravi? Ah dai, vabbè, andavo. Guarda che già uno che va, timbra il cartellino, è già una fatica, comunque. Sì, assolutamente. È un po' quello che fa anche Luca Valerio, che lui va a scuola e saluta i suoi discepoli. No? Ecco che è arrivato Marco, l'unico vero grande con la focaccia, no? Amici genovesi, allora, uno schiaffo alla povertà, alla tirchieria, soprattutto. No, assolutamente. Qualcuno ha portato la focaccia, la fugassa del Gianco no, porca miseria. No, anche perché siamo sul lavoro e non si può fare. Sapete che assolutamente io ho visto gente in cantiere. Che cosa non si può fare? Non si può bere alcolici facendo radio. Facendo radio? Facendo radio è obbligatorio. Appunto, mi sembrava strano. Assolutamente. Posso dire una cosa? Guarda che lui con questo berrettino, credo che sia dell'ANAS, non so, batte la tua camicia. È dell'ANAS. Io vorrei, ma non lo so, no, però si vede, cioè, perché sai che quelli dell'ANAS usano roba che si veda bene, perché infatti Donald Trump lo sta prendendo come bersaglio per il momento in cui stavi dicendo che io perché dobbiamo rovinarci la digestione della cena della sera prima, le pappardelle anche tu col sugo di cinghiale e melanzane. Stavo dicendo, Luca Valerio quando arriva a scuola si presenta ai suoi discepoli, dice buongiorno ragazzi, sono arrivato, iniziamo ora la lezione, mi assento un attimo per procurare il necessario per la lezione. Si rivede alle 14 meno 5 minuti quando praticamente è l'ora di uscire. Sì. È vero, perché stai facendo le interviste. No, ma io le interviste le faccio di pomeriggio. Fai di pomeriggio, dopo pranzo praticamente. Dopo pranzo. Quindi nella biocco post nella biocco, sì, infatti ogni tanto tendo ad addormentarmi. No, vabbè, ma che c'entra? Assolutamente. Ne abbiamo fatto una, tra l'altro, con Luca Valerio, ormai un paio di mesi fa, se non sbaglio. No, grazie Marco. Siamo acquamuniti. E abbiamo fatto questa intervista che è andata in maniera pazzesca, perché io ero in macchina con il tablet per potermi vedere, con una situazione pazzesca, le macchine che passavano, una signora si è affacciata dal mio finestrino perché mi ha visto che parlavo non si sapeva bene con chi parlavo, con Luca Valerio, ma ha guardato un attimo e ha detto ha bisogno d'aiuto.
detto sì, ho bisogno d'aiuto. Quindi va bene. Grazie Marco per tutto quello che fai per noi. Tanto non ti paghiamo lo stesso. Assolutamente. Quindi non so più, ho perso il filo. Chi stava parlando? Carlo De Stavi Neri? parlando te. Non parlo più. Non parlo No, più. dicevi che lui No, come non diciamo a insegnante- Fabio per favore, facciamolo parlare per favore. No. Stavi dicendo che poi di pomeriggio faccio le interviste Sì. post prandiali. Sì, ragazzi, bellissima intervista. E se la vita fosse un treno, ma il treno della vita fosse la vita stessa. E No, questa non l'ho mai fatto. non ho detto. Se la vita andasse sotto il treno. C'è Dio, e se c'è, dov'è? E se c'è, Ma non se ho mai dov'è? fatto manco questa domanda. No, ma no, non ti ho detto che l'hai fatta tu. L'ha fatta Marzullo. L'ha fatta Marzullo. Io mi sto ponendo delle domande sulla nostra sanità Ma mentale. perché tu vedi Marzullo? No, giuro, sono anni che non lo vedo. Ma vedete, ora io volevo rivalutare il personaggio Marzullo. Ben volentieri. Perché comunque, a parte il suo modo di porre le domande, guarda, è un medico, Marzullo. Non è un fesso. No, assolutamente. Non è un fesso, è un medico, tra l'altro, che poi ha fatto spettacolo, ma Devo essere sincero, non lo sapevo. È un dottore. non lo Sì, so, è un medico. è uno bravo anche, dovresti farti vedere da lui. Non devo dare queste. Te l'ho messa lì. Sì, Proprio sì, non troppo, non credo. Non credo. Vabbè, però bene, non si può Sì, parlare. no, si può parlare. Siamo in radio, bisogna parlare. Ah, ok. La radio è vabbè. fatta per parlare. La radio è fatta per parlare. è fatta per parlare. Bravo, vedi. Lo dicevi pure tu. Alza quel microfono. No, è meglio che No, è meglio rimanga di no. in... Invece era davvero una cosa, Sordina. queste tue interviste, le ultime, perché poi Sì. altrimenti andiamo lontano, no? Sì. Hai intervistato in questa settimana diversi personaggi, mi hai mandato il link Sì, ieri, non ho sì. fatto ancora in tempo. No, allora, l'ultima settimana una decina di interviste, ora... Guarda, sta guardando sul telefonino perché non se le ricorda nemmeno a più. memoria, No. no. Non è che non me le ricordo a memoria. Tu insegni storia, letteratura, giusto? È vero. Io insegno letteratura italiana. È letteratura italiana. Comunque copro questo buco dicendovi che il sì, 12 di febbraio da Massobrio, quindi in questa bellissima diciamo galleria d'arte che è a Sestri Ponente in via d'Andrade, avremo Roy Russo. Chi è? Chi è? Adesso non stiamo a cosa, però Roy Allora, Russo Roy. è un altro, diciamo, Roy e Roy. è un altro cantautore che voi Roy e Roy. avete Allora, sta arrivando adottato. anche Paolo Gerbella, sta squillando il telefono, quindi ti chiedo un piacere, Marco. Ma ovvio. Sei il più giovane della compagnia, ti chiedo di andare a prendere Paolo Gerbella. Forse giusto? all'apparenza. No, È no. un'insufficienza venosa, un ginocchio. Ce la fai? Ma ovvio. Ce la fai, benissimo. va bene. Togliti la cuffia però perché... Allora, intanto che Marco... Dicevo, intervistare, guardate, ho intervistato. Dunque, abbiamo fatto un po' la storia dei partiti della Prima Repubblica durante il corso di queste settimane. Abbiamo intervistato l'ultimo segretario della Democrazia Cristiana Vassallo. genovese, Vassallo. Poi abbiamo intervistato il chitarrista dei Dick Dick, Pietruccio Montalbetti. Mi sfugge proprio, non me lo ricordo chi è. Ti sfugge? No, non so a memoria i nomi dei Sì. musicisti della Beat Generation. Sì, la traduttrice e scrittrice Monica Pareschi, il professor Fabiano Quagliaroli, Federico Vergari, che è un giornalista sportivo, esperto di sport inusuali tipo la lotta tra i cuscini con le cheerleader, quelle cose Potrebbe lì. essere interessante, cosa dici? Sì, potrebbe essere anche letale per Sì. noi che abbiamo una certa età, la lotta con le cheerleader fra cuscini. Direi Che di poi sì, decisamente. allora quello che mi ha detto Vergari è che il cheerleaderismo è nato nell'Ottocento, nel 1800, e ora è uno sport femminile, ma era uno sport maschile, era fatto solo da maschi. Ma di che cosa si tratta? Scusa. Le perché non- cheerleader sono quelle Ah, che sì, quelle datemi che una fanno A, quelle- datemi una O, le quelle, ragazze pom pom. O quelle che ballano. Sì. O quelle che ballano. la scrittrice Camilla Osmond, il professor Camilla, il grande. professor del CICAP,
che ha collaborato con Piero Angela, Luigi Garlaschelli, quello che ha svelato il mistero della sindone, del sangue di San Gennaro, tutte queste cose qua. C'è un mistero sul sangue di San Gennaro. Sì, Perché hai fatto quello sguardo un poco convinto? No. Aspetta, facciamo vedere lo sguardo di Luca Valerio. Paolo, scusami, acchiappati una sedia e se riesci, te l'hanno rubate tutte. Si prendi una sedia qualsiasi, buttala via quella roba. Di chi è? Di Marco? No. Mettiti, prenditi col microfono, prenditi un paio di cuffie. Franco Michieli, che è un esploratore che va in giro per il mondo senza roba tecnologica, senza GPS, senza cellulare, senza niente. Ci sei? Provo un po' Paolo. Buongiorno a tutti. Paolo Cervello. Ma quanta bella gioventù che c'è qui in studio questa mattina. Tutti belli sueni, ciao Robby. Ciao. Parla per loro. No, ma infatti lo storico Franco Cardini e lo scrittore lo definisco io inventore di liste d'archivi, Gerardo Bortolotti. Bene, questo è quello che abbiamo fatto durante l'ultima settimana. Ecco, è arrivato Paolo Gerbella. Grande Luca. Ciao. Ci siamo visti qualche ora fa. Qualche ora fa, sì. Qua bisogna parlare del salotto dei cantautori viventi e del concerto di ieri sera, che è stato fenomenale, fantastico. Sono molto contento e fiero di questa cosa. Allora, vi interrompo un attimo perché abbiamo un'incombenza. Dobbiamo mandare. Aspetta che io qua abbassavo tutto, lasciamo perdere. Meravigliosa, non come? Scusa se mi intrometto. Sì. È una cosa meravigliosa. È meravigliosa, cioè tutto quello che facciamo assolutamente. Abbiamo il disco dell'ora, perché sono già le 8:05, quasi 8:03 minuti esattamente. Andiamo col disco dell'ora. In collaborazione con Cueva della Luz. Un'esperienza di benessere nuova, rapida, totale. Radio Sena, guarda l'ora. Ogni ora un disco nuovo. Il disco ora delle 8 è Cat Power. Nothing compares to you. It's been 7 hours and 15 years since you took your love away. I go out and sing every night and run all day since you took your love away. Since you've been gone, I do whatever I want, and I see whomever I choose to. I eat my dinners in fancy restaurants. Nothing can take away these blues. 'Cause nothing compares to you. It's been so lonely without you here. Like a bird without her song.
can't stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where do we go wrong? Put my arms around every man I see, and he only reminds me of you. Went to the doctor, guess what he told me? Guess what he told me? He said, girl, you better try to have fun, no matter what you do, 'cause I'm the fool. Nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares, nothing compares to you. Nothing. In the backyard, all died when you went away. I know that living was sometimes hard, but I was willing to give it another try. Nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares, nothing compares to you. Nothing, 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 nothing. Nothing, 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 nothing compares to you. Nothing will ever do. Nothing, 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 nothing. Nulla è più come prima. Entra nell'era del benessere quantico di Cueva della Luz. Un'esperienza di benessere nuova, rapida, totale, che aiuta a scaricare lo stress, allentare le tensioni e dare nuova salute al corpo, migliorando umore, concentrazione, sistema immunitario ed efficacia delle terapie. Un trattamento Luxury No Touch, dove fotostimolazione, suono e meditazioni hanno un effetto anti-aging sul sistema nervoso, qualità del sonno e difese immunitarie in modo naturale. Fai brillare la tua anima. Prenota ora il tuo primo trattamento gratuito a Genova e scopri un nuovo modo di stare bene, dentro e fuori. Chiama subito 348 251 7659. Progetti Home Thinking. Via alla Porta degli Archi 22R. Ciao, noi siamo gli Anais e tu stai ascoltando
Coffee Shock. Allora, eccoci ritornati qui in studio. C'erano un sacco di discorsi interessanti. Questo invece, questi spot che avete ascoltato dopo il disco dell'ora, sono intanto le 8:11 e ormai da 11 ore, Marco, esattamente, da 11 ore Radio Zena è in diretta continua in questa maratona 24 ore di pazzia, di follia, di bella cultura. Ragazzi, lo studio si sta affollando. Questi spot che ascoltiamo ci ricordano che siete i benvenuti qui all'ascolto della 24 ore di Radio Zena, 24 ore di diretta senza mai fermarsi, perché questa maratona è fatta anche per aiutare Radio Zena, l'associazione Radio Zena ETS. Che cosa succede qua? Chi c'è qui a Radio Zena oggi? Ci sono tutti questi personaggi. Tutti gli speaker di radio insieme, con tanti ospiti, musica, voci e storie che ci uniscono. È la nostra maratona per continuare a far vivere la radio alternativa di Genova. Vuoi darci una mano? E qui seguono la radio perché dicono vogliamo le palanche. Ora è semplicissimo. L'ho detto male, vero? Ora l'ho detto va benissimo. Ora è semplicissimo. Puoi fare una donazione in pochi secondi, un bonifico anche piccolo, anche dal telefono. Scrivi il nostro IBAN, non ve lo dico perché tanto però trovate. Vi dico che lo trovate anche sul nostro sito e sui social. Radio Zena, senti come suona. Suona. A me mi massacravano. E la nostra maratona va avanti. La maratona va avanti. Stelle. Dimmi la pronuncia esatta, la dizione esatta. Stelle. Con la E chiusa. Ragazzi, cioè io la mia E non è aperta, è come quella porta. Abbiamo la cocina. Ce l'avete voi la cocina. Dice bene. I negozianti genovesi lo dicono, anche soprattutto a Genova. Cosa te da Agustelin? Dice Genova, non si dice Genova. Vengo da Genova. Fuori. No, più che fuori. Comunque Genova così più se striponente sextum. Sextum. È che io sono di famiglia toscana e pronuncio ovvia, allora c'è questa ragazzi, nel 1980 in Germania ero alla biglietteria del treno, avevamo fatto l'Interrail e volevamo andare a Genova, a Stuttgart, e diciamo al bigliettaio Genova, e lui ho capito che eravamo italiani. Genova. Basta, mi avete bruciato e sappiamo tutto. Tra l'altro col Genova mi ricordo anche Genova. Perché ha visto che eravamo italiani, cioè benissimo. No, Milano, Roma, Genova. Poi guarda, ci pensa, Genova. Vabbè, contenti voi. Genova. C'erano quegli altri invece che voglio salutare, i nostri amici anche Enrico Balbontin, Ceccon, Pulci, tutti bianchi, no? Veramente che Genova mi ricorda qualcosa, uno dei loro sketch, no? Carlo, del famoso turista appunto Crucco, perché si può dire Crucco? Crucco. Ci dichiarano guerra, Marco. Guarda, non dirlo troppo forte perché magari c'è quello là che sente. È un attimo. Di questi giorni è un attimo. Siete preoccupati per questa cosa? Parliamo di cose serie. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Sono preoccupato più che altro dal silenzio collettivo delle persone. Esatto. Cioè, è una cosa, quello che mi sta preoccupando di più è il far finta che non succeda niente, va tutto bene. Sai quando ti sbatti le mani nelle orecchie per non sentire? Ecco, quel principio lì. Esatto, non voglio sentire. Io lo sperimento tutti i giorni, anche nei concerti, anche nelle cose che sono in strada. No? Si sta facendo passare per la gente scappa, non vuole sentire. E piano piano si insinua questa cosa che possa essere una cosa normale. Sì, ma poi si è insuinato, sì, vabbè. Si è insuinato. È bellissimo. A Genova va benissimo. Genova, esatto. Quello oltreoceano insuinato non è male. No, sei infilato in questa novità che secondo me soprattutto da 5 anni, dal Covid in poi, è nata questo senso di odio tra le persone, no? Quindi questo conflitto continuo, e viene continuamente creato conflitto, e la gente, noi, cioè la gente comune, no? La plebe,
si insulta tantissimo, e quindi ci sono gli schieramenti, c'è la ricerca del cattivo, poi il cattivo bisogna sempre trovarlo, quindi una volta è Putin, una volta è qualcun altro, e con questo giochino qui ci stanno facendo fare, o meglio, fanno quello che vogliono. Il social ha rovinato tutto. Social Il social sicuramente, se usato male, sicuramente, perché dall'altra parte anche ti permette di fare cose così, no? Per dire, tra le altre cose, c'è anche il bello del social. Però il problema è che io credo che più che i social sono oggi è la propaganda a livello nazionale, televisiva e giornalistica, che è terribile, perché c'è una propaganda fuori dal mondo. C'è quasi solo propaganda. Sì, perché se vuoi trovare un po' di informazione, farti un tentativo di idea, grazie al social ci sono tantissimi canali che puoi andare YouTube, io sono uno che frequenta molto YouTube, Telegram, queste cose qua, informazioni ce ne sono tante, chiaro, poi devi sintetizzarle, farti una tua idea. Io quello che trovo difficile, faticoso oggi con le persone è vedere che ci sia la volontà di cercare di farsi un'idea propria, anche che può essere un contraddittorio, ci mancherebbe, e fai fatica ad avere un contraddittorio perché diventa subito una rissa e diventa subito sei subito additato, se non sei nel pensiero unico sei subito additato, ma questo ahimè vale in tante cose, potremmo dire anche nella musica, se vogliamo parlare in altri termini, vale per le radio, cioè oggi ci sono sostanzialmente 2 canali, 3 canali, sì, che sono multinazionali, fanno quello che vogliono e via così. È come infatti, questo è un discorso che io amo fare, no? Quello in qualche maniera, noi che siamo nati con le radio libere degli anni 70 da ragazzi, c'era una grande concorrenza, una grande lotta, perché poi partivi da Radio Condominio, ti allargavi a Radio Quartiere forse, e le procacciare quelle poche pubblicità che comunque consentivano a queste radio di vivere all'inizio, era veramente una lotta. Oggi che le radio commerciali, quelle di mainstream, i grandi network sono una cosa, mentre le web radio come la nostra e come tante altre, che esistono tante, comunque hanno coperto e coprono ormai tutto il pianeta, la possibilità di ascolto, la concorrenza in qualche maniera è un po' scemata, però a mio avviso può essere anche il modo per avere una pluralità di voci. Sì, infatti, meno male. No? Radio Zena, ad esempio, vieni Marco, passa, tranquillo, perché tanto siamo in famiglia, assolutamente. Ah, stai cercando qualcosa? Se è qualcosa di valore non lo troverai più, te lo garantisco, perché noi siamo io e Carlo qua che c'è la tua chiavetta. Carlo soprattutto. Carlo soprattutto. Mi stanno ingolosendo questi tablet. Sì. Devo andare, ragazzi, mi dispiace. Devi andare via, no, non devi scappare. Ancora no. E quindi diciamo la pluralità di voci, fra cui quella di Radio Zena, assolutamente, il fatto di essere qui questo consesso di menti, no? Come dire però, questo consesso dementi. Consesso dementi, ci sta. No, intanto in sottofondo comunque stiamo ascoltando una canzone di Paolo Gerbelli. Mi piace la pace. È lì sotto. Come si chiama questa canzone? Si chiama Aurelio, è una canzone che questo è un tema del famoso non ascoltare, no? È il nome di fantasia di un partigiano di 15 anni, di una lapide di un partigiano di 15 anni, e di chi passa davanti a questa lapide si fa delle domande, e la canzone parla di questo. Sai che una volta facevo caso a una cosa particolare, ma non è poi così particolare, me l'hai fatta venire in mente col discorso della lapide e col nome del partigiano. Questa tromba sotto è Paolo Freso. Paolo Freso lo conosco, sì. Sentiamo. L'abbiamo lasciata fino alla fine, no? Sì, merita, è molto bella, assolutamente. E dicevo, no?
quante volte nelle targhe dei nomi delle vie ci sono nomi di, fra tanti altri, tanti partigiani, tanti ragazzi molto giovani, 20-22 anni magari, che hanno dato la vita per fare in modo che noi oggi possiamo essere qui, magari a dire la nostra qui, esatto, a un microfono. Esatto. No? È questo. E non ci pensi, è solo il nome di una via, invece poi dietro c'è partigiano. Oppure vai al cimitero di Staglieno, cimitero monumentale, e c'è quel campo 13, esatto, dove ci sono questa, che è una minima parte di tutte le tombe di chi ha dato la vita nella Resistenza, comunque, no? Perché in giro per l'Italia, in una maniera o nell'altra. Il fatto che oggi si voglia con leggerezza, e fino a ieri ne abbiamo un esempio, abbiamo avuto un esempio, no? Con quella conferenza stampa che voleva svolgersi in un'aula parlamentare, no? Il fatto che voglia farsi passare con leggerezza questo... Sì. Non essere nulla di quel particolare. Famoso, guarda Fabio, quel famoso silenzio di cui dicevo prima, fa parte di quel... Io lo chiamo silenzio perché in realtà è qualcosa di più pericoloso. Tanto c'è il viaggio. Il viaggio, sì, tratto da Iodino, un disco su Dino Campana. E questo silenzio, c'è questa inerzia che c'è nella gente, dico nella gente generale, ma generalizzo, ma purtroppo è la massa che va veramente, si lascia trasportare. E quindi anche questo tema della resistenza diventa, sì, che palle ancora sti qui dei partigiani, cioè, capito? E invece se siamo qui grazie a quei ragazzi che sono diventati eroi loro malgrado, perché con un altro passaggio, che è gente che non è che cercasse la gloria arme in mano, si è trovata gioco. Io quello che mi domando sempre, dico, ma se domani capita a noi, come ci comportiamo? Certo, sai, io ho un episodio che racconto sempre con piacere e con una notevole emozione, che risale, tra l'altro, un luogo molto vicino a questo, era l'allora teatro dell'Italsider. Io abitavo proprio a Cornigliano, andavo alle scuole medie qui all'Alessandro Volta. Un 25 aprile allora si organizzavano tante cose, no? Non come oggi che quasi viene fatto, anzi è divisivo il 25 aprile. È divisivo, bravo. No? E in questa, chiamiamo recita, che si faceva a noi delle scuole, a me toccava la parte di leggere l'atto di resa dei nazisti a Genova, firmato dal generale Meinhold. Al termine di questa recita, io vedo avvicinarsi mio padre dalla platea insieme a un signore. La prima cosa che noto di questo signore è un ometto di per sé stesso, non un uomo imponente, no? Noto lo sguardo d'acciaio, di titanio, lo sguardo di Pertini in qualche maniera, sì. No? Era Remo Scappini. E io avevo davanti la storia e avevo letto l'atto di resa dei nazisti firmato da Meinhold e da Scappini. E per me mi vengono i pelazzi in questo momento, dopo più di 50 anni, no? Sì. E noi che abbiamo vissuto, abbiamo tutti un'età ragguardevole, no? Oltretutto Marco è più giovane, ma è intimamente più anziano di noi. Sì. No, assolutamente. Aveva l'abbiocco preprandiale, è arrivata anche Alessia Ramusino. No, fai casino. Sì. Guarda, sentite, la facciamo, vediamo, eccola là, la vedete anche inquadrata da qualche parte, vediamo se, eccola lì, nascosta dietro la porta, dietro Marco Piras. E quindi noi che abbiamo una certa, no? Ricordiamo queste cose perché le abbiamo vissute un po' più da vicino, anche se non direttamente. Ma sai cosa c'è, Fabio? Per chiudere l'argomento, per esempio la canzone parla proprio di questo, no? Perché inizia dicendo cosa racconterò di te a chi oggi ha i tuoi anni. E io trovo che, quando mi dicevi te, Fabio, noi abbiamo avuto, credo, la nostra generazione, sono del 62, quindi insomma... Hai un anno più di me. Esatto. Sei vecchio. Siamo vecchi allo stesso modo. No, siamo antichi nello stesso modo. Comunque sì, siamo cresciuti con queste cose. Cioè nel mio quartiere c'erano la gente che ho conosciuto, ha vissuto la guerra, dei parenti abbiamo vissuto la guerra, i racconti di guerra, i racconti di partigiani, i racconti veri, sentiti in prima mano. Sì. Se devo fare una critica alla mia generazione in questo senso, non siamo stati sufficientemente bravi a mantenere vivo questo racconto, questi ricordi, sempre nella stragrande maggioranza dei casi confusi dagli anni 80 in poi
nella libertà, nella leggerezza che ci è stata propinata e che tanti hanno acquisito. E quindi questi racconti, questo fare memoria sul serio è andato un po' scemando, e oggi ci troviamo che c'è così, non si capisce più bene. Che altro, e anche c'è da dire che questa leggerezza di cui parli tu, che è dovuta comunque a una serie di dinamiche, ha permesso poi l'addentrarsi di un revisionismo storico che fa qua da tutte le parti, B racconta un sacco di muse, come diciamo noi a Zena. Si dice Genova. Vi ricordo però, Genova, visto che siete dei soldatacci, vi ricordo che da un minuto abbiamo in studio anche una signora, cioè, quindi è l'anima zenese. Conteniamoci. E racconta un sacco di bugie. Sei un falso ipocrita di fallace. Io ti voglio bene. Sì. E quindi tutto questo ha permesso l'addentrarsi di tutta questa roba qui, che è falsità e pattumiera vera. Assolutamente sì. Poi c'è tanta di quella confusione, quello sta con quell'altro, perché se devi stare con quell'altro non devi stare con quell'altro ancora, sì, è da farsi benedire che il concetto di politica, di sindacati, di tutto, non c'è più niente, cioè, voglio dire, parliamo un po', adesso entro e esco subito all'argomento, ma non c'è più una sinistra che abbia degna di questo nome, ecco. Non c'è Roberto Ballerini, mi fermo. No, assolutamente. Roberto Ballerini, che infatti è andato a vivere in un bosco proprio dove si fanno dei concerti bellissimi, ci ho suonato anch'io, un posto meraviglioso. Mi prenoto già per le prossime estate. Ci prenotiamo tutti. Vediamo cosa si può fare nel bosco. Vorremmo anche rinnovare un po' le cose, insomma, e quindi vediamo. Cosa vuoi rinnovare? Guarda che no, ma c'è anziani di fare delle new entry quest'anno, ecco, ma noi dobbiamo rinnovare il pubblico, quindi io vengo sempre, cambiamo il pubblico che aumenta di volta in volta e cambia. Questo potrebbe essere interessante. Ragazzi, io vi saluto perché... Ok, allora abbiamo Luca Valerio che a questo punto come in una rotation, cede il posto a Alessia Ramusino. Tanto Luca, grazie, e vuoi portare il nostro affetto, il nostro supporto psicologico ai tuoi allievi? Sì. Ovviamente sai perché. Sì, certo. Perché io arrivo alle 8 e poi mi faccio vedere. Esatto, assolutamente. Luca Valerio, lo facciamo, eccolo lì che si sta anche alzando. Grazie Luca. Mi dispiace di non anzi potrei accompagnarti di nuovo a casa, poi ritorno. Intanto lasciamo qua loro che chiacchierano. Allora, questa esattamente è via Proloco d'Italia 5, no? Se vuoi chiamare il taxi. Sì. È 3 qua al portone. Vabbè, comunque via Proloco d'Italia. No, ma c'è una infinità di indirizzi qua, perché ci sono... Vieni Alessia intanto, così anche tu. Ciao. Ecco. Allora, è ufficiale, dopo 2 ore di live, dopo 11 ore di diretta, Fabio Giancarlo Mori dai numeri. Doi numeri anche quello sempre. Sì. In effetti. Io lo amo per questo. Sì, ecco così. Aspetta che scarichiamo il manuale da internet. Esatto. Ecco. Ciao Luca. Sì, va bene, quella comunque. In ogni caso, se proprio andasse male, a luna, quando finisco, poi ti trovo lì sotto dal portone, congelato, ma c'è. Ciao Alessia, ciao. Aspetta, ciao. Ecco, abbassati leggermente il microfono. Qua è proprio tutto autogestito. Intanto va sempre sotto Paolo Gerbella. Non ti devi preoccupare. Bella la parola autogestito. Però adesso non ti sento io dalle dentro le cuffie. Perché non ti sento da fuori? Marco, mi guardi un attimo lì? Oppure... ok, è un... ok, ecco perché adesso arriva? Arriva? Sì. Ok. No, nel senso bisogna... devo stare attenta come... No, se no te ne diamo un altro paio, però basta. Cosa sta succedendo? Il gesto, è bastato il gesto praticamente. Vedi, cioè, non ti allargare troppo Marco, perché ti ho visto che con quel gesto stavi per abbracciare Alessia. E questo lo possiamo fare solo noi. No, è che basta la presenza per risolvere assolutamente. Vedi, guarda che ventata di freschezza, Carlo.
Ah, ma guarda, c'è Carlo, già mi mette di buon umore. La focaccia. Sai che sto per andarmene. No! La fugasse. Devo andare a fare la spesa. Ah, ecco. È una giornata oggi. Senti, mi servirebbe allora, 3 litri di latte parzialmente scremato, possibilmente il tiguglio. Poi, possibilmente il tiguglio. Sì. Però vogliamo ricordare che bisogna fare delle donazioni, ragazzi, Sì, per Radio sì, Zena. sì, Cioè, sì. ciacere, ma cacciare Lo ricordiamo ancora una volta, perché Importante, questa dai. 24 ore di Radio Zena lo ricorderemo centinaia di volte. Anzi, io direi perché a ruota non continuiamo, lo ricordiamo sempre, no? Questa Sì, cosa qui. importante. Marco, tu che hai una bella voce attoriale, te lo ricordo sempre. Non è vero. Questo lo sai fare il Ho castrato? avuto quel problema l'altro giorno. Lo sai fare il castrato? Posso provare? In umido. In umido, no, Marco è bravissimo a fare i dolci, dico la verità. Allora, chiedo scusa se posso dire qualche castroneria, ma mi ha dato il foglio ora. Così non bello, dare i tuoi è il banteroli. bello della diretta. No. Devi dare quello che c'è scritto sul foglio. Vabbè, ora. Ok. Ecco. Benvenuti alla 24 ore di Radio Zena, 24 ore di diretta senza mai fermarsi. Tutti gli speaker di Radio Zena, insieme con tanti ospiti, musica, voci e storie che ci uniscono. È la nostra maratona per continuare a far vivere la radio alternativa di Genova. Vuoi darci una mano? Ora è semplicissimo, puoi fare una donazione in pochi secondi. Un bonifico, anche piccolo, dal telefono. Scrivi il nostro IBAN. IT 25 T053 87014200000, quindi 6 volte 0 443 2467. Lo trovi anche sul sito e sui social Radio Zena. Senti come suona. E la nostra maratona va avanti. La maratona va avanti. Allora, vedi che sei veramente bastardo dentro. Mi tiri i fogli in questa maniera inconsulta. Vabbè, mi hai anche colto di No, sorpresa. non posso fatemi nemmeno leggere fare questa cosa. l'apparecchietto. Faccio l'apparecchietto di carta e te lo tiro. Nell'occhio. Nell'occhio, togli il le microstro al tuo lancio. Eccolo lì, vedete? Allora, fate i bravi, ragazzi. Siete indisciplinati. Prima, stamattina alle 4 eravate più tranquilli, non so come. Cioè, a che ora sei partito di casa tu per arrivare? No. Alle 6:30. Ah, va bene, abbastanza. Mi hai colto anche un po' di sorpresa, sono un po' di imbarazzo. In che senso? Ah, per leggere Per questo? leggere, No, perché ragazzi. cosa volevi? Il contratto regolarmente firmato? No, non è Questi bastardi doppiatori. È il bello no? della diretta, capisci? Quale diretta? Mi ha un po' emozionato. In realtà, voi non lo sapete, però siamo noi nel Matrix. siamo nel Matrix e trasmettiamo solo per il videoporto. Ah, ok. In questo orario non c'è nessuno, quindi stiamo parlando. Ma anche tu non ci sei? No, io sono un'entità. Un'entità. Alessia, No, sì. Facciamo, aspetta, perché Carlo aveva. Allora, io prima di lasciarvi, io mi ero portato così una cosina da leggere, perché allora sto scrivendo il secondo ipocondriaco. Il primo, tra l'altro, se l'è fregato Valerio. Sì. E poi se l'ha dimenticato. L'ha lasciato lì. Bene. Ha fatto finta di apprezzare, poi l'ha lasciato lì. E adesso uscirà il secondo ipocondriaco e il protagonista in questo caso è sempre lui, Demetrio Spuncia, che è il protagonista del primo libro, ma in questo caso lui è obbligato dallo psicologo a scrivere un giallo, e la novità sarà che il giallo è vero, è un giallo vero, è un giallo non è da ridere, è proprio è un noir. Poi chi l'ha letto ha detto guarda che non è un giallo, è un noir. Vabbè, ragazzi, stai facendo concorrenza. A te, Sì. e quindi niente, io adesso vi leggo un pezzettino che però è un pezzettino, è la parte comica, perché questo è un libro che contiene, come posso dire, è come se fosse la pubblicità, ci fosse un film con dentro la pubblicità. Quindi è un racconto vero, un giallo, ma dentro c'è da ridere, si spera. E vi faccio questo esempio. Lui va in palestra, dice: tra le diverse esperienze avevo provato la piscina partecipando a una lezione di acqua gym. L'avevo fatto per accontentare Olga, che poi è sua moglie, ma anche perché ero convinto che acqua gym fosse un aperitivo. Anche se odio nuotare, piuttosto di far ginnastica sarei disposto persino ad affogare. E poi in fondo non odio la vasca, odio l'acqua alta. Molti anni prima, incoraggiato da un amico, avevo frequentato una piscina sfiorando persino il record nazionale. Certo, un record per la mia categoria. Si trattava di una disciplina chiamata NVP,
È l'acronimo di nuoto veloce a piedi. Sono competizioni natatorie senza acqua, cioè le gare preferite per me che soffro di reumatismi. Il nuoto veloce a piedi, io devo dire, ero bravino. La specialità che preferivo era quella dei 200 rana, ma considerato il mio aspetto fisico, l'istruttore decise di inserirmi nei 200 rospo. L'ennesima umiliazione. Comunque sia, ammetto che il momento più bello della permanenza in palestra era quello della doccia, quando stanco ma felice toglievo gli indumenti sudati e incollati ai muscoli, prendevo il mio shampoo anticaduta e andavo a lavarmi. Un giorno mi capitò di avere a che fare con un tipo strano che si era impossessato del mio shampoo anticaduta. Glielo feci notare, al che lui si scusò dicendo: abbi pazienza, il mio è uguale, identico, uguale, identico. Notando l'insistenza con cui si scusava, gli volli credere e visto che il suo l'avevo lasciato a casa, glielo prestai. Dopo la doccia venne a restituirmelo. Avanzando a grandi falcate si avvicinò al mio corpo ignudo e per mettermi una mano proprio lì. Infastidito da cotanza confidenza, protestai. Perbacco, ero già sposato da 3 anni. E lui si scusò nuovamente dicendo: abbi pazienza, il mio è uguale, identico, uguale, identico. Certo, può succedere, ma santi numi, il fatto che esista qualcuno che ce l'ha uguale al tuo non può autorizzarti a lasciarlo a casa. Eccolo. Insomma, Carlo, che dire, questo personaggio che tra l'altro io ho conosciuto, ho avuto modo di conoscere appunto dal precedente, no? Sì. Che poi tutto sommato è un Carlo Denei, ma non gli assomiglia poi tantissimo. È la mia caricatura, ma io in realtà non volevo rifare il diario dell'ipocondriaco, sennò diventava una cosa noiosa. Sì. Allora ho detto: proviamo a diventare, a scrivere cose serie. È una cosa leggera. Mi sto divertendo, io mi alzo presto, io alle 5 Anche sono tu. già lì che... Benissimo, ragazzi, ma siamo tutti mattini, anche perché altrimenti le 24 ore non bastano. No, non basta. C'è un signore che ci vuol dire una cosa, un attimo. Tutti i mercoledì alle 21 su Radio Zena, Fabio Giancarlo Mori presenta il Coffee Shop. A parte che gli tiro a Aldo Biagini, gli tiro le orecchie perché ha detto tutti i mercoledì alle 21 mentre sono tutti i giovedì. Però va bene, salutiamo anche Aldo Biagini che arriverà poi più tardi. Guai dire delle cose su Aldo, io Aldo lo amo. Aldo, allora sono geloso di te. Vabbè, Sono allora non si può estremamente geloso. Non si può dire niente. Senti un po', Alessia, tu conosci questa cosa qua che sta sotto? Sì. Qualche anno fa, però mi ricordo che mi aveva colpito moltissimo questa canzone. Sì. Guarda, io tra le altre cose ho fatto la mia maratona oggi, sono un po' strinata perché io ieri sera ero alla Clac a suonare. Ah, che bello, sì. E quindi ho cantato, ovviamente, perché tanto me la richiedono, quindi è quella che è un po' più nota e conosciuta. Allora, questa canzone io la scrissi nel 2011 per il femminicidio di Melania Rea. Purtroppo, se vi ricordate, è stato un femminicidio, uno dei più mediatici, perché rimase tantissimo nei rotocalchi, ovviamente, televisivi, perché non si sapeva chi fosse stato. Poi alla fine era stato proprio il marito, Salvatore Parolisi. Come spesso succede, purtroppo. Bravo. Praticamente nel 2011 scrissi questa ballad e poi la misi in un cassetto come faccio con la mia musica e penso che tanti musicisti lo facciano, no? Cioè, scrivere... Esatto, quaderni pieni, anch'io cassetti pieni, ricolmi, stanno lì. In realtà cosa è successo? Poi io, e lo voglio ricordare perché è stato per me il produttore più importante che ho avuto, che è stato Giorgio Tani. Giorgio Tani è stato produttore, manager dei gruppi più importanti anche genovesi, quindi sto parlando di Ricchi e Poveri, New Trolls. Poi ha avuto anche tanti altri artisti importanti italiani che ha portato all'estero, soprattutto in Russia e nei paesi dell'est, quindi Toto Cutugno, Patti Pravo, insomma tanti, Pupo, Albano e Romina, sono tutti finiti, diciamo, proprio in Russia e nei paesi dell'est ad avere un grandissimo successo, perché nei paesi dell'est la nostra musica è identificata con tutto quel mondo. E Giorgio Tani poi appunto sentì questa canzone e disse: ma scusa,
perché non la facciamo sentire? Perché non la pubblichiamo? E risposi subito, ma guarda, perché tratta un tema un po' difficile, complesso, cioè il femminicidio. E quindi lui ha detto, vabbè, e che aspettiamo? Sei una donna matura, che oltretutto ho gli studi anche, no? Pregressi, perché io sono laureata in sociologia e mi sono occupata della condizione femminile, diciamo, a livello internazionale. Quindi io... Sì. Perché voglio dire anche una cosa, Alessia Cottaramusino, perché questa è l'addizione corretta. Completo, il cognome è Cottaramusino. Esatto, sì. Non solo è una grandissima e meravigliosa cantautrice, ma è anche rappresentante presidente, non mi ricordo se è dell'associazione 100 donne vestite di rosso. E ancora ora ambasciatrice UNICEF. No, non più, ho fatto tre anni come ambasciatrice dell'UNICEF insieme al presidente che era Franco Cirio. Poi appunto chiusasi questa parentesi con Franco, a cui io veramente ho creduto parecchio, nel senso che è un uomo estremamente attivo e proattivo su certi argomenti, in particolare appunto sui bambini e sull'educazione dei bambini. E quindi io l'ho seguito in questa avventura, per 3 anni ho fatto l'ambasciatrice UNICEF, poi ho scavallato tutto e ho cominciato invece a collaborare con questa agenzia ONU, l'Organizzazione Internazionale dei Diritti Umani, e quindi sono andata all'ONU proprio nel 2024 a parlare di temi che ci stanno tanto a cuore, ossia diversità come inclusione. Quindi io, ecco, a proposito, sto sentendo anche quest'altro brano che ho composto, Nemidunam, che è in persiano, perché io ho vissuto in Iran fino al 79 e sono stata rimpatriata proprio nel 79 dopo la rivoluzione, a seguito insomma dello scoppio della rivoluzione. Qui la mia amica Mavash Moshiri, brava, che è una splendida persona, meravigliosa. Ha un ristorante dove stupendo. Io faccio pubblicità. Facciamo pubblicità, il ristorante Soraria a Nervi, quindi una volta ci organizziamo, andiamo insieme, perché veramente per noi siamo veramente, io sono una abitué, affezionatissimi, avendo appunto vissuto da bambina lì, e quindi per me è la mia seconda terra. Nemidunam in persiano significa non lo so, e non è un gioco di parole, ma significa proprio non lo so. Non lo so perché ho voluto dare questo titolo, perché in realtà non ci sono ragioni per la guerra, non esiste alcuna giustificazione né ragione, e per cui non lo so, ma come mai continuiamo a fare guerre inutili, cioè insensate? Quindi siamo gli unici animali, gli esseri umani sono gli unici esseri viventi che comunque lottano, insomma, e si uccidono specie con specie. È semplificare dire che è nella natura dell'uomo essere così cattivo. Diciamo che a me piace molto quella metafora che parla dei 2 lupi, no? E dei lupi che vanno nutriti entrambi, cioè il lupo buono e il lupo cattivo, vanno nutriti entrambi perché entrambi occorrono, no? All'uomo. Tuttavia bisogna trovare un equilibrio nel nutrirli, e soprattutto basta questa smania di potere, e soprattutto anche ancora pensare che sia un onore fare la guerra. Ecco, qui non c'è onore. Infatti, ecco, qui ci tengo a dire che nel brano io dico una frase che poi è stata stigmatizzata, questa frase, perché io ho avuto, diciamo, la possibilità di questa canzone è stata scelta insomma da Canale 5, da RT Music, e l'abbiamo fatta insieme ad Aldo Descalzi e Pivio, l'abbiamo anche realizzata e riveduta per una fiction TV, Per amore, si intitolava la fiction, e questa canzone, appunto, dicevo, ha una frase che è stata stigmatizzata, ovvero alla fine io dico: quella medaglia che porti sul petto è il giocattolo del bambino a cui hai tolto la vita. Esatto, perché spesso, no, si dà questa impressione. Allora, come credo un po' tutti, capita spesso di vedere quelle serie TV, quei film, in particolare americani, perché loro sono molto, molto impallati con questa cosa, ma anche in Italia c'è questo concetto, no?
patria, Dio, patria, famiglia, no? Con questo onore nel indossare, ma no, con tutto il rispetto per chi indossa una divisa, ci mancherebbe ancora, no? Poi io ho delle idee, anzi Marco non mi prendere in giro, no, però chiaramente sono dei lavoratori, poi c'è anche una canzoncina, però quello è un altro discorso, però con tutto il rispetto per chi indossa una divisa, che magari ovviamente il criterio è quello di difendere la patria, però questo è eccessivo, questo sembrare... Sì, beh, no? I fatti americani negli ultimi periodi li sappiamo, li dimostrano, ICE, no? La sigla Direi ci che dice gli americani qualcosa. da sempre vivono di guerre in casa altrui. In casa altrui. Sì, ma adesso veramente secondo me si sta andando verso un limite. Ma sta esplodendo, gli Stati Uniti sono esplosi. Assolutamente Secondo sì. me sembra quasi che siamo sull'orlo di una guerra civile. Sì, è assurdo. comunque siamo le già... dinamiche sono quelle. Sì, siamo già in questa fase, quindi c'è già questa sensazione che sia la terza guerra mondiale, vissuta ovviamente a sprazzi, ma comunque c'è dappertutto. Geograficamente sono distanti, però adesso comunque Trump Marco, continua... Scusa, ti interrompo un attimo. Sì. Marco, ti chiedo, dovrebbe esserci Sergio Monleone giù di sotto, dice sono arrivata, se hai pazienza di andarla a recuperare. Mi dà il cambio che deve andare adesso. Va bene. Pochi minuti deve andare via. Okay. Vai, scusa, prosegui. No, e dicevo appunto, la sensazione è che la stiamo vivendo perché siamo un po' accerchiati da tutti questi focolai e da questi... Quindi adesso io sono contenta appunto che sia che abbiamo trasmesso appunto questa Nemidunam, perché in realtà in questo momento sappiamo che Trump appunto ha già detto se non la finite interveniamo noi in Iran, ed è un pericolosissimo tutto ciò. Forse non ce ne rendiamo conto, ma è veramente molto pericoloso, in quanto l'Iran è una grandissima potenza, quindi non va sottovalutata, e soprattutto perché è una potenza che rappresenta il Medio Oriente, quindi finisce che si risolleva tutto il Medio Oriente, quindi sarebbe da evitare ovviamente tutto ciò, ma io spero che negli animi di ognuno di noi in realtà ci sia la convinzione che, al di là di tutti i proseliti che si fanno, ma che ci sia la convinzione insomma di arrivare ad una tregua un po' dappertutto, ecco, la cosiddetta pace sarebbe così sensata. Il problema appunto è alle volte la mancanza di sensatezza proprio dell'essere umano, che continua spasmodicamente a cercare il potere. Ecco, a proposito di divise, io penso che i ragazzi che entrino a far parte delle forze, insomma, delle forze dell'ordine o comunque nelle forze militari, abbiano in realtà degli ideali molto belli, no? I ragazzi che entrano lo fanno spesso e volentieri perché vogliono difendere la patria, vogliono difendere i civili, insomma, quindi dentro di loro c'è questo bellissimo movimento interno, però poi finiscono purtroppo a scontrarsi con una realtà molto diversa e quindi vengono gestiti e manipolati spesso, e quindi ahimè. Però adesso cambiamo argomento. Aspetta, mi riapro, parliamo di musica invece, visto che qua sotto stiamo continuando a sentire le tue canzoni. Sì. Questa è Volver. No, questo è pizza, mandolino, che ieri sera appunto è stata... Che non è... Ho fame. Sì, esatto. Marco, guarda, c'è chili di focaccia. Roberto Ballerini, appena sentito parlare di focaccia, è rinvenuto. No, guarda, però poi più tardi quella brioche là, non si può dire nella marca perché sennò facciamo pubblicità, però quella lì dopo... Sai cosa facciamo? Sta a vedere Paolo Gerbella, che è lì, che fa finta di niente. Glielo passo? Glielo passiamo. Sì. Facciamo un giro, il fine dicitore. Mentre Carlo Denei sta preparando... Nel mezzo del cammin di nostra vita. Ha ragione, si è aperto. Sì. Ecco, io vi invito, anzi, do il ciak a Paolo per lanciare questo messaggio. Vai! Benvenuti alla 24 ore di Radio Zena. 24 ore di diretta senza mai fermarsi. Tutti gli speaker di Radio Zena, insieme con tanti ospiti, musica, voci e storie che ci uniscono. È la nostra maratona per continuare a far vivere la radio alternativa di Genova. Vuoi darci una mano?
Ora è semplicissimo, puoi fare una donazione in pochi secondi, un bonifico, anche piccolo, anche dal telefono. Scrivi il nostro IBAN, che non ti sto a leggere, ma lo trovi su tutte le piattaforme, sul sito della radio. Lo trovi anche sul nostro sito, sui social. Radiosena, ma senti come suona? E la nostra maratona va avanti con... Non mi avete seguito, no, questo punto, no, va bene. Regia bocciata. Ma qua dobbiamo fare troppe cose. Intanto stavamo salutando Carlo Denei e anche Roberto Ballerini che si allontanano. Ma vado anch'io, guarda, faccio anch'io quello che dà il saluto perché devo andare. Allora, lasciateci soli. Sì. Vi lascio in intimità, con Marco qui accanto a me. Prendi perché ti apro. Ecco qua. Io tanto volevo ringraziarvi tutti, volevo ricordare veramente, al di là dello spot fatto in maniera indegna, diamo una mano a Radiosena, proprio perché c'è bisogno di sostenere dal basso le cose, perché qui è tutto mainstream ormai, dalla musica ai ragionamenti, ai pensieri, alle idee. Invece bisogna cambiare metodo, come diceva prima Alessia, bisogna trovare qualcosa, perché se oggi è un mondo basato su poche cose, si basa sulla finanza, soprattutto se ci sono le guerre perché c'è la finanza, è sempre andata così, le guerre non sono certo motivi ideologici. E quindi oggi sappiamo che la finanza si regge su 3 grandissimi elementi, che sono l'energia, le medicine e le armi. Si tratta di fare in modo ciascuno di noi di non alimentare questo sistema, e a cominciare dalle piccole cose, a cominciare da smettere di comprare sulle grandi piattaforme che sono fonte poi di finanziamenti per questi sistemi. Detto questo, finito. Io voglio ricordare però, prima bellissima. Che tu vada via, e io voglio ringraziarti invece, voglio ricordare che così come Carlo Denei diceva prima, che organizza questo splendido festival, comunque questo incontri con i cantautori nello studio d'arte di Lorenzo Massobrio in via d'Andrade, che anche Paolo Gerbella, dall'amica Milena Antonucci all'Ibrido organizza. Diciamo questa cosa che in realtà va avanti da 3 anni, che è cominciata dalla mia esigenza. Dopo il Covid avevo bisogno di avere una data, avere un impegno, no? Sapere che un giorno ho un concerto, quindi è psicologico. Quindi chiedo a Milena, mi dà uno spazio e praticamente da quel momento tutti i secondi venerdì del mese io vado a fare un mio concerto all'Ibrido. E questo spazio l'ho chiamato il salotto, perché è un salottino, dei cantautori viventi, perché voglio anche sottolineare, è una provocazione, che c'è vita dopo Di André, c'è vita dopo le cover, e c'è vita soprattutto oltre il mainstream. Anzi, proprio io mi aggancio perché state sentendo Volver. Volver è una canzone a cui tengo particolarmente perché è l'ultima canzone che ha registrato Armando Corsi insieme a me. Caro. E quindi, anzi, me l'ha anche un po' ispirata. Completo e vado e ti lascio lo spazio, che adesso comunque a questa cosa che ho iniziato da me, da quest'anno, da settembre, abbiamo iniziato a fare la programmazione tutto il mese. E quindi sono già arrivati parecchi ospiti, insomma abbiamo avuto da Claudio Sanfilippo, abbiamo avuto Max Manfredi, Chico Seriani, Poggero, abbiamo avuto Ballerini che tornerà, e ieri c'è stato questo amico della Sardegna, un cantautore importante che ha lavorato tanti anni con Andrea Parodi, che è Gigi Marras, e c'è stato insomma tante belle nomi femminili e maschili, è venuta anche Cristina Nico, insomma la Roberta Barabino, insomma vari nomi. Settimana prossima avremo Alessio Lega, e insomma è diventato un punto di riferimento, non fosse altro perché mi chiamano da tutta l'Italia per avere un passaggio, ed è veramente un posto minuscolo dove ma è meraviglioso, un posto meraviglioso dove si fa, ti raccontavo l'altra volta Flavia Ferretti da 2 settimane fa, bella. È molto carino perché poi sei sulla strada, c'è quella vetrina meravigliosa, ma poi la ma sai qual è lo scopo? Lo scopo principale lì è mettersi a nudo, perché io chiedo a tutti di non venire con effetti, non venire con loop station, non venire con niente, voce, chitarra, fatto per basta. me, voce, chitarra, fine, perché sei in mezzo a, ci stanno al massimo 30 persone, quindi non è che stiamo parlando di chissà, e quindi devi metterti a nudo, devi raccontarti, sei in un salotto, ti racconti, ed è bello è questo. E devo dire, ormai tutti vengono e dicono quando posso tornare, perché sì, è tornato bene. Posso farti una domanda, una mia curiosità, Prego. ma non è solo come chiacchiera così. Perché senza effetti? A me piacciono gli effetti. Perché è un ambiente che è piccolissimo. Fa un casino, Se tu dici? sì.
Ah, ok. Si perde tutta la magia. No, anche la magia dell'effetto, diciamo così. Sì, sei in una stanza che è veramente piccola, è 2,20 metri di altezza, allora... sarà quindi 20 metri quadrati neanche. Allora l'effetto è già quello, capito? dirai. No, per sì. quello lì, cioè, poi per l'amor di Dio non è che ho... No, perché a me piacciono molto. Ma ci mancherebbe, non ho remore, poi ciascuno fa quello che necessita, però in uno spazio del genere io suggerisco, poi uno può fare quello che vuole, però suggerisco invece l'intimità della chitarra acustica. Sai che mi piace? Vieni, venerdì noi siamo lì tutti i venerdì dalle 19, quindi un orario in Piazza Trogoli di Santa Brigida, al Librido, che è questa libreria bar che insomma ha un'altra attività resistente, che deve dargli una mano. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio davvero per l'ospitalità. Ma noi ringraziamo Paolo Gerbella. Noi ringraziamo te. C'è anche, eccolo lì, anche Carlo Denei. Vedi, ho visto la porta aperta, ho detto Carlo è andato via. Veramente pensavo fossi già fuggito. Ma no, rimani Carlo rimani fino a mezzogiorno. Va bene. Rimani fino a mezzogiorno. Ciao. Grazie a tutti, ciao, saluto, visto che siamo anche a vita. Ciao a tutti. Ciao. E salutiamo Paolo Gerbella, veramente uno tira l'altro. Anche voi non baciatevi così però, Marco, perché assolutamente è una cosa preoccupante. No, è bello, ma saluto. Mettiti bene, guarda quel microfono, siete tutti molto in disciplina. Ce l'hai girato praticamente verso il muro. No, basta che giri un po' l'asta, alzi leggermente il microfono. Ma io sono alto così. Sì, ma si muove, giuro che è dotata di un meccanismo fantascientifico che consente di vabbè, ma come me che muovere... dove lo metti il microfono si sta. Ecco, così un microfono altezza labbra, okay. Come era prima. Ecco, così va bene. Ciao Paolo. Assolutamente. Un po' così, se no mi viene... assolutamente. Io c'ho una cervicale. Posizione retta, sguardo fiero, dritto e puntato verso il futuro. Perché si è spento quel monitor? Non lo sapremo mai. Non lo so, ora poi ci studiamo, tanto tra poco c'è il Discora. Sì, quindi... però sì, va bene. Intanto, anzi, sono le 9 in questo momento. 8.57. 8.57. Sì, ancora un attimo, possiamo chiacchierarcela ancora un attimo. 8.58 lì. Quindi intanto cambiamo questa schermata, così andiamo lì. No, perché, allora, gli amici a casa non sanno, probabilmente diranno, ma questi sono matti che borbottano lì così per ore. Ma invece siamo veramente in diretta e tante cose stanno succedendo qua attorno. Stiamo facendo fare un attimino di sala d'attesa ai prossimi ospiti che sono qua fuori, ma ora poi durante il Discora facciamo entrare anche loro. Li facciamo entrare, dici. Sì, magari facciamo un attimo riposare la voce di Fabio. No, ma io posso andare avanti. Guarda, ti racconterò un piccolo... Siete casinisti veramente, ragazzi. Aspetta che chiudiamo il microfono anche di Marco, che sta mettendosi d'accordo per un incontro sessuale con Carlo Denei. Sono cose loro, cose belle. Sì, sono cose belle, assolutamente, però... ragazzi, volete che vi lasciamo soli? Volete che spegniamo la luce? Aspetta, t'ho chiuso. Non fare il geloso. Non faccio il geloso. Lo sai che fra me e te c'è un rapporto del tutto particolare. Non credo. Sono anche non credo. Sono cose. Amici a casa, mi raccomando, non andate troppo. Ci vogliamo bene. Non ravanate nel torbido. Non ravanate, già questo ravanata. Ravanello. È preoccupante. Ravanello. Mentre ora gli apro il microfono perché voglio sentire cosa si dicono. Si stanno mettendo d'accordo. Carlo, tu hai una moglie. Stiamo parlando di malattie. Carlo, tu hai una moglie che io conosco. Quindi, anch'io. Ecco, quindi attenzione. Ma stavamo parlando di mio marito, che è un suo amico. Cioè, quindi fate le cose assolutamente. Quindi è una cosa a quattro proprio. No, io dicevo ce l'ho anch'io perché sì, ce l'ho anch'io. No, detto così è un po'. Chiunque mi dica, non so, c'ho questo, io ce l'ho. Sì. Ti ricordi le figurine? Sì, c'ero. La varicella l'hai fatta, veni. Ma il raffreddore? Ce l'hai 100 lire. Allora anch'io. Carlo, ce l'hai 100 lire per un panino. Allora, mentre ci chiediamo se Carlo Denei ha 100 lire per un panino, secondo me ci chiamano gli amici del Discora, che ringraziamo infinitamente, perché se Radio Zena si sente così bene è soprattutto merito degli amici che ci aiutano in questo modo qua.
Evviva Radio Zena! Ciao! Sempre. In collaborazione con Cueva della Luz. Un'esperienza di benessere nuova, rapida, totale. Radio Zena, guarda l'ora. Ogni ora un disco nuovo. Il disco ora delle 9 è Arctic Monkeys. Opening Night. Popular slogan in a bucket of paint. Supercomputer on a jolly crusade. Massaging your forearm, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain. Trying not to
053 870 142. Poi ci sono ben 6 zeri consecutivi e 443 2467. Lo trovi anche sul nostro sito e sui social. Radio Zena, senti come suona. E la nostra maratona va avanti con... con... Oh mio Dio! Se legge così! Beh. Abbiamo appena guadagnato 10 milioni di Abbiamo, ragazzi, ma senti, ora, no, attenzione, perché ora mi denuncia, perché fa sognare. Con questa voce però tu fa sognare. Con questa voce tu qualche anno fa lavoravi con l'144. Cioè, di la verità. La verità è che in effetti ho fatto anche la doppiatrice, sì, questo sì, è successo. È successo, mi piace peraltro. La voce è una delle caratteristiche che adesso avete forse visto girare anche sui social, una delle caratteristiche proprio di ognuno di noi. Ognuno di noi ha una voce unica che chiaramente individua la personalità, l'identità della... E quindi adesso ci sono tanti attori, ma anche cantanti, che la depositano in quanto le AI, quindi tutte le intelligenze artificiali, sono in grado in realtà purtroppo di imitarle, anche le timbriche vocali, e quindi la depositano proprio per dire questo è identitaria, cioè la voce è la mia e voglio assolutamente che venga riconosciuta. Negli Stati Uniti, per esempio, c'è un attore che è Matthew McConaughey, esatto, che ha depositato tutto il suo pacchetto, sì, essere umano, viso, l'ha depositato perché c'è questo pericolo. E purtroppo, guarda, uso anche questo mezzo per dirvi un'altra cosa, che l'altra sera ieri mattina, insomma, su Canale 5 hanno detto, cioè le truffe adesso che fanno con le voci... Sì. Di intelligenza artificiale, quindi chiamano, possono imitare la voce nostra, quindi, e chiamare magari un nostro parente per compiere purtroppo atti illeciti, per cui ci tengo a dirlo perché tante volte e soprattutto le persone di una certa età che non sono così avvezze a queste nuove tecnologie possono cadere in queste trappole, e quindi fate sempre molta attenzione, vi conviene tirare giù la telefonata e semmai richiamare la persona. Sì, mi hai dato una bellissima idea. No, vabbè, quando fa così è pericoloso. No, tra l'altro, proprio a proposito di questo, ma poi se riusciamo lo sentiremo, l'amico Fabio Caprile, che è stato ospite qua da noi, no? Un po' di tempo fa. Tu l'hai sentita forse quella cosa? Ok. Niente, la racconto così alla veloce. Io avevo scritto un testo che sentivo un po' branduardesco, no? E Aldo Biagini, che è il solito che mette le mani sui miei testi, che li mette in musica, in quel momento ha detto sì, guarda, sto dietro un'altra cosa, eccetera. E Fabio mi disse, guarda, vuoi che ci provo io, faccio qualcosa? Lui mi riporta questa cosa in cui lui ha suonato tutti gli strumenti, no? Poi ha cantato il testo, dico la verità, senza arrangiamento delle rime, dei testi, quindi così come gliel'avevo scritto, l'ha cantato con la sua voce, ma poi l'ha fatto ricantare dando alla sua voce una voce femminile, addirittura con dei cori, dei controcanti, eccetera. Io sono rimasto letteralmente a bocca aperta, perché a parte qualche leggera zoppia dovuta proprio al non adattamento del testo, era una persona con una voce splendida, ragazzi, meraviglioso. Quindi se da un lato quello poteva essere utile, perché poi dovremo fare gli arrangiamenti con il gruppo noi e va bene, diventerà umano, può essere un ausilio, ma non deve essere la sostituzione. E invece, come diceva giustamente Alessia, tra l'altro non ho ancora sentito la voce di Greta. Io sono qua in silenzio. No, perché in silenzio? Cioè, cosa stai preservando la voce per cantare? Certo, assolutamente sì. Sai che a quest'ora di mattina non si canta. Greta è una cantante, non è una speaker. Esattamente. Io sono timidina tutta lì. Ma non è vero. Quando devo cantare t'ho visto vestita proprio bellissima da Fornaretta in piazza. No. Come si dice, se fanno due parole. Se fanno due parole. Se fanno due parole. Anciù, come quelle di Carlo Denei prima. No. Qua abbiamo... Ragazzi, siamo in minoranza. No, non siamo in minoranza, siamo ancora in maggioranza. Prima sono entrata e non c'era neanche una donna, eravate tutti uomini. Infatti, siamo arrivate noi a salvare la situazione. Infatti c'era Marco che voleva spegnere la luce improvvisamente. Poi ho detto, Marco, stai bravo un attimo. No, non è
Vedi, hai un cattivo rapporto con quel microfono. Simonetta, dove sei? Simonetta è a casa con Brian. Vieni qua, per Tommy, favore. Sì. Che c'è? Sì, sono indisciplinato. Simonetta, Sergia, aiuto. Tu che sei una persona seria. Comunque, intanto l'idea l'avete data a me con questa cosa dell'intelligenza artificiale. ma no, per me tu- siamo nel mio proprio, siamo nei noir. Nelle L'intelligenza, truffe? No. sì, aspetta, se no scrivo di truffe. Le intelligenze artificiali. Allora, io mercoledì pomeriggio sono venuta giù, mi hanno accompagnata. Non facciamo l'autostrada. Perché non facciamo l'autostrada? Perché così ce la prendiamo a Corma. C'è tutto bello. Io arrivo da Acquiterme, vediamo la neve, benissimo. Allora, per non far andare in autostrada, cosa facciamo? Navigazione Google, navighiamo a Novi Ligure. Poi, se no ti porta in autostrada. Poi arrivati a Novi Ligure, navighiamo a, ok Google, andiamo a Serravalle Scrivia. Va bene, andiamo a Fiume Scrivia. No, non andiamo a Fiume, no giuro, è successo davvero. Allora abbiamo dovuto dire, navighiamo a Serravalle. Va bene, ok, andiamo a Serravalle Scrivia. Questa è l'intelligenza artificiale, è successo mercoledì pomeriggio. Sì, Cui, allora c'è da stare attenti. C'è da stare attenti, anche perché, però è vero una cosa. Io proprio in questo periodo, Marco lo sa, sto scrivendo anch'io una cosa che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, ma in un futuro non molto distante da oggi, no? Però io la vedo anche così. Poi ognuno chiaramente può correggere. Non è tanto il fatto l'intelligenza artificiale, che quella che poi noi abbiamo a disposizione oggi è probabilmente artigianale, per così dire, perché la vera intelligenza artificiale non la usiamo noi, la usa probabilmente qualcun altro che ne fa altri usi, no? Però non credo che sia in se stesso una cosa cattiva se non sarà usata male dall'uomo, perché l'uomo è l'uomo che la programma, tutto sommato. Sì, posso dirti una cosa al riguardo, ecco, sempre perché io sono molto attenta a queste tematiche. Ho visto appunto il servizio che ne ha fatto le Iene e purtroppo già c'è un abuso incredibile di tutti questi ragazzi che istruiscono le intelligenze artificiali e che si trovano in Africa. Allora, ci sono dei mega, sostanzialmente sembrano dei call center a livello visivo perché sono strutturati coi box e ci sono tutti questi ragazzi appunto che vanno a nutrire le intelligenze, perché dietro ad ogni cosa che noi diciamo e diamo all'intelligenza, in realtà dietro ci sono questi ragazzi che spiegano all'intelligenza di cosa si tratta e in pochi secondi lo devono fare, guadagnano niente, c'è uno sfruttamento orribile di queste persone che non sono tutelate in nessun modo. Quindi c'è già, come vedi anche prima, c'è già la parte veramente sì. Come sempre, come in tutto, se andate a vedere, e vi sollecito in questo, andate a vedere quel servizio delle Iene sull'intelligenza artificiale, vi viene già un malessere incredibile, perché vedete queste persone ore e ore e ore, anche 12 ore al giorno, a spiegare che cosa è il gatto, cioè spiegare il gatto cos'è, qual è la differenza col cane, qual è la differenza tra un uomo, una donna, un bambino, le strisce pedonali, cioè qualsiasi cosa che noi viviamo nella realtà, loro lo devono tradurre per le intelligenze artificiali in modo che le intelligenze artificiali riescano a capirle e a interpretarle nel modo più umano possibile. Esatto. Però ci sarà un giorno probabilmente in cui aumenterà a un livello tale l'autoapprendimento da parte delle intelligenze artificiali, perché una cosa che fra quelle che mi hanno preoccupato un pochino di più è quella che si è capito che alcune diverse intelligenze artificiali, perché ce ne sono tante, non c'è solo ChatGPT o Gemini, eccetera, e in realtà stanno comunicando fra loro per informarsi uno con l'altro. Quindi cresce questo livello di autoapprendimento. Chissà se un giorno arriveranno ad avere una forma non umana, ovviamente, ma una forma di coscienza. Io l'ho chiamato il dubbio. Potranno avere un dubbio un giorno. Greta, tu che sei molto giovane sì, devi pagarle tutte, sei la più giovane di tutte qua dentro, quindi assolutamente anche la meno tecnologica, però va bene. No, va bene, non c'entra questo. Non è... Allora, quando io ero bambino, il laser era l'arma dei marziani. No? Sì. Adesso ce l'hai nel portachiavi, nel lettore CD, oltre agli usi militari, che quella è un'altra cosa, giusto Sergia? Però era fantascienza. No? Così come tante altre cose. La macchina volante
e ancora adesso ci sembra fantascienza. Io l'ho vista sui Champs-Élysées a Parigi, in una concessionaria c'era il prototipo, no? Che era lì fermo ovviamente, sembrava un drone, un monoposto, biposto, ma c'era il video che faceva vedere questa macchina che andava, no? Chissà con che esiti. Poi la stessa guida autonoma delle auto, che è ancora limitata ma c'è, sembrava fantascienza. Sì. Ci stiamo avvicinando sempre di più a tutto quello che era la letteratura fantascientifica degli anni 60-70, nel bene e nel male. La cosa interessante è che oggi la robotica, perché poi robotica diciamo utilizza l'intelligenza artificiale, più artificiale di quello, in realtà usa le 3 leggi di Asimov. Esattamente, no? Stavo appunto per citare Io Robot o similari. Che era un personaggio incredibile, tra l'altro, uno scienziato. Sì, lui era prima che uno scrittore di fantascienza, uno scienziato. Sì. Però vedo che siamo cresciuti tutti con più o meno con Asimov. Il problema è che le 3 leggi della robotica erano precise ed erano giuste, diciamo. Adesso con l'intelligenza artificiale non si sa se queste leggi in realtà sono state messe in pratica, certo, e se l'intelligenza artificiale un giorno crescerà ad arrivare ai livelli di Matrix, invece, che quello potrebbe essere probabile, un problema. Però voi non lo vedrete. No, assolutamente. Noi non lo vedremo sicuro. Spero di non vederlo nemmeno io. Via. Comunque anche nella musica, un ragazzo che conosco ha in 15 secondi creato una canzone, l'ho sentita con un'intelligenza artificiale, che è assolutamente plausibile, cioè, quello che diceva, la mettessi in radio, la ascolteresti e diresti simpatici questi. Ti rendi conto di quello che stava dicendo Alessia prima, no? Cioè il fatto che comunque oggi è quasi indistinguibile, quindi un prodotto che un conto se tu ti fai aiutare, no? Un po' come il discorso dell'autotune, no? Prima c'erano gli effetti, prima stava dicendo Marco il discorso effetti non effetti, vabbè, al di fuori delle situazioni ambientali, tu pensa al rock progressivo con l'avvento dei sintetizzatori. Ragazzi, ogni passo è un passo diverso. Assolutamente. Il problema è saperla utilizzare e non far sostituire l'intelligenza artificiale alla creatività dell'uomo. Perché se io ho un programma di intelligenza artificiale, ho un testo che ho scritto io, ho una musica che ho scritto io, ho un'idea, mi faccio aiutare, dico senti qua vorrei questo testo qua, la musica è questa, la linea melodica è questa, aiutami a fare gli arrangiamenti. Può essere, è un ausilio. È un ausilio. Una volta si registrava con registratore a bobine, adesso si registra stavo per dirlo, con computer. Facevamo radio con i giradischi con il foglio di carta della copertina interna sotto il disco per fare le partenze al momento che tu volevi. Oggi abbiamo davanti un po' di roba diversa. Come lo sopporti quell'uomo? Ci voglio bene. Purtroppo la cosa è che siamo molto simili. E quindi non solo fisicamente, fisicamente, quindi diciamo che lui sopporta me, io sopporto lui. Abbiamo anche lavorato insieme per parecchio tempo, al di fuori della musica. Sì, proprio. Come lo sopporti veramente? Adesso che non lavoriamo più insieme lo sopporto ancora di più, anzi mi manca, ti devo dire, mi manca pure, quindi. E lo dice anche tua mamma, in effetti, perché dice in pratica, vabbè ragazzi, uscite di casa, andatevene, perché sarebbe meglio. Intanto, però, sapete che voi due vi dovete preparare. Alessia, tu avevi portato anche... Io ho portato la chitarra, ma ci tengo di nuovo a riprendere... A proposito, sta andando questa canzone a cui tengo molto perché appunto Volver l'ho scritta e soprattutto realizzata con Armando Corsi. A proposito di talenti, a proposito di esseri umani, lui si preparava giusto ascoltando e poi andava a distinto e ha registrato. Questa è stata l'ultima canzone che ha registrato Armando e per cui ci tengo particolarmente, perché poi appunto, come sappiamo, ci ha lasciati, però fa capire quanto è meravigliosa anche l'improvvisazione, il tocco umano anche dello strumento, quindi è preziosissimo secondo me mantenere l'umanità, e sono contenta anche prima appunto
che diceva di questo luogo che ha creato Paolo, dove le persone si possono effettivamente aprire, mettere un po' a nudo e parlare della propria musicalità, perché attraverso la musica poi sappiamo si lanciano tanti messaggi, ci sono tanti messaggi perché c'è l'anima delle persone, per cui è in quel momento in cui noi ci mettiamo a nudo, raccontiamo la nostra anima ad altre anime, quindi si creano delle situazioni, noi le chiamiamo quasi di magia, no? Col pubblico. E ieri sera anche c'è stato questo, io ero alla Clac appunto insieme ad Alessandra Clemente e si è creato questo momento di magia perché c'è l'incontro effettivamente di emozioni. Questo sicuramente è quello che ci differenzierà per sempre dalle intelligenze artificiali, cioè questi momenti che viviamo solo quando poi siamo insieme e quindi condividiamo delle emozioni e delle sensazioni. Hai mai pensato a venire qui in radio a fare un programma? Perché, ma volentieri, cioè, guarda. Ragazzi, questo vale per tutti. No, perché è bello sentirvi parlare, anche perché una volta mi dicevano, quando facevo le serate di karaoke, no? Delle cose, sì. E poi a me piace cantare, quindi ogni tanto ci mettevo del mio. E c'era qualcuno che mi diceva, ma chi te lo fa? Ma lasciali fare, cioè, ti risparmi e tanto, no, perché è bello. Voi ne sapete qualcosa? Tra l'altro questa signorina qui vicino a me, questa signorina, non c'è stato, giuro, diciamo interesse privato in affare pubblico, ma 2 anni fa, giusto ormai, vinse una bella gara di canto, perché in quel caso assolutamente, secondo me, c'erano tanti bravi interpreti e Greta ha vinto una gara organizzata da un caro amico in un locale di Genova, che voglio salutare, tra l'altro Aladino insieme a Cristina. Ciao, e insieme a Raffaele Ledda che conduceva la serata, no? Io che avevo avuto l'onore e il privilegio di fare immeritatamente da giudice di quella gara, un po' come Masterchef, no? Sì. Eri il nostro Bastiani. Il nostro Bastiani, in realtà, fra diversi altri, avevo apprezzato fin dall'inizio le caratteristiche di Greta, perché veramente si faceva notare. Tu non fare il papà. Ti ringrazio. Tra l'altro lui cosa faceva? Per farti vincere. Lui cantava malissimo. Non facevo fatica. Perché partecipava anche lui. No. Non facevo fatica a cantare male. È bravo anche lui, Bravo. Lui partecipava, Sergio. Un in meno. Sì, esatto. Apposta. Lui è entrato in gara, no? È entrato in gara, quindi cosa faceva? Cantava subito prima di Greta, stonava tantissimo in maniera da far prendere più punti, perché diceva ragazzo qui non è vero, quella brava è lei. Alessia, scusami, è elettrificata la chitarra? Sì, possiamo ok, sì, ce l'hai lì a portata di mano, guarda così. Qual è? Il blu? Sì. Ok, così sappiamo qual è. Dobbiamo provare solo al volo che funzioni, vediamo un pochino. Sì, ti chiedo però di tenere le cuffie in maniera che altrimenti credo che senti poco. Ce la fai? Ok, allora facciamo così, abbassiamo questa musica, chiudiamo un attimo gli altri microfoni, hai il microfono 3 quindi sei aperta, chiudiamo un attimino gli altri, aspetta se arriviamo così non disturbiamo, prova la voce, vedere se ti arriva. Aspetta che, ecco, sì, la cuffia va e viene. Vuoi mica averne un'altra? Riesci, ti avvicini leggermente il microfono. Instead she find a knife that will take her life, slit her throat. She's scared, she's trying to escape from your firm grip, she's crying, whereas a few moments before she's dancing now. Her heart is beating to the rhythm of the stars in your nightmare. Yalla, yalla, layla, yalla, yalla, layla, yalla, yalla, la, la, la. Yalla, yalla, layla, yalla, yalla, layla, yalla, yalla, la, la, la. She has believed in your words, in your hands, in your eyes. And you instead
you've taken away her dreams, her smiles. She's scared, she's trying to escape your killing spree, screaming as loud as she can. She's lifeless now, but we keep on dancing to the rhythm of the stars in your nightmare. Yalla, yalla, layla, yalla, yalla, layla, yalla, yalla, layla, la. Yalla, yalla, layla, yalla, yalla, layla, yalla, yalla, layla, la. Life is sacred, don't waste it. Breathe, listen, learn, think, read, travel, sing, laugh, play, run, swing, jump, taste, drink, paint, dance, love, love, respect and 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 love. Yalla, yalla, layla, yalla, yalla. Ciao, sono Aldo Biagini, ascolto Coffee Shock. Allora, beh ragazzi, questo che era il primo esperimento, no, in realtà ne abbiamo fatto uno, ma guarda che bellezza, ci stiamo tutto il giorno. Chiudi la porta a chiave, Max. Chiudi, non facciamo entrare più nessuno e andiamo avanti noi che andiamo tutto il giorno. Visto che però sperimentiamo, Sì. devo staccare. Sì, stacca. Io ho già chiuso la chitarra. Oh, bene, sì, assolutamente. No, sperimentiamo, però qua, visto che non abbiamo modo di fare dei sound check, no? Quindi, cioè, Marco, ma mi stai guardando con quegli occhi da cerbiatto? Che... No, stavo pensando a un piatto di lasagna. Come rovinare tutto. Sergia, tu che sei veramente l'unica persona seria qua dentro. Sì, l'unica che non suona e non canta. No, comunque c'entra? tutto no, non è vero. Comunque, quello che avete detto lo vivo anch'io quando parlo dei miei libri. Ieri ero da Pegli al Centro Culturale Pegliese su invito e ho aperto però non me l'hanno detto. Hanno fatto un'introduzione lunghissima, un personaggio conosciuto, io non me l'aspettavo. Insomma, mi hanno chiamata subito, sono stata la prima. Però ti prende il cuore veramente, perché vedi tutte queste persone che ti guardano, non sanno, poi cominciano a fare sì con la testa, perché racconti di cosa scrivi, cosa provi, Fate quando lo tutti sì con la testa. Fate tutti sì. E io non riuscivo a capire. E poi, però in effetti quando poi ho argomentato le cose che scrivevo, allora veramente ho visto l'attenzione, si avvicinavano proprio quasi fisicamente. E poi l'applauso, vabbè, e questo in effetti, ancora adesso che ci penso, ne vengo da ieri sera. Tu che scrivi in maniera, direi, continuativa, no? Abbastanza continuativa, però vedo che no, cioè sei di una produzione quasi un po' come Marco Piras, un po' come me anche, no? Abbiamo questa forma di non so, di follia che è la scrittura, in qualche maniera. Di base, sì. Perché? Se la vita è un treno, torniamo di nuovo a Luca Valerio e a Marzullo, no? E così, ogni tanto in ginocchio da me. Basta che la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio. Attenzione, Marco. La lasagna aiuta a vivere meglio. La lasagna al pesto. Dio c'è, e se c'è, dov'è? Tutta la vita. Dio dov'è? Se c'è, dov'è? Aspetta che però il sotto al pesto è tavolo. buono, E se c'è, perché? La lasagna è buona, appunto. Sì. Ragazzi, sapete che sono ancora le 9:35 minuti. Vabbè. L'ora dello spuntino. Questa citazione colta, scusa. No, ecco, una volta in preda ai fumi della scrittura, in realtà, no? Mi sono svegliato intorno alle 3 di notte e ho detto, vabbè, quest'ora cosa faccio? Mi alzo, scrivo, però prima di scrivere ti pigli un caffè, no? Accendo la televisione, trovo Sandokan, ma Sandokan Kabir Bedi, no? Ok, ero seduto di qua praticamente, no? E l'occhio mi cade sui fornelli. Sui fornelli c'era ancora ricordo l'orario, erano le 3. Come faceva Albanese, non erano le 4 ma erano le 3, no? Sui fornelli c'era questa capiente pentola con
un abbondante avanzo. C'è qualcuno che arriva, è Alessandro Corvaglia che sta arrivando, e questo abbondante, aspetta che gli diciamo che siamo qua. Alessandro, vengono a prenderti qualcuno. Marco, ce la fai? Ok, arriva Marco Piras a prenderti. Ok, qualcuno. Quindi mi cade l'occhio sui fornelli dove c'era questo pentolone con un abbondante avanzo di pappardelle al ragù di cinghiale, e naturalmente dici no, sono le 3 di notte, e mi giro verso Sandokan e poi mi giro verso le pappardelle. Hanno vinto loro. Le pappardelle decisamente. Però dico la verità, io la racconto la colazione spesso. dei campioni. È la colazione dei campioni. Poi mi sono messo a scrivere, ho scritto una cosa folle. In realtà probabilmente era la digestione. Cinghiale non digerito. Cinghiale non Quindi digerito. colazione con le pappardelle al cinghiale. Sì. Col microfono, aspetta, ti chiudo un attimo se stai andando tu? Era giusto per far capire agli spettatori che cosa fa colazione il nostro caro amico Fabio. Eccolo, così andiamo a prendere Alessandro Corvaglia, che è mitico cantante dei Delirium, della Maschera di Cera, quindi adesso arriva e vedete che è un personaggio che è una persona... Io aspetto giusto lui, perché Secondo poi, voi, tu puoi stare con noi tutto il giorno. Sappi che dopo le 12 ore hai il contratto a tempo indeterminato. Quindi, giusto Marco? A te è successo così, in realtà, no? Sei venuto una volta a trovare Andrea per amicizia, stai ancora 5 minuti, aspetta, ti apro il microfono. Ecco. Ma incastrato. Sta incastrato, no? La Guarda stavi che raccontando. abbiamo anche da fare entrare l'ospite che è fuori da Sì, un po'. sì, ma fallo entrare, tanto... perché non so dove farlo sedere. Ok. Sentiamo, scusami, questo Sì, con l'accento, con l'accento crucco. Facciamo- Devo fare da capo? Tutto? No, parti di in fondo. Da tre quarti. Leggi al contrario. Se volete anche al contrario. Poi quando hai finito di leggere al contrario, gira la testa di 360 gradi. Dai, facciamo Vai. serie. Benvenuti alla 24 ore di Radio Zena, 24 ore di diretta senza mai fermarsi. Tutti gli speaker di Radio Zena insieme con tanti ospiti, musica, voci e storie che ci uniscono. È la nostra maratona per continuare a far vivere la radio alternativa di Genova. Vuoi darci una mano? Ora è semplicissimo, puoi fare una donazione in pochi secondi, un bonifico, anche piccolo, anche dal telefono. Scrivi il nostro IBAN, IT 25T 053 870 142 000 000 443 2467. Lo trovi anche sul nostro sito e sui social. Radio Zena, senti come suona. È la nostra maratona. Va avanti con Cinzia. Che è? Cosa stai A dicendo? proposito, scusami, Sì. questa qui che sta passando è proprio Pasta Pizza Mandolino, dove si parla di lasagna. Eccoci. Sentiamo un pezzettino. Senti, Allora, senti. Intanto, sai cosa facciamo? Una sceneggiatura. Allora, aspetta, te ti devo abbassare un po' perché con questo vocione da Amedeo Nazzari. Sai quando ho utilizzato l'ultima volta la voce di Amedeo Nazzari? Quasi 10 anni fa. Sotto un lampione a Bolzaneto c'era una persona a cui ho detto, quando mi ha detto tu mi vuoi incastrare, io ho detto sì. Niente cose da dietro, per favore. No, attenzione, No, non credo. No, non credo. No, perché ma io anche, cioè nel senso. No, sì, non lo so. Quantomeno. Si può sempre cambiare nella vita. Sai, è il famoso guarda. concetto, quando guarda. l'urologo indica la luna, non perdere mai di vista il dito. Ma se C'era- ma anziché guardare la luna io guardo. C'era un caro amico già di età, no? Che un giorno mi disse: sai, sono un po' preoccupato perché siamo noi maschiacci così, no? Devo fare la visita della prostata, no? Sono un po' preoccupato. Poi è tornato e mi ha detto: ma pensavo peggio. Ho detto, vabbè. No, comunque, signori, tutto può essere, va bene così. Vabbè. Là fuori intanto c'è anche Alessandro Corvaglia e c'è anche Alessandro Mancuso, è il corridoio degli Alessandro. E io adesso entrano gli Va bene. Alessandri Allora, e esce Alessia. Allora noi vogliamo con Yalla Grazie. che sta No, andando. questa è pasta pizza mandolino che sta andando, così diamo tempo nel frattempo A anche cambiare. a Greta e a Max anche di prepararsi gli strumenti. Ma tu se vuoi puoi anche rimanere qua, guarda, perché se vuoi ti passiamo il microfono suo, Perfetto. ti diamo anche
un velo poi di effetto, se vuoi. Grazie, Un velo di grazie. effetto. Assolutamente. Intanto che Alessia Ciao Cottarabusino. ragazzi, ciao, Ciao grazie Alessia, a tutti. grazie. Mi grazie. sento adesso poi in radio. E non solo, perché ricordati che presto dovrai forzatamente per sì. contratto essere ospite al Coffee Shock. Ok, quindi ok. assolutamente. A prestissimo allora. Ciao Alessia. Grazie, Ciao. grazie a tutti. Ciao ragazzi. Allora, chiudiamo il microfono di Alessia e vieni, facciamo così, aspetta, intanto che tuo papà si prepara. No, ma io ti aggiusto io. Chiudiamo il microfono di Marco, chiudiamo l'altro microfono. Tu devi cantare. Ma guarda. Aspetta, ti si sente. Aspetta che ti. Sì, va bene. Usa quello però microfono. Sì. Se ti vuoi sedere, sì, giratelo così ti do un pochino di effetto anche a te. Allora, tieni che ti do questo. Facciamo tutto. Allora, io intanto tiro giù la musica così siamo a posto. Accendiamo anche questo così abbiamo. Vediamo se arriva qualcosa. Prova. Si sente? Sì. Sì. Chiudiamo Marco perché altrimenti. Ciao Alessia, ciao, grazie. Ciao. Ringraziamo intanto anche Marco che si sta prestando in tutte le maniere a fare da usciere, però chiudiamo la porta perché altrimenti ci cacciano. Ecco, c'è Stefano Beretta che glielo dici a Marco, glielo dici a Marco di andare a prendere Stefano Beretta. Stefano, ti vengono a prendere. Così, vedi, così è un porto di mare, Sergia. Ecco, c'è anche Alessandro, così facciamo buttare lì anche Alessandro. Ti abbiamo fatto aspettare fuori, è un porto di mare, stavo dicendo, assolutamente. Loro si preparano, proviamo. No, provati con quel microfono. Ma qua adesso? Non lo so. Pronto. Ok, così poi se non lo usi subito te lo apro dopo. Toc. Però così ti riesco a dare un pochino di effetto. Prova. Prova. Vedi la voce di Amedeo Nazzari. Marco lascia stare le fiesta. Ecco, vedi subito. Eccomi. È tutta la mattina, Alessandro. Sì, ne ha già mangiati 2 da quando sono qua. Ragazzi, ti tiene d'occhio. Appunto. Io a militare avevo quelle da chilo. Erano una meraviglia. Aspetta. Devi sapere che quando facevo le scorribande, quando ero più giovane, no? Che tornavo a casa tipo alle 4 del mattino, che non sapevo cosa fare, prendevo la fiesta, poi ci prendevo un cucchiaio di Nutella, ce lo spalmavo sopra e poi me lo mangiavo. Buono. Che cavolo hai attaccato? Buonissimo. Il blu, Max? Il blu. Perfetto, perché così te lo apro. Ecco, adesso ti senti anche. Vediamo un po', dimmi quando ti va bene il livello. Ti arriva? Sì? Sì. Tu senti Greta? Io sento. Allora vi lasciamo soli in qualche modo. Sì. Ok. Qua adesso uscirà la vera anima di Greta. Assolutamente. Allora, pronti? Io mi chiudo il microfono e vi lascio tutto per voi. L'acqua segna un confine nascosto, oltre cui non mi spingo, il mio mondo è tutto qua. In me c'è una figlia premurosa, ma vorrei più di ogni cosa avere la libertà di fuggire via, di esplorare il mare. Non succede mai, nulla può cambiare, ma mi fermerò quando troverò il posto adatto a me. L'acqua sembra chiamarmi a sé per nome ed io non so dov'è che andrò. Anche il vento mi sfiora e continua ad attrarmi. Cercherò, è un lungo viaggio quello che affronterò, però tutti paiono felici, qui non cambiano mai niente, penso ti ci abituerai. Hanno dei bei volti sorridenti, sono sempre contenti ed appartengo a loro ormai. Posso comandare, lo dimostrerò, mi saprò adattare se mi impegnerò, ma la voce dentro che grida no, cresce forte in me.
Credo che quella luce potrà guidarmi. Stavolta no, non mi opporrò. Sembra quasi che speri anche lei di trovarmi. La seguirò. Cosa ci sarà che mi attende là? L'orizzonte mi chiama a sé per nome. Ed io non so dov'è che andrò. Anche il vento mi sfiora e continua ad attrarmi. La seguirò, ce la farò. Ma insomma, Max, Grazie. Max e Greta, che accoppiata vincente che è questa. Quanto sei orgoglioso. Guarda. Sai che ti si vede dagli occhi. Vero? Aspetta, lo facciamo vedere. Fallo vedere, sì. gli splendidi occhi Io. azzurri. Anche tu, veramente. Sono una fotocopia. Siete una fotocopia. Siete una fotocopia. Greta ha preso la passione musicale mia e l'ha portata a livelli superiori. No. Adesso, Sì, adesso sì, è che assolutamente. scelgo i pezzi giusti. La Disney Esatto, è sempre la vincente. Disney è sempre vincente. Perché questo era tratto da Oceania per i veri intenditori. Senti, ma quanto sei orgogliosa di tuo papà? Un sacco. Un sacco. Un Guarda, sacco. guarda, senti, ma è bello. Tutto questo miele, Marco. Alessandro. Allora. Sì, aspetta che ti apro un attimo il microfono. Sì, Quindi miele. Giragli un attimo l'altro microfono un attimo a lui, così. Sì, tanto tu sei aperto lì. Così. No. Tieni il blu e dai. Ecco, bravo. Più facile. Più facile. Ecco, ci sei? Prova un po', Alessandro Mancuso. Prova. Sì. Se ti metti le cuffie poi ci senti anche meglio. Vogliamo distruggere tutto questo miele che stiamo vedendo? Sì, Cioè, visto che tu in fatto di satira molto acuta e arguta ne sai qualcosa, c'è qualche cosa che aspetta, ti stacco un attimo la chitarra perché altrimenti credo che poi mi dici quando è il momento. Sentivo delle note alla Aldo Biagini che entravano. Dice, ma non sono io. Stacca un attimo. Gli ho regalato a Natale l'anno scorso o per il suo compleanno, adesso non ricordo, il tappo, sai, da mettere sulla bocca. Pensa cosa ho dovuto fare, quale investimento, no? Non lo usa mai. Ecco. Mi ha tradito. Ecco. Alessandro, ma cosa diciamo a questi due? Proprio un energumeno e una veramente che ci esprimono, ci invadono, perplimono con questo miele, con questa dolcezza sdolcinata, questi occhi pieni di amore paterno e filiale. Ma andate a fanculo. Ci si leggeva negli occhi, che volevi dirlo? No, non è vero. No, non sono queste le cose. Aspetta, facciamo vedere anche Alessandro Mancu. Dov'è Alessandro? È nascosto. Dov'è? Aspetta, eccolo qua, eccolo, è lì in un angolino, che si vede. Buongiorno. Ciao Fabio. Io sono Fabio, non bevo da un'ora quasi, sto cercando di guarire, e se hai 100 lire per un panino, però ho anche 2 cani, no, un cane e 2 gatti, quindi assolutamente il tuo obolo dovrebbe essere, visto che sono poi ti facciamo parlare e dire di tutto. Chi è che c'ha il foglietto? Lui? No, il foglietto... No, c'è la Sergia. Lei. Ecco, quindi prima che canti un'altra canzone, no, altrimenti aspetta, facciamo una cosa. Perché sennò poi mi dice no, mi hai rovinato la voce leggendo questa cosa. Esattamente, bravo Fabio. Bravo. Piuttosto lo rilego io, dai. Vuoi farlo? Stavolta in tedesco però. No, visto che siamo simultanea. No, visto che siamo in tutto il mondo, giusto Marco? Giusto. Io in italiano, lei dai, facciamo. Allora, bello. Bellissimo questo qua, anche perché siamo fuori grotta, no, siamo poliglotta, come si dice? Un altro professore, ragazzi, ma qua siete tutti professori, ma veramente tu insegni italiano, latino e un storia. altro, prima c'avevamo Luca Valerio, ragazzi. Come ti sopportano i tuoi studenti? Non lo so, bisogna chiederlo a loro. Sì, sono tutti sotto cura, ragazzi, sono in analisi sono in analisi. Vieni Marco, vieni qua, utilizza questo, facciamo così, stavo dicendo un verso per volta. No. Se pensate come sono messo io con della gente così,
No, usa il mio. Quindi ci alterniamo. Quindi leggiamo ma in tedesco di quale Länder, come si dicono? Cioè di quale Il tedesco è tedesco, che non è austriaco, no, che sono ok, due cose diverse. però quelli qua passi da San Pierdarena a Voltri, quelli non si capiscono più. No, il tedesco, dai. Come Il l'italiano, tedesco. sì. Poi ci sono i dialetti, ovviamente. Attenzione, dire che si parla italiano, professore, E sono parole grosse. sono parole grosse. Quindi leggiamo questa cosa. Vieni Marco. Italiani, siete troppo? Dai, no, seriamente. Siete tutti benvenuti alla 24 ore di Radio Sena. Willkommen, wir haben hier eine direkte, ununterbrochene 24 Stunden Radio. Sì, ha finito. Ah, ok. 24 ore di diretta. L'ho già detto. Senza mai fermarsi. Ohne Stopp. Tutti gli speaker di Radio Sena insieme, con tanti ospiti, musica e voci. Alle Speaker Radio Sena zusammen mit viel Musik und viele Stimmen. E tante storie che ci uniscono. Und viele Geschichten, die uns zusammenhalten. E la nostra maratona per continuare a far vivere la radio alternativa di Genova. Es ist unser Marathon, um dieses Radio weiter zu helfen, um weiterzuleben. Vuoi darci una mano? Ora è semplicissimo. Möchtest du uns helfen? Es ist sehr einfach. Puoi fare una donazione in pochi secondi, un bonifico, anche piccolo, anche dal telefono. Du kannst eine Banküberweisung machen, auch klein, auch durch Telefon. Trovi il nostro IBAN su tutte le nostre pagine social. Volevo che leggesse tutti i numeri in tedesco. Lo sapevo io. Va bene. Jetzt gehen wir euch unser IBAN durch. E lo trovi... Facciamoglielo leggere. Lo volete proprio che lega tutto? Sì, Mamma mia. sì. Preparato. Ma per cosa ti paghiamo? Scusa, non lo so. Hai ragione. Also, das ist in italienischer IBAN ID 25T wie Torino, Thomas. 053870142000 000 443 2467. Era una filastrocca, mi sembrava una filastrocca questa qua. No. Mi ricorda qualcosa. No, non me la prendete in giro, Sergia, perché Non solo per me, guarda che seri che sono bravissimi, non osano. Io sto pensando al minestrone al pesto. Ragazzi, è tutto il giorno. È tutto il giorno che Marco Piras, questo signore qui, ok? Lo vedi che ti vedi? Ah, perché poi, vabbè, adesso perché io sono un po' un diesel, parto magari col cibo, però magari dopo si parla anche un po' di cinema, di cose, ci sono delle belle novità. Sì, ma tanto tu sei ma qui tutto il giorno. Io all'una me ne vado. Sì, perché mi sto rilassando un botto, guarda, finalmente. te lo giuro. Però stava parlando, tanto così loro si preparano, Mi sto poi davvero rilassando parecchio. ci fanno l'altra canzone. Alessandro, tu che mi devi spiegare una cosa. Prima anche tu ti stai attrezzando lì. Tanto se vuoi attaccati pure l'altro cavo, guarda lì. Che qua appeso all'asta che impropriamente sta usando lui. Tira giù, liberalo, aiutalo, bravo. Facciamo tutto in diretta perché siamo... Ecco, facciamo così. Io, vedete, sono circondato da donne, assolutamente affiancato da donne, splendide donne, e quindi arriva così, intanto tu ti prepari. Però tu mi devi togliere una curiosità. Dimmi. Perché io ce l'ho con te? Perché tu a un certo punto ti sei arrabbiato col mondo. Stai parlando al passato? Sì. Non è il caso. No. È passato tutto, no? Non è passato niente. Non è passato niente. Cioè... Ecco, Alessandro, devo dire che io l'ho conosciuto quando faceva vivere un piccolo teatro, però dandogli vita attraverso spettacoli teatrali, attraverso non solo suoi, non solo di Alessandro, insieme alle tue figlie, tra parentesi, no? Ma anche di altri. Invitando un sacco di amici, un sacco di compagnie. Esatto, certo. mi viene in mente Sergio Morselli, con cui tra l'altro hai collaborato, e non solo, perché tu hai anche scritto un libro sulla vita di Sergio Morselli, no? E a un certo punto, l'anno scorso, un po' di mesi fa, comunque, 2 anni fa, ecco, sei sbottato.
no? E hai detto basta, io ho chiuso con tutto, non rivolgetemi più la parola, non faccio... Poi improvvisamente hai detto vabbè, vedi ce l'eravamo tolti dalle balle, cioè invece è qua di nuovo, no, perché? Meno male. Cos'era Meno male che successo qua di in nuovo. realtà? Non è cambiato, cioè, ora mi spiace assumere un atteggiamento più No, serioso, no, però no, non è no. cambiato niente. Io sono qui per aiutare voi, perché ho visto che c'è questa bellissima iniziativa e volevo dare il mio contributo, perché E noi ne siamo felici. aver chiuso le porte non significa non partecipare o comunque non andare a dare una mano quando ci sono iniziative di cui vale la pena occuparsi. Però per il resto io non propongo più i miei spettacoli in giro per tutta una serie di motivi, ma che sarebbe davvero noioso in un contesto come quello della radio riportare. Sono tanti, io forse cito quello che può riguardare un po' tutti quanti, non c'è più il pubblico. Cioè, per il tipo di teatro che ho fatto io per 35 anni, il linguaggio non è più lo stesso, è come andare a fare uno spettacolo in olandese in Iraq. Parliamo in particolare di teatro canzone. no? Esatto, e non c'è proprio più il pubblico in grado di recepire. La satira, noi facciamo presto a dire satira, ma quella che vediamo in televisione non è satira, la satira che dovrebbe essere quella vera, cioè che rispetta la definizione di satira, non solo non è più compresa, ma non ha più proprio i tempi adeguati a quello che è il momento che noi stiamo vivendo. Perché tu dici, qualcuno mi ha detto prova ad adeguare i tempi, no, non puoi, perché la satira è proprio andare contro quei tempi lì. Certo. E quindi se tu per andare contro una lingua utilizzi una lingua differente, non riesci più nel Anche perché non viene riconosciuta. ma non viene riconosciuta, non viene recepita, quindi c'è proprio un problema di comunicazione. Da Oltre quando- a tutta una serie di problemi di Sì. carattere burocratico e di ricezione degli spettacoli di cui non mi va di parlare perché davvero No, annoia. però quanto hanno disimparato le persone a capire, ad apprezzare l'arte in tutte le sue forme in un periodo ormai che purtroppo si prolunga da un po' di anni, dove tutto si brucia, no? Allora, una considerazione che facevo con amici musicisti, con Ferdinando Barcellona ad esempio, si spendono montagne di soldi e tanto tempo per fare dei videoclip professionali, belle canzoni, specialmente con i video, perché poi dici, vabbè, ma oggi vanno tanti video, la durata media di visualizzazione di un video è di pochi secondi. Lo possiamo vedere, tra l'altro a me quando arrivano anche dalla SIAE o dalle varie piattaforme i dati di ascolto delle nostre canzoni, no? Vai a vedere, ci sono anche i tempi. E sono ridicoli, cioè sì, ho capito, vabbè, noi non ci viviamo, d'accordo, almeno io non vivo con la musica, però fa piacere quando vedi che ci sono ascolti, no? Di fuori dei concerti, eccetera. E le cifre sono irrisorie al nostro livello, però tu vai a vedere e poi dici sì, ok, però ho fatto tanta fatica, però questa cosa è stata ascoltata ma per pochi secondi. 100 moltiplicato 10 secondi, sì, ma cosa hai ricevuto di quello che volevo trasmetterti? Figuriamoci con un discorso come il teatro canzone, mi viene in mente naturalmente, credo che sia normale, Giorgio Gaber, no? Certo. Che in Italia ha, non so se lanciato, però comunque ha fatto tanto. L'ha inventato lui, no? in Italia l'ha inventato lui, ovviamente la formula del recital invece altrove, sia in Germania che in Francia, funzionava già da molto tempo, però il teatro canzone è quello che gli chansonnier francesi e comunque anche tantissimo cabaret teutonico hanno proposto e rifatto all'italiana. Oltretutto, come dicevi tu, mi viene in mente alcuni tuoi spettacoli che io ho visto, no? Al di fuori che il fatto che tu anche con questa cosa però hai avuto una forma molto intelligente, bella e diversa di proporre comunque, ricordami come si chiama l'ultimo spettacolo che a puntate hai pubblicato. La Panza Macabra. La Panza Macabra, esatto. No? Cioè, sei attentissimo. Sì, assolutamente. No? Ti seguo perché oltre ad essere un amico sei una persona meravigliosa dal punto di vista artistico e non credo che sia banale pensare che ci siano persone che hanno un cervello per ragionare e pensare. Quindi oltre ad aver proposto questo, cioè, se tu proponi i tuoi spettacoli che ovviamente fanno della satira, del teatro canzone, rivolto comunque a una visione nostra, italica, se tu lo porti
mi viene in mente ora parlando in Germania come in Francia, in Inghilterra, Sì, negli Stati Uniti, è difficile che venga compreso. Sì, assolutamente c'è il disco ora. Mandiamo il disco ora delle 10 e poi lo spot, bravo Marco, perché altrimenti io mi perdo. Lo facciamo ascoltare e poi torniamo ai nostri Facciamo un discorsi. attimo di suspense per la risposta. Sì, lo lasciamo lì intanto. No, anche perché lo so che deve pensarci un po'. Peraltro. In collaborazione con Grazie a voi, il bed and breakfast che cercavi. Radio Sena, guarda l'ora. Ogni ora un disco nuovo. Il disco ora delle 10 è Alex Sax, Autopilot.
Marco Miglio qua dietro di me, che è colpa sua, perché con qualcuno dobbiamo prendercela. Cosa dici? Senti, tiriamo giù dal letto Andrea Moresi, lo svegliamo a scrolloni, a pattoni. È già sveglio, va bene. Allora, Alessandro Marenco. No, Alessandro è Mancuso. Ragazzi, doppio Alessandro, c'è un Corvaglia fuori. Abbiamo la collezione, abbiamo Alessia Cottaramusino, Alessandro, tutti. Ragazzi, allora, ti ricordi la domanda che ti avevo fatto? Perché io non me la ricordo più. No, io me la ricordo benissimo. Quindi, allora, il fatto... lasciamo perdere quello che è successo. Il fatto che tu ci sia, intanto è un grande piacere, un grande onore. E veramente, oltretutto, la tua rabbia, in qualche modo, no? Perché poi questo si trattava, Certo. credo che sia più che giustificata ed è riportabile, a mio avviso, a tante situazioni che hanno a che fare con l'arte di oggi, non solo per i tempi molto abbreviati, molto veloci, molto consumistici, no? Nella superficialità con cui vengono affrontati. Prima tu non c'eri ancora, ma parlavamo della preoccupazione per la guerra, le guerre. Ce n'è circa 400 conflitti nel mondo in questo momento. Noi sentiamo parlare a malapena di 1/2. C'è sempre una forma di benaltrismo, che è una cosa che io disprezzo molto, no? Ma perché allora? Ma allora gli altri? Ma perché? Se tu parli di questo, ma perché allora quegli altri non sono nessuno? No, l'uomo è cattivo di indole. Alessandro Mancuso ancora di più, cioè, no. Poi non parliamo di Marco Piras. Invece voglio risparmiare da tutto questo Max, perché con quegli occhioni anche lui da cerbiatto non posso dire che tu sia cattivo, assolutamente. No, mi sono corretto il congiuntivo perché avevo il professore che mi guardava. Era pronto a coglierti in fallo. Con la matita blu. Qual è la peggiore? La blu o la rossa? È la blu. È la blu, ma perché? Cioè, non so, così, per uso. Io scrivo spesso col pennarello, vedi anche qua ho trovato un pennarello. Pennarello. Tu, tra l'altro, che tifica Tanzaro. Certo, vabbè. Ok, cosa ha fatto? Deve giocare o... Deve giocare oggi. Allora, io ho visto la partita scorsa. Sì, veramente abbiamo fatto schifo. Anche perché dovevate punire. Sì. Ecco, assolutamente. Certo. Ecco, va bene. Allora, invece, Alessandro Mancuso, però in questo momento artisticamente cosa fa? Al di fuori di mugugnare. Dunque, fatta la panza macabra che mi ha tenuto impegnato tutta l'estate proprio per questa uscita a puntate per chi ha voluto seguire, e sotto Natale ho rifatto una versione ridotta della panza macabra con la produzione e l'aiuto dei miei studenti, degli studenti di due mie classi nel Teatro San Giuseppe di Mignanego, al termine di un percorso progettuale, praticamente un laboratorio che ho fatto insieme a loro per spiegare come si lavora al di Intanto fuori sotto lascio scena. le tue canzoni. Luci, audio, gestione della regia, strumenti scenici e tutto il resto. Ed è venuto molto bene. Per il momento per adesso sono fermo, come sempre d'altra parte, cioè fermo, ovviamente scrivo, faccio altre cose, ma non niente che possa andare all'esterno, sempre per i motivi di cui parlavamo prima. Non è più facile, non è mai stato facile, No. Adesso è diventato impossibile. A livello di scrittura, però, scrivi sempre nuovi spettacoli o stai pensando anche a qualche nuovo libro? Io sto lavorando a un libro da un po' di anni, però questo l'ho sempre fatto da quando avevo 14 anni ad ora. È un modo, per me è come respirare, non c'è un momento in cui non mi occupo di queste cose, anche soltanto pensandoci, progettando, schematizzando, lavorando al sistema dei personaggi. E quello a cui sto lavorando è un romanzo dal titolo Crofios, che è dal 2021 che porto avanti, e che è una storia interessante che riguarda una sorta di repubblica dell'insuccesso. È un gruppo di persone che viene praticamente reclusa in una metà di borgo fantasma, quasi dimenticato, protetto da alte cancellate,
tutti coloro che non hanno avuto successo oppure non hanno apprezzato il successo degli altri come doveva essere, coloro che non amano la pubblicità, che vivono al di fuori dei canali ufficiali che diventano sempre più obbligatori, vengono cacciati lì dentro come in una sorta di grande campo di concentramento, con tutta una serie di cose anche molto divertenti che succedono. Divertenti ma che fanno pensare in qualche modo. Da film. Inevitabile. Da film. Lui è pericolosissimo, perché come io scrivo qualcosa lui mi dice facciamo un film. È compulsivo. Come per lui respirare quello, per me respirare il cinema. Tra l'altro sapete che Marco Piras è stato regista di un mio videoclip, probabilmente il più bello che sia riuscito a fare insieme a Gino Versetti, per il lancio di... Salutiamo anche Gino, tra l'altro. Grande Gino! Il lancio di Soppressi Viaggiatori, sì, che era che lo bello, spettacolo che bello. del 2020. Assolutamente, visto anche Sono quello. così tanti anni. Sì, sono passati un po' di anni. Non dire niente. Eri più giovane. Beh, quello sicuro. Adesso ma quello proprio garantito. Senti un po', Alessandro, poi facciamo suonare loro. Così facciamo entrare anche Alessandro Corvaglia che è lì fuori. Una cosa volevo chiederti, e questo interessa magari anche a Sergia che scrive anche lei, no? La cosa, come parlavi della creazione dei personaggi, eccetera, no? I tuoi personaggi, è generalizzante dire da dove nascono, perché chiaramente poi una quantità enorme, no? Ma generalmente come prendono carattere, come si caratterizzano? Assomigliano a volte a Alessandro Mancuso o vedi intorno a te persone che diventano personaggi? Tutte e due. Allora, per quanto riguarda la parte del protagonista, sai facile che assomigli in qualche maniera a me, però tutti gli altri che sono poi preponderanti, perché poi il protagonista è un po' la telecamera, la cinepresa, è l'occhio che guarda, ma in realtà quello che fanno di interessante all'interno delle pagine è quello che fanno i personaggi. E ai personaggi io do i volti delle persone, volti e caratteri di persone che incontro, magari che ho incontrato 30-40 anni fa, ma che sono rimaste nella mia mente, che riemergono dopo tanto tempo. Sì, sono sempre fuori da me comunque. Non rischio più, forse a 14 anni correvo il rischio di scrivere un racconto dove c'erano 3 personaggi che fossero maschi, fossero femmine, assomigliavano tutti a me. No, adesso no, sono belli vividi, quando li rilego sento che c'è qualcosa di completamente estraneo a me. A proposito di amore filiale, tu che lavori sempre praticamente con le tue figlie, che sono delle splendide, abbiamo Danilo Mazzoli che sta arrivando anche lui, quindi glielo facciamo sapere. Danilo, ti stanno venendo a prendere i carabinieri, quindi sta arrivando. Le tue figlie che voglio salutare, 3 figlie, sì. Tre, sì, esatto, perché una si occupava della regia, no? Esatto. Mentre le altre due delle coreografie. Come fai con 4 donne in casa? Cioè, il tuo riso è un riso che viene dal cuore proprio e dice, No, è bellissimo, dai, non vorrei fare ironia, invece no, si sta benissimo, perché ne avrei volute anche di più, cioè, si sta benissimo con le donne. Assolutamente, c'è chi ne sposa anche 4. Questo è già più difficile, è stato bellissimo. Un amico, un marocchino, no, anni fa, avevano i figli che giocavano a calcio con i miei, e una sera nell'uscita degli spogliatoi c'era la moglie che era seduta lì su una panchina vicino a noi, no? Lui parlava con noi, ha iniziato a fare un po' il galletto, no? Ha iniziato a dire: io adesso sto pensando la mucca giovane, c'era la moglie che faceva arrivi a casa che t'aggiusto io, quindi tutto il mondo è paese, assolutamente. Vogliamo, così poi ascolteremo anche lui dal vivo, però vediamo un po', apriamo, tu hai sempre il cavo blu, giusto? Io ho sempre il cavo blu. Allora tiriamo giù questa musica, togliamo i microfoni che non servono in questo momento. Tu hai quel microfono che è quello, che è il 3. Devi cantare qui? Allora ti faccio girare un attimo il suo, perché così ecco, facciamo un'operazione, mentre invece Greta riprende anche il suo microfono lì, perché così riesco a darvi un po' di effetti. Tanto questo pezzo lo canta lui. Aspetta. No, lo cantiamo io insieme. sono solo corista. Sì. Okay, questo è un pezzo che ho scritto io con un amico allora, vediamo un attimo. È un inedito. Quale microfono hai tu? Quello lì? Ho questo qua. Ok, ti ho trovato. Ti do anche un po' di riverbero. Provami la chitarra un attimo. Anche meno. Anche meno? Sì. Così può andare? Sì. Ok.
chiudiamo noi e parla tu. Dai. E poi mi trovo ad occhi aperti e sulle spalle pentagoni di cielo, cucita tra i capelli un'equazione che nessuno risolverà. Si intrecciano colori ed ossessioni sottili come un velo, onde nello stomaco a cantare impressioni di libertà. Ma cos'è questa? Questa è una canzone. Somma e grammatica, parole a peso, una canzone. Ma cos'è questa? Questa è una canzone. Ritmo, metro e grammatica, una canzone. Seguimi, oh, resta qui. Seguimi. Seguimi, io resto qui. Buio di una notte verde e scura, densa come inchiostro denso, si incendiano frammenti incongruenti di passione e di ironia. Si incaglia nella lingua una domanda, ma tutto questo ha un senso. Se quel che resta nella testa e nella penna è solo l'azzardo di una poesia. Ma cos'è questa? Questa è una canzone. Somma e grammatica, parole a peso, una canzone. Ma cos'è questa? Forse è una canzone. Ritmo, metro e grammatica, una canzone. Seguimi, oh, resta qui. Seguimi. Seguimi, io resto qui. Allora, grande, Grazie. grande. Apriamo di nuovo tutti i microfoni. Ecco, siete aperti e spalancati. Eccoci. E qua ringraziamo Max e Greta Odissino, che Grazie non dovete a voi. scappare, però vi chiedo di fare un po' di Facciamo riposo. spazio. Sì, per gli volevo altri. solo salutare un mio amico che mi ha scritto in diretta. Ciao Pie, ti voglio tanto bene, sempre casato. E salutiamo tutti gli ascoltatori. Facciamo Salutiamo tutti entrare e nel grazie a Radio frattempo. Zena. Grazie a tutti, Grazie a voi, ciao. grazie a voi ragazzi. Marco, come diceva Govi, circolare. Rimorchia. Pietro, rimorchia. Allora, sì, aspetta, ti apro. Eccolo. Acceso. E volevo fare due cose velocissime mentre diamo tempo ai nostri ospiti di cambiarsi un secondo. E prima di tutto voglio salutare anche una mia amica. Ciao Illy, se sei all'ascolto, quindi grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori di partecipare alla nostra maratona in qualche modo. E poi ho una domanda per te che non mi ricordo il nome, abbi pazienza. Alessandro, scusami, ho un problema. Aspetta, gli apro il microfono. Ho un problema con i nomi grosso. Parlavamo di scrivere, di scrittura, Sì. no? E anche a lei, alla Sergia, qual è il momento più difficile di scrivere un romanzo, un libro, qualcosa per voi?
per me il vero difficile è trovare la voglia di procedere nella scrittura nelle fasi soprattutto iniziali, non sapere cosa scrivere, la voglia, la temperatura giusta per farlo. A volte si scrivono solo 2 righe, si finisce lì, e a volte non si riesce nemmeno a fare quello, ma non perché non si abbia qualcosa da dire, perché manca la corrente, la tensione. Posso sedermi, Certo. che così mi appoggio sul tavolo? Certo, ma anche solo per dire lo voglio scrivere nel modo giusto, questa cosa qui. So cosa scrivere, ma vorrei farlo nel modo più giusto, nel modo più bello possibile. Posso intervenire dicendo Certo. che non è così? Il modo giusto in quel momento non ti interessa. Sì, infatti stavo per dire la Vedi? stessa cosa infatti, anche io. Capiamo. Io chiedo anche per stimolarvi. Quello mi preoccupa molto meno, Esatto. perché il modo giusto Ma- viene da sé. Abbiamo Alessandro Corvaglia fuori, c'è anche Esatto. qualcun altro? Fai entrare. Alessandro, facciamolo entrare. Sì. Così iniziamo. Ecco, sì, anche perché continuate. Fate come. Posti a casa nostra. Facciamo entrare, ecco. Allora, vediamo se riusciamo. Ecco, è entrato in tutto il suo fulgore, la sua bellezza, Alessandro Corvaglia. Intanto buttati lì, anzi, vieni qua vicino a me. Vieni qua. Oh, così ci scambiano per 2 gemelli separati alla nascita, in qualche maniera. Anche se tu hai il capello sciolto oggi. Vieni, cuffie. Sì, diciamo che quel che è rimasto dei capelli è sciolto, sì. Quello che è rimasto dei capelli è sciolto, abbiamo qua, eccolo qui. Stavo preparando giusto alcune tue canzoni e poi sentiamo. Stavamo parlando con il tuo quasi omonimo, anzi omonimo di nome, se non di fatto o di fatti, no? Omonimo di fatti, Alessandro Mancuso. Qua ragazzi dovete cambiare nome, perché io con tutti questi Alessandro mi sto confondendo un pochino. L'ho sempre odiato il mio Non nome, è da vero. bambino fino a un certo punto, poi ho dovuto conviverci e alla fine quando mi hanno spiegato l'etimologia ho detto, beh insomma non mi è mica andata tanto male. No, infatti lo vedevo ieri, c'era quello che diceva l'anagrafe del comune, è bruttissima, quindi ve lo anticipo già, no? È un po' come quello della gallina che scende dal treno con una valigia pesante e chiama Tacchino, lasciamo perdere, ma invece c'è questo, no? Che va al comune, all'anagrafe, e sì, è aperto anche il tuo, è aperto. E dice, guardi, vorrei chiamare il nome, come si chiama? Luigi Segaiolo. Capisco. Che nome vorrebbe avere? Pasquale. Ci sta anche questo. Marco, ma tu lo sai che non hai smesso di muovere le mandibole? È la parte più sviluppata del tuo corpo, è la mascella praticamente. Guarda, non riesce nemmeno a parlare. Guardiamo. Io ho dei bisogni. Sì, li abbiamo tutti, però i tuoi sono primordiali proprio, cioè in qualche maniera. C'è da dire anche che l'atrofizzazione di quella parte del corpo è brutta, perché poi alla fine, ma cosa hai avuto? Una paresi o qualcosa Sì. del genere? Allora è una muscolatura che devi tenere Ti sta sempre. dicendo che è meglio che ti sia atrofizzato altre parti del corpo. No, dice che appunto per evitare che si atrofizzi è meglio tenerla in allenamento. Esatto, quello che dicevo. Stiamo facendo giusto mangiare ogni 10 quello che minuti. dicevo. Poi Io in guardate. assenza di cibo cosa faccio? Mi mangio le unghie. Aspetta, devo trovarlo. Qualche Stiamo pezzo di facendo focaccia sorridere Alessandro o Mancuso. una teglia di panzotti. Far sorridere Alessandro Mancuso, no? È tutt'altro che semplice, perché uno che fa, e salutiamo Danilo Mazzoli, lo facciamo entrare a rotazione, intanto buttati lì su quella sedia, fai finta che sia tua, in realtà è mia, quindi non portatela a casa. Però Alessandro che è sempre quello Alessandro Mancuso, non quello alla mia sinistra, ma quello di fronte a me, girato dunque verso ponente, potrebbe essere A ore 11. a ore 11. Mi ha sempre fatto impazzire proprio. Abbiamo uno che ci segue a ore 6, aspetta, ma allora sono le 10:30 del mattino ancora. Di che fuso? Di che fuso orario di noi fusi? Facciamo suonare qualcosa ad Alessandro, che nel frattempo è mezz'ora che si sta preparando, poi io in realtà mi distraggo facilmente, perché oltre a dover fare 100 cose diverse, ma questo sarebbe il meno, perché siamo abituati a essere multitasking pur avendo 2 neuroni, una per le funzioni quelle involontarie in qualche maniera e uno per totti come diceva, cioè proprio banali, no? Mentre invece le signore hanno ben altre caratteristiche che ci portano a essere degli esseri inferiori rispetto a una donna, giusto Alessandro? Sì, ma poi parli con uno che ha la sua componente femminile
dire preponderante eufemistico, proprio schiaccianti. Vogliamo salutare intanto anche la tua deliziosa compagna. Oh sì, certo, grazie, che in questo momento è lì che si sciroppa la sua giornata di lavoro, ma io a Raffaella mando sempre un bacio enorme, Assolutamente. con tutto l'amore. Ma andiamo, tutti fate sentire, allora dovete fare anche questo. Inquadriamoci, ecco qua, fai questo gesto qua che io saluto sempre Jenny Costa, perché questo è un applauso nell'IS, che è la lingua dei segni, no? E Jenny che fa tanti doppiaggi nell'IS, in tanti spettacoli, mi ha colpito perché è un gesto bellissimo questo. Sì, molto, non lo sapevo, adesso me lo faccio mio. Che può essere tradotto anche te do e meno a 2 finché non diventano dispari in qualche modo. Vediamo un po', a che cavo sei collegato con la chitarra? Sempre al blu? No. Sì. Non è il blu. È il nero? Questo? Fai sentire? Eccolo qua. Allora chiudiamo l'altra, tanto per frattempo. Io ho perso il conto dei microfoni. Parla in quel microfono? Ah, sì. Ecco, quello lì, quindi Questo stacchiamo questo, gli diamo un pelino di effetto, Bravo. stacchiamo il microfono che in questo momento ha lei, stacchiamo il microfono di Alessandro Corvaglia e stacchiamo anche quello di Marco Piras. Ma avete scombinato le situazioni, non riconosco più. La prossima volta porto i gelati, quelli colorati, no? Tipo quelli. Sai perché, Marco? Tu sai perché avete messo i copri microfono colorati diversi? Perché veramente per contare da 1 a 4 ci vogliono 2 mani, no? E quindi niente. È difficile, devo chiudere. Sì. Aspetta che t'ho chiuso. No, ma la dico dopo, non è problema. E il fatto è che menzionando il gelato ed essendo la radio, tu mi hai ricordato. Sai come quella t'ho conosciuto bellissima io? scena, non ricordo. Al compleanno di Aldo Descalzi alla Clac, questa persona splendida che ho vicino a me, che veramente su tante cose... No, perché questo ti considero. Si mise a disposizione di tutti in una maniera meravigliosa, tagliando torta, versando bicchieri di spumante. No. Perché no? È giusto. Perché no? Ma perché sei una bella persona. Io ti ringrazio di questo. Poi ne parliamo in privato. Certo. Come sempre. Come Ti sempre. stavo dicendo che quella menzione dei gelati mi ha fatto venire in mente quella bellissima scena di American Graffiti dove Wolfman Jack, il noto radio DJ, si ritrova col frigo rotto e si deve mangiare tutti i ghiaccioli che si Per non stanno farli scongelando. E questo è bello. Potresti farne uno spettacolo di questa scena. Abbuffandoti di cosa, come si chiama più aspettami, la panera o panera, chi è? C'è un esperto? Panera, vedo che sei un esperto di gelati. Ok, allora lasciamo il microfono e la chitarra ad Alessandro Mancuso. La dolcezza, prima dicevi, no? La dolcezza di cui siamo pervasi e da cui siamo invasi. E questa è una canzone proprio sulla dolcezza che riguarda la pet therapy. A me piacciono moltissimo le cose che diventano di moda, che prendono piede, e quindi questa invasione che da almeno 20-25 anni di cagnolini, di gattini, di foto amorevoli ci invade, e quindi viene fuori una cosa di questo genere. Anche io ho avuto necessità di arrivare a questo. Le cose sono andate un po' diversamente dagli altri. Ho avuto un gap relazionale, era da un po' che stavo male, mi ero riempito di fobie, di non so quali malattie, persino anarchico allergie. Allora il medico mi fa: in caso di necessità basta coi farmaci, ci vogliono stimoli con la pet therapy. E a me piacciono un sacco tutte le novità, quello che prende piede dentro la società. Divento massa e poi mi sento meglio, dai, proviamo pure questa roba qua. Al mio vicino un bel cavallo, mio zio c'ha un cane tutto giallo, e poi che bella la trovata di curare mia cognata con un'asina pezzata. E va a star bene anche suo figlio, un bianco e morbido coniglio, un porcellino qui ed un gattino lì, è la pet therapy. E a me piacciono un sacco tutte le novità, quello che prende piede dentro la società. Divento massa e poi mi sento meglio, dai, proviamo pure questa roba qua. Il mio problema preso a cuore, l'equipe multidisciplinare, ma che stretta dentro al petto, son rimasto esterrefatto quando mi han portato un ratto
Non faccio per piantare rogna, ma quello è un gran topo di fogna. Sì, ma c'ha i crediti più specialistici, ha fatto corsi di pet therapy. Il ratto più formato me l'hanno dato a me, ha fatto pure un master all'estero in via Pre. Setole unte blu, occhi cisposi in giù, spaventa i gatti e non si sa perché. Ma se vede un tombino, prova a tenerlo tu. Lui ci si infila dentro e non lo vedo più. Io ci ho provato, sì, ma non ci entro lì. E d'altra parte la pet therapy, e d'altra parte la pet therapy, e d'altra parte la pet therapy. Tutti mercoledì alle 21 su Radio Zena, Padre Giancarlo Mori presenta il Coffee Shop. E insiste nel dire mercoledì. Ma perché c'hai sempre la stessa... sì, aspetta un attimo. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Se lo ascolti per un momento capirai. Fabio Mori su Radio Zena, c'è Coffee Shop e vedrai che non ti pentirai. Oh, ce lo siamo levati. Sai che c'è anche mercoledì una cosa che poi, ecco, sì, poi la devo caricare perché abbiamo anche il TG Rocco in edizione speciale che è da mandare, no? E invece abbiamo riaperto tutti i microfoni, stacchiamo un attimino le chitarre così non fa casino. Intanto salutiamo anche Danilo Mazzoli che in qualche modo riusciamo a dargli un attimino, visto che... Ecco, grazie, così facciamo anche salutare Danilo. Buongiorno Danilo, poi a rotazione entri dentro in questo circolo vizioso che, aspetta, vediamo se riusciamo... Ah sì, ma si vedeva. E là, guarda, ok, che brutta gente che abbiamo in studio oggi. Ragazzi, veramente, siamo circondati, meno male che c'è Sergia che in qualche maniera tira su il livello non solo culturale ma anche estetico, no, della situazione, quindi assolutamente ti siamo grati immensamente, però dove è finito il foglietto, quello della... eccolo qua. Allora aspetta perché non è finita. Alessandro, tu hai un'incombenza, così perché tocca a tutti a giro, un po' come lo schiaffo del soldato, no? Come sottrarsi, quindi visto che abbiamo deciso che era difficile per noi ripetere continuamente questo messaggio, l'ha provato a fare Marco Piras con la sua voce da Medeo Nazzari, poi ho provato io con la voce da Alberto Lupo, poi ha provato, tu hai toccato ancora no, Marco insieme a Sergia che hanno fatto un'imitazione delle Stormtrooper praticamente recitando questo annuncio in italiano e in tedesco. No, sì, non ti offendere, no, per noi ti andrebbe peggio se ti dicessi mangia Kartoffeln, assolutamente, però quello è un po' come, cioè è uno stereotipo. Noi ci ha dimostrato Alessia Ramusino con sua pasta, pizza e mandolino, che sappiamo prendere in giro noi italiani negli stereotipi che ci identificano, no? Quindi figurati se non prendiamo in giro i francesi, perché cosa? No, due cose tipiche. Due spaghetti. No, il francese tu per cosa prendi in giro un francese? Camembert, baguette e bidet, no? Il bidet. Assolutamente. Quindi un tedesco, e poi tu hai tutto del tedesco, assolutamente. Quindi, aspetta, dov'è? Non c'è più il microfono. Toglieteglielo, ha parlato fin troppo. No, ora poi gli facciamo raccontare ancora qualcosa. Ecco qua, ti tocca questa cosa. Benissimo. Visto che avete toccato insomma varie lingue di espressione, io uso la mia, quella naturale. Aspetta, facciamo... Sì, No? livornese. È il livornese. Senti, poi mi devi ancora dare l'indirizzo giusto, perché io quando andai da Sommergibile, ti ricordi? Sottomarino a mangiare il caciucco. Tu allora mi dicesti, no, c'è un posto che è ancora migliore.
Non c'è più. E allora devo tornare al sottomarino. Cioè. Anche perché l'insegna del sottomarino, come vai lì dal locale, non c'è scritto trattorieristico, c'è scritto cacciuccheria. Cacciuccheria. Okay. Però comunque, dico la verità, speciale. Cioè, poi il personaggio incredibile. Sì. Sì, no. Ce n'è di posti, ma poi te lo dico, perché se no far pubblicità così mi accusano di come si dice, No, me lo dici in privato, anche perché poi se no finiscono il cacciucco esatto. E andiamo insieme. Cioè. Allora, benvenuti alla 24 ore di Radio Zena. 24 ore di diretta senza mai fermarsi. Tutti gli speaker di Radio Zena insieme, con tanti ospiti, musica, voci e storie che ci uniscono. È la nostra maratona per continuare a far vivere la radio alternativa di Genova. Vuoi darci una mano? Ora è semplicissimo. Puoi fare una donazione in pochi secondi, un bonifico, anche piccolo, anche dal telefono. Scrivi il nostro IBAN, lo trovi sul nostro sito e sui social. Radio Zena, senti come suona. E la nostra maratona va avanti. Ma l'IBAN lo devi anche leggere, quello è il brutto. L'hanno fatta apposta. Ma Dio buono, ma ci manda. È anche in neretto, cosa ci vuole? Allora, IT 25T 053 870 142 000 000 443 2467. Mi sta venendo il nodo in gola perché sento cosa c'è in sottofondo. È vero? Dio buono. Allora, ti sei quasi commosso. No, mi sono commosso perché questo brano per me è veramente una delle highlights, se non la highlights della mia carriera musicale. Ci vorrebbe 10 minuti per descrivere compiutamente quello che rappresenta, ma io cerco di condensare. Io nel 78 vado in un negozio di dischi, mi fanno sentire un disco, lo compro immediatamente e mi innamoro follemente di Gordon Giltrap, che è un chitarrista acustico famosissimo in Inghilterra, fra i migliori che ho mai sentito, paragonabile a John Ramburn o Alberti Hansch dei Pentangle, da cui lui ha tratto anche ispirazione. Avanti così, nel 2013 ci incontriamo di persona, io ho coronato un sogno e avevo scritto una cosa, diciamo così, ispirandomi a lui, che non era questa. Per farla breve, quando io gli feci sentire questa piccola composizione, lui mi mandò una mail a dicembre del 2020 in cui dicendo: Alessandro, io ti mando questo mio inedito, fanne quello che vuoi. Tu capisci che un tuo mito ti fa una cosa del genere. Io ho fatto leggere a Raffaella 3 volte la mail, ho detto no, non è possibile questo, come si dice, un fake, è uno spam. No, è vero. E quindi è maturata questa cosa. E la cosa ancora più strabiliante è che Gordon, quando sentì l'arrangiamento che ne feci, rimase estasiato, non si limitò a complimentarsi e da lì è nato un rapporto di amicizia bellissimo. Gordon ha pubblicato l'anno scorso un album, un EP, e ha incluso questa versione perché ha detto: io voglio che questo brano finisca in un mio disco, non venga relegato ad un tuo disco. Io mi sono realizzato, basta. Allora, devo dire una cosa, no? Alessandro Corvaglia, che è qui vicino a me, e aspetta, troviamo un po', vediamo. Ecco, ce la facciamo. Aspetta, guardate che se abbassiamo il microfono, cioè siamo, perché dicevo che siamo gemelli separati alla nascita, no? Vabbè, io adesso ho questa coda per motivi di praticità, perché Marco altrimenti mi tira per i capelli, vabbè. No,
parliamone, Alessandro Corvaglia. Quindi Delirium IPG, sì. La Maschera di Cera, sì. Un'attività solista enorme, poi magari qualche gruppo me lo perdo anche, no? Tante collaborazioni, Tante quindi collaborazioni. è anche difficile, e non dimentichiamo 2 tribute band di rilievo, perché 17 anni con i Real Dream a Genova eseguendo i Genesis era Gabriel, Non era prevalentemente. 4 anni con i Mr. Punch, che sono diventati il tributo europeo, direi per eccellenza, ai Marillion, era Fish. Assolutamente. E vi racconterò un aneddoto che non doveva dimostrarmi nulla, ma mi lasciò basito. Qua c'è qualcuno che arriva, vediamo chi è che... Aspetta che... Ah, c'è Francesca Pongiluppi, la nostra vera Vittoria Rossa, anche lei. Aspetta che le diciamo... Francesca, ti stanno venendo a prendere questa volta il 113, non i carabinieri, però tu aspetta, se sei lì che sta scendendo una persona a prenderti. E qualche anno fa, all'epoca, con la band, con la Mysterious Project Band, stavamo cercando un tastierista, e quindi così buttai il solito annuncio, non mi ricordo se era un post su Facebook o cosa, no? Alla telefonata di tale Alessandro Corvaglia, che mi diceva: se volete sono disponibile, credo di essere rimasto un po' come Fantozzi praticamente, no? Perché non me lo meritavo, cioè non me lo meritavo, no? Poi in realtà proprio in quei giorni rinacque il progetto della Maschera di Cera, e quindi Alessandro mi disse: è una cosa che per me è un cuore dentro, che forse una ventina d'anni prima è possibile. Maschera di Cera è nata nel 2001 con il esatto. primo disco pubblicato nel 2002. Qua stiamo parlando 2018. No, è un po' come se, non lo so, devo fare un film, Salvatore mi chiama e mi Sì. dice: devo fare d'aiuto regia. Esatto. No, ma non solo, aspetta, perché questa non è finita lì. In realtà allora avevamo la sala prove a Borzoli, se non ricordo male, Alessandro venne a trovarci, comunque rimase con noi una sera, e questo, oltre a farmi enormemente piacere dimostrare la persona, ma non ce n'era bisogno, che è lui, ci diede alcuni consigli preziosissimi in 448 riguardo a una canzone che era Siria, me lo ricordo bene allora, sì. Che cambiarono completamente il volto di quella canzone, no? Io non ci sentiamo spesso, ogni tanto capita, ogni tanto purtroppo raramente riusciamo a incontrarci, però mi sento molto legato ad Alessandro, che, come credo quasi tutti quelli che verranno qua oggi, ma anche altri che non hanno potuto venire, per me rappresentano qualcosa. Mai ospiti, io non amo dire ospiti, amici che vengono qua. Ne abbiamo altri 2, sono arrivati Stefano Beretta e Monica Traverso, no? In questo caso 2/3 dei Blue Oblivion. Ok, per motivi non avete portato il batterista, perché ovviamente è anziano. No. Non ve l'hanno lasciato uscire a quell'ora dall'RSA. Io c'ho Biagini che è in RSA con lui, che fra un po' arriva anche quello. Invece, Viene Aldo qua dopo? Sì, arriva. Arriverà con Matteo Troilo, che c'è stato giovedì sera ospite qua, a fare qualcosina insieme e via. E Alessandro, di cui stiamo sentendo proprio un pezzo di Delirium qua, no? Ragazzi miei, è storia della musica. Sì. Un bellissimo, non ricordo, ce l'ho messo lì, di un brano degli Yes, di cui tu facesti non solo una versione cantata, ma suonando anche numerosi strumenti. Era And You and I. And You and I, dove io feci tutti gli strumenti, ad eccezione della chitarra elettrica, perché lì veramente preferisco essere dignitoso e non applicarmici. E la fece Matteo Naum, un chitarrista di Genova, famoso ormai, vive in Spagna da anni. All'epoca collaborava anche con Maschera di Cera e con il tributo a Genesis, con i Real Dream. Quindi sì, e quella fu veramente un'altra delle grandi soddisfazioni, perché quando fui chiamato a partecipare a un tributo, io lì feci proprio la mossa più scabrosa che potessi fare. La domanda: è libera And You and I? And You and I per me è un totem, è un totem, non si tocca.
io ci ho avuto veramente la sfacciataggine di toccarlo, ma era l'unica cosa che mi avrebbe spinto a partecipare a quell'iniziativa. Allora, oltre a io essere cresciuto musicalmente ascoltando Yes, iniziando da Rick Wakeman, dico la verità, no? E poi Yes tuttora quasi costantemente, se non ripasso le nostre canzoni in macchina ascolto Yes, no? Non sono monotematico, però mi piace. Amo molto la versione di And You and I, quella sinfonica, con l'orchestra sinfonica, che è veramente meravigliosa, tra l'altro con una parte di videoclip bellissima, no? Infatti sono molto triste per il fatto che ormai da anni in realtà si è un po' rotto il rapporto fra Jon Anderson e la parte rimanente, ovviamente Steve, il chitarrista, anche se in realtà, vedi ad esempio quello che succede, no? The Band Geeks, però Esatto, supplisce. esatto. Allora, un gruppo che non era conosciutissimo, no? E che riproduca, perché questo è, non facendo un tributo, ma interpretando con l'autore, con il cantante originale di quelle canzoni, che ha 81 anni, tra parentesi, una voce spettacolosa, visto anche le sue tonalità che sono inarrivabili, direi quasi. Perché, No, lo sono, perché comunque per me è stato veramente un'impresa. C'è da dire che Gene Anderson, che io dico, tu hai fatto il patto, per chi chiede dal diavolo, dico tu hai fatto il patto col diavolo, perché altrimenti non si spiega, perché esegue ancora in tonalità originale. Non abbassa, casomai varia il fraseggio, ma non abbassa mai la tonalità dei brani. 81 anni, quindi vi invito ad andare ad ascoltare adesso, perché con questo Band Geeks veramente sono spettacolosi musicisti, non fanno rimpiangere per nulla, dico la verità, anche i nuovi, vabbè, ormai è rimasto poco degli Yes originali. Io amo molto Rick Wakeman, che tra l'altro dovevo andare a vedere a Lucca con Aldo Biagini, ma poi non siamo riusciti ad andare. Uno degli ultimi concerti che in realtà vuole tenere, mentre continua sempre a essere un gran fanfarone, un grande simpaticissimo. Rick Wakeman, fra l'altro, ha collaborato in un paio di dischi con Gordon Giltrap, tanto per tornare a bomba. Infatti poi nel 2013 io conobbi Oliver, che era il figlio di Rick. Oliver Wakeman, esatto. Aspetta, perché io qua lascio andare sempre qualcosa sotto. Intanto voglio chiedere ad Alessandro se vuol fare ancora così un pezzo. saluto e lasciamo spazio. poi il posto. Abbiamo un po' sfasato, ma la scaletta, lo dico per i nuovi arrivati, siete bellissimi lì davanti all'orologio. No, facciamo questa cosa, Marco, ci comportiamo da ospiti scortesi, quindi lei signora con i capelli rossi si sposti leggermente alla sua destra, ancora più leggermente, ancora basta, ferma, perfetto, perché non vedo l'ora non vedo l'ora e abbiamo delle incombenze. È perché abbiamo delle incombenze ogni ora, abbiamo le pastigliette, quelle per capire, da prendere. Abbiamo la scatolina, quella settimanale, con i giorni. Le ziguli. No, noi abbiamo proprio le pastigliette, quelle per capire. Quindi, per non male che c'è Marco che come un segugio veramente ci sta coadiuvando, lo stiamo sfruttando. D'altra parte, con quello che lo paghiamo, ovviamente prima di prendere ogni medicinale cos'è che si fa? Si mangia. Esatto, le teglie di lasagne. Qua abbiamo parlato di caciucco, di pappardella al cinghiale. Però anche te, questa splendida signorina che abbiamo qua è tua figlia. Sì, ma forse l'avevo già vista, infatti, al compleanno, esatto. E quindi poi diamo la voce anche a lei, comunque sia, perché dovrà dire questa manica di pazzi che si trova davanti in un bel giorno di sabato, quando potevi dormire. C'è un divano fuori nel corridoio, ti lasciamo lì con un cappello per quelli che passano, se vogliono lasciare qualche euro eventualmente, no? Allora facciamo preparare. Ce l'abbiamo lasciata per almeno mezz'ora, direi. L'abbiamo lasciata lì fuori, dormiva sul divano. Come no, non stavo dormendo, t'abbiamo vista con le telecamere. Aveva gli occhi diversamente chiusi. Aspetta, possiamo farla vedere. Era in meditazione. Possiamo farla vedere. Vediamo dov'è. Eccola lì che si vede da qualche parte. Quindi, però, Alessandro, l'hai dotata anche di parola. Quindi vogliamo sapere da lei. Chi ha il microfono? Glielo passiamo un attimo. Danilo, grazie. Poi arriva anche il tuo momento. Sai che fino a domani alle 2 di notte, cioè per iniziare, sei qua. Come no? Vogliamo sapere come ti chiami intanto per iniziare? Mi chiamo Elisa. Perfetto. La domanda tipica dei vecchi a questo punto è: quanti anni hai?
18. Ok, quindi non sei una bambina. E che classe fai? Adesso faccio la quinta superiore, vado al Siamo veramente scemi, ma di questo non ti devi preoccupare, perché Rimane qua dentro. rimane qua dentro. In realtà in questo momento tu sappi che sei non solo in diretta in tutto il mondo, ma ti hanno visto anche tutti i tuoi compagni di scuola. Quindi assolutamente sei Va rovinato. bene, grazie. Sottotesto brutto pezzo Di merda. Sarai bullizzata a scuola per tutto il tempo lunedì. Quindi la colpa è nostra. Facciamo così, la colpa è di Marco. Sempre. Colpa è di Radio Sena. Esatto. Poi facciamo leggere a lei anche il comunicato. Andiamo, abbassiamo un pochino la musica qua, accendiamo Stiamo la scherzando. chitarra. Fammi sentire la tua chitarra. Ok. Quale microfono hai? Questo. Eccolo lì. Quindi chiudiamo questo e la voce è tutta tua. Il male nasce dalle piccole cose, le cose che sembrano più innocue, quelle operazioni che svolgiamo tutti i giorni. Ad esempio, tutti i codici che da ormai diversi decenni ci fanno inserire per fare qualunque tipo di operazione e nei quali spendiamo una grossa energia, ci sottrae, oltre che energie vitali, anche enormi fette di possibilità di comprensione dei fenomeni. Ho 17 pin, è un buon numero di PUC, li tengo tutti a mente perché sono previdente, certo non li scrivo mai, e se mi chiedono chi sei, io rimango fermo lì, e se proprio devo mi presento con lo speed. Rispondo con lo speed, ho uno speed bello che nuovo, di nascosto me lo provo e lo trovo straordinario, è il mio amico immaginario nato all'ufficio postale, come un pacco di Natale, sembra strano ma è così, come un sogno sono qui, presente con lo speed. Esisto con lo speed, la 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 la. Per averlo ma che idee, ho portato il mio ISEE, sciocco se pensi che vale solo il codice fiscale, io di codici ad esempio ne ho 2400 e li cambio notte di me li coccolo così, ma muoio per lo speed. Esisto con lo speed, io so che per molto meno mio bisnonno nel 31 è finito in manicomio, duro un po' di comprendonio, ma se lui vivesse ancora e se ci vedesse ora, se il bisnonno fosse qui, forse direbbe così. Ma allora siete davvero coglioni? Sì, ma coglioni con lo speed, e tutti con lo speed, la 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 la. Ah, eccolo lì, ci ha preso quasi di sorpresa. No, stavo trafficando in realtà. Allora, aspetta che intanto buttiamo sotto un'altra canzone. Grazie a tutti, ciao. Apro i microfoni. Mi sono perso tutti i microfoni da aprire. Ok, credo che ci sia. Grazie ad Alessandro Mancuso. Grazie, intanto così facciamo accomodare anche qualcun altro. E nel frattempo stavo cercando anche di fare un'operazione complicatissima, perché in realtà abbiamo poi anche da collegarci telefonicamente con alcuni amici e vediamo se ci siamo lì, così quale sarà.
Allora, l'hanno trasferito in un canale un po' strano, connesso al Rodecaster, va bene, ci siamo, poi vediamo come riusciamo a fare, perché probabilmente bisogna spostarlo al posto di un altro. Va bene, intanto mentre facciamo poi suonare i nostri amici, vediamo come siete messi voi. Ah, ok, ho già capito tutto. Voi dovete mettervi lì, intanto Marco, levati un attimo dalle Marco Piras, lasciamo un attimino lo spazio a loro perché hanno da collegare due strumenti. Voi volete rimanere in piedi o seduti? Come preferite? Perfetto. Che bellissimo strumento che hai, Monica. Allora, aspetta che chiudiamo un attimo anche le loro situazioni. Abbiamo... Ciao Ale, ciao Alessandro. Il microfono a mano che ce l'ha ancora... Chi ce l'ha? Ce l'ha Danilo? Ah, ce l'ha, eccolo lì. Sì. Aspetta che vi chiudo un attimo i microfoni. Intanto mandiamo un po' di musica, Alessandro. Allora, però ditemi in quale maniera, perché se no non ci capisco più niente. Allora, chi sta collegando alla chitarra il cavo blu? Chi lo collega? Perfetto, quindi è collegata alla chitarra, mentre Monica collegherà il suo basso acustico elettrificato e c'è un jack lì in giro. Ecco, quello nero, bravissima. Mentre per quanto riguarda la voce, se non ricordo male, è solo lui. Quindi, allora, a lui gli avviciniamo un pochino al microfono, quello lì, esatto, quello sì. Vedi che facciamo tutto in diretta. Sì, prendi pure una cuffia, anche tu. Alessandro, intanto che loro si preparano immeritatamente perché sono stati lì per un'ora ad aspettare fuori, e quindi abbiamo detto i 2/3 dei Blue Oblivion, abbiamo Danilo Mazzoli là dietro che ora poi interverrai, anzi ti chiedo un piacere Sergia, facciamo una cosa, un'inversione di rotta, facciamo venire Danilo qui al tuo posto così poi facciamo 2 chiacchiere anche con lui in questa 24 ore, sono quasi le 11. Allora, facciamo con i Blue Oblivion, facciamo prima 2 minuti di chiacchiere perché poi alle 11 dobbiamo mandare un attimo il disco dell'ora e uno spot, no? Mentre Danilo si siede qui accanto a noi e si munisce di cuffie, il microfono ce l'ha già, che ora gli chiudiamo perché altrimenti entrerà, mentre abbiamo, eccoli qua, vediamo, intanto Stefano Beretta. Ciao. Che è qui e lo facciamo vedere. Eccolo, lei è già in vista. No, togliamolo che è meglio. No, va bene. Sei più bello tu. No, assolutamente. Abbiamo tutti. Mentre Monica, che sì, riesci a avvicinarti il microfono a quello. Sì, brava, così sentiamo anche te. Eccomi qua. Ecco, poi ti allontani nel momento di suonare. Perché comunque è te lo rubo quel basso. Beh, se vuoi. Non lo so suonare, però mi piace. Un giro te lo puoi fare. Sai, io Alessandro ho a casa 4 chitarre, una elettrica e 2 classiche e un'acustica, no? Ma non le so suonare. Però come me che ho 3 chitarre, un basso e io sono un tastierista. Ecco, esatto, quindi noi non sappiamo usarle, però ci piace averle perché quando vengono gli amici a casa diciamo Vedi? Addirittura mi sono fatto la foto una volta con quella a 2 manici che era di Corradino Ricobaldi, tra parentesi, no? Che voglio salutare, è bellissima. Quando feci la cover di And You and I, il mio bassista mi prestò il Rickenbacker. Godurietta, tante cose, godurietta pure quella. Allora, facciamo una bella cosa. Mandiamo il disco dell'ora, visto che sono le 11 in punto, eccolo qua, mandiamolo. Sì, apriamo, eccolo. No, dicevo che è bellissimo mandare il disco ora perché ci ricorda il motivo per cui siamo qua, ovvero Esatto. una maratona per recuperare fondi per la nostra bella radio, quindi se vi piace quello che stiamo facendo vi piacerà ancora di più il disco ora perché ci hanno Se è una radio libera, ma libera veramente, Radio Zena l'aiuti veramente. Si aiuta veramente. Questa adesso ve la leggo io, ma poi la facciamo leggere a lei. Elisa, giusto?
Vedi che pensa un po', alla mia veneranda età ho ancora memoria. Sono passati memoria a breve termine. Non è come Memento, via. Chi sei? Chi sei? Aspetta. Eccolo qua. John Anderson. Bellissimo. Benvenuti alla 24 ore di Radio Zena, 24 ore di diretta senza mai fermarsi. Tutti gli speaker di Radio Zena insieme con tanti ospiti, musica, voci e storie che ci uniscono. Questa è la nostra maratona per continuare a far vivere la radio alternativa di Genova. Vuoi darci una mano? Sì, ora è semplicissimo. Puoi fare una donazione in pochi secondi, un bonifico anche piccolo, anche piccolissimo, ma fallo anche dal telefono e scriviti ora il nostro IBAN che è IT25T053 870 142 seguito da 60 443 2467. Questo IBAN lo trovi anche sul nostro sito e sui social. Radio Zena, senti come ti suona. E ora la nostra maratona va avanti con i Blue Oblivion. Che no, non va avanti con i Blue. Potete accendere un altro nome, cioè con meno accavallamenti di lingua, di cose. Facciamo andare questo disco dell'ora. In collaborazione con Cueva della Luz, un'esperienza di benessere nuova, rapida, totale. Radio Zena, guarda l'ora. Ogni ora un disco nuovo. Il disco ora delle 11 è Peter Gabriel. Been Undone, Bright Side Mix. By the heat of the sun, by the sound of a gun, I've been undone. By being overheard with the wrong choice of word, I've been undone. Yes, I've been undone. By the emptiest hole, as I search for a soul, I've been undone. By the weakness of pain, while I desire to remain, I've been undone. By the clues in my case, by the look on your face, I have been undone. By the sense of too much, by a compassionate touch, I've been undone. Like a wire on a spool, I keep on unrolling. A single thread that seems to unwind and unwind, unravel my clothing. By all the forms that you get from your Mandelbrot set, I've been undone. By the recursive slaves in the home of the brave, I've been undone. Though I want to observe, it keeps touching a nerve, and I've been undone. By the past that you trace, by a moment of grace, I have been undone. And I need more information. I need to know what's going on. And I need this information.
information now, so I don't go wrong, go wrong, go wrong. And how can you smile when it's all gone? How can you wait? No one will come. Believing in something doesn't exist. Letting it go, listen and feel. Just listen and feel. By a squeak from a chair, complete lack of air, I've been undone by a slip on the ice, by the roll of the dice. I've been undone by the Nazarene with his curing machine. I have been undone by the mitochondrial cell, by the ringing of the funeral bell. I've been undone. And I need more information. I need to know what's going on. And I need this information now, so I don't go wrong, I don't go wrong. Then it starts with the spider on the wall, slides the spheres apart and opens up the door, opens up the heart. All the memories showing, spinning out on the screen, until the clay's all shattered, all the human clay, and it climbs up, out, and away. I feel it in you, you feel it in me, and I feel it in you. You feel it in me. I feel it in you. You can feel it in me. I feel it in you. You feel it in me. Nulla è più come prima. Entra nell'era del benessere quantico di Cueva della Luz. Un'esperienza di benessere nuova, rapida, totale, che aiuta a scaricare lo stress, allentare le tensioni e dare nuova salute al corpo, migliorando umore, concentrazione, sistema immunitario ed efficacia delle terapie. Un trattamento Luxury No Touch, dove fotostimolazione, suono e meditazioni hanno un effetto anti-aging sul sistema nervoso, qualità del sonno e difese immunitarie in modo naturale. Fai brillare la tua anima. Prenota ora il tuo primo trattamento gratuito a Genova e scopri un nuovo modo di stare bene, dentro e fuori. Chiama subito 348 251 7659. Progetti Home Thinking. Via alla Porta degli Archi 22R. Coffee shop
Fabio Moghi su Radio Zena. Coffee shop per tutti noi. Allora, Aldo Biagini, che fra poco tra l'altro arriverà, fra un'oretta mi sembra, ok? Fra poco tra l'altro avremo anche 2 telefonate da mandare, 2 collegamenti telefonici. Intanto abbiamo qui i Blue Oblivion, 2/3, Alessandro Corvaglia, Danilo Mazzoli, ancora Marco Piras, ma fuori c'è un sacco di gente, sembra di essere alla Caritas, ragazzi. Io vorrei sapere, ma siete venuti perché sapevate che c'era la focaccia? Marco, allontanati lentamente da quel cartoccio di focaccia. Sei un ragazzo affamato, devi crescere. Non hai mangiato niente. Cosa dice Alessandro? Come si chiamano i cleptomani a sfondo, cioè a scopo nutritivo? Chi sa? Bisognerà creare un neologismo. Potremmo creare un neologismo, chiamarlo focacciomani. Cacciuccomani, qualsiasi cosa, cibomani. Senti un po', cosa facciamo? Gli facciamo suonare una cosa? Pensare, c'è Stefano che sta friggendo. Direi proprio di sì. Io sono qui in attesa. Fra poco deve cambiare le corde, perché a forza di accordarle sono ossidate. si sono ossidate. Lasciamo un attimo. Allora Monica, sì, tu aspetta, questo tanto facciamola sentire, Monica Traverso. Eccomi qua. Eccola, che lì si vede. Perché tu ti nascondi sempre? L'altra volta eri in un angolo nascosta. Ma perché è la vita dei bassisti. È la vita del bassista che è insieme al batterista, però in realtà ricordiamoci, il bassista zitto zitto è quello che cuca sempre più di tutti. Non sono in grado di confermare. Ho avuto una parentesi da bassista da Pischello, quindi I didn't cook, no. Vabbè. Invece Monica Traverso, che invece è fresca quasi, sposa. Sì, no? sposa sì, fresca mica tanto, però. No, che c'entra? Quanto è passato ora dal matrimonio? 1 anno e mezzo. Che era un poco dopo il compleanno di Stefano, in cui ci eravamo visti, se non sbaglio. O prima. Era prima. Vedi, la mia memoria se ne sta andando, Stefano. Tu non ridere tanto perché io non ce l'ho mai avuta. Sei appena più giovane di me, quindi non lasciamo perdere. Lasciamo la parola a loro, dai. Ok, noi adesso facciamo un pezzo che si intitola The Rescue, che viene dal nostro primo EP che si intitola Distance, che trovate dappertutto, Spotify, eccetera, eccetera. Tra l'altro volevo aggiungere una piccola cosa, che prima avete visto e sentito mia figlia, e lei ha disegnato la copertina, quindi fa parte anche lei dei Blue Oblivion. Facciamo prendere la cuffia e il microfono, potrei aprirti quello, ad esempio, anzi è aperto, prova un po', un attimino, quello lì che hai davanti proprio. Sì, non ti mangia, ecco. Ok. Non so che cosa dire, non so se è aperto. Sì, ti sentiamo. Okay. Quindi lei che colpa ha di tutto questo? No, nessuna colpa. A parte avere te come padre, cioè nel senso... Sì, ma è mia la colpa, ma comunque... Sì. Ha disegnato la copertina, diciamo, l'illustrazione che c'è sulla copertina dell'album è un suo disegno, quindi gli ho chiesto se... Esatto. Aspetta, sì, perché eccolo. Ok. Mi sono chiuso io, un casino in qualche maniera. È la nostra grafica di fiducia. Adesso sei chiuso tu. È la nostra grafica di fiducia. Io non ti sento più. Sei chiuso. Ecco, ora ci sono. Non ti sentivamo. Vedi, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo suonare loro. È stato proprio un grande onore che mia figlia mi ha detto: sì, prendi pure questo disegno, usalo tranquillamente, perché è molto gelosa dei suoi disegni. Perché sei sparito? Aspetta un attimo, scusa. No, io sì, però non so più. Ho capito, ecco, adesso ti si sente. Ora sento anche la chitarra, direi. Giusto? No, c'è qualcosa che non lo sento io. Io sento la mia voce, la chitarra la sento. Sento tutto io. Sì, sono a posto. Non sono convinto, scusate, perché non sono convinto del fatto che non sento la tua voce. La mia voce io la sento parecchio bene. Bella forte anche. Eccomi.
Sì, si sente bene. C'è anche il riverbero, ottimo. Boh. Sei perplesso. Ora. Eccomi. Ora perché ho capito perché non ti sentivo. Va bene, dai, va bene. Ci siamo. Va bene. Come dicevano una volta, il bello della diretta funziona Sì, a posto. il no? bello della diretta sei tu, lo sappiamo. Grazie, grazie. Sentiamo un attimo se si sente il basso della Monica. Si è portato un basso. Allora. Io lo sento. Tu hai il cavo blu giusto attaccato? No. No, io quello nero. Ah, tu hai quello nero, ok, vai un po'. Non volete effetti, non volete niente, flat. Ok, dai, se mi alzi leggermente la chitarra se riesci. Sì, vai. Ok, perché la voce è un po' alta. Perfetto, andiamo? I felt your hands upon my face, upon my chest. Am I living? Am I dying? Am I floating? Am I falling? I felt your arms around my body. I felt the world. Am I screaming? Am I singing? Am I lying? Am I dreaming? Don't die. Someone's gonna come. Don't die. I'm begging you, don't die. I won't leave you alone. Don't die. I'm here to keep you alive. I felt your heart beating fast, way too close. Heard your voice from afar. Am I lost? Am I dust? Don't die. Someone's gonna come. Don't die. I'm begging you, don't die. I won't leave you alone. Don't die. I'm here to keep you alive. You're not lasting who you wanna be. 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 Who you wanna be? Who you wanna be?
Allora, grazie intanto per questa prima canzone Blue Oblivion. Guarda sempre l'amore della figlia, come ti applaudiva, come vi applaudiva assolutamente. Allora, intanto rimanete lì. Passiamo un po' la palla qua vicino. Intanto Alessandro Corvaglia e Danilo Mazzoli, ti apro il microfono Danilo anche a te, no? Intanto Danilo aveva da parlarci di una cosa molto 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 interessante. Buongiorno. Buongiorno. Aspetta che levo un po' di effetti, sennò sembriamo in una cattedrale praticamente. Ora ci siamo. Aspetta, ti apro anche te. No, dicevo che dava una certa importanza, maestosità. Assolutamente, è bellissimo. E io mi alzo la mattina, vado davanti allo specchio e dico: fratelli. Danilo, buongiorno. Buongiorno. Di cosa ci vuoi parlare? Perché questa non è una cosa da poco. Danilo, un po' un folle come tutti noi, no? Si fa prendere dalla passione di organizzare delle cose bellissime, di collaborare con un sacco di persone che amano fare arte, e veramente questo credo che sia uno dei purtroppo pochi casi, no? In cui ci sono persone che si sbattono veramente tanto per dare alla cultura il modo di emergere, no? Partendo dalle passioni, Certo, no? In certo. qualche modo, perché Sì. no, ad esempio in questo discorso del blues che tu ami. Sì, sono appassionato da sempre di blues. Vediamo dove riusciamo. Sì, abbiamo qualche difficoltà. Vediamo, forse con questa. Ecco, ok, va bene. Sì, Ci stai. Volevo farti vedere anche. Sì, mi vedo. Sì, dobbiamo aggiungere una telecamera, un po' come lo specchio sul soffitto che Stefano ha in camera. No, sì, lo so. Sei un vecchio satiro. Ok, Hai indovinato perfettamente. Perfetto, andiamo. Sì, Danilo, vai. Allora, praticamente io sono un appassionato di blues da sempre, della musica un pochettino, e da qualche anno a questa parte la mia passione ho inventato, no, dal nulla. Tutto è partito da Crocifieschi, così partiamo dalla Valle Stivia. So che te sei un appassionato di abiti a Montolcio, per cui parte da Crocifieschi che qualche anno fa ho creato da nulla un blues festival a Crocifieschi. È stato un successo subito dall'inizio, no? Certo, vorrei vedere. Sì. Tra l'altro ho coinvolto, erano 2 giornate, ho coinvolto 2 band, 2 personaggi. Uno era Paolo Bonfanti con la band, Carissimo amico Paolo. special guest Aldo Hai Descalzi. detto niente, altri È stata la prima serata e diciamo che ha fatto un bello spettacolo. Insomma, è stata una bella serata apprezzata da tanti, anche sono venuti molti da Genova senza sentirlo, per cui ecco. La seconda serata è stato un acustico, era Fabrizio Poggi, che Fabrizio Poggi è un armonicista, candidato ai Grammy Awards nel 2018, è arrivato secondo dietro i Rolling Stone, e insieme al suo la sua blues guitar, Io metto che un po' di musica sotto, certo. che è di un certo Okay. Corvaglia. Vaglia. Corvaglia. Si usano ancora? Corvaglia, il Vaglia. Si usano ancora il il Vaglia. Vaglia. E la blues guitar che è Enrico Polverari. È stato un acustico, tra l'altro bellissimo, anche lì a grande successo, e da lì è partito, diciamo, questa voglia, no, di continuare il Blues Festival. L'anno scorso era la terza edizione, ho coinvolto anche il comune di Crocifieschi di Savignone e l'ho denominato il Blues Festival dei Fieschi, perché sia Crocifieschi che Savignone sono state la patria, no, dell'antica famiglia dei Fieschi, e quest'anno, diciamo, per non farsi mancare niente, sto lavorando per riuscire ad allargarlo ulteriormente e riuscire anche a fare la parte del Cogorno, così praticamente più o meno lì a San Salvatore di Cogorno c'è la cattedrale proprio dei Fieschi, no? Diciamo la
la basilica, non cattedrale, la basilica dei Fischi. Ti vuoi allargare? E volevo allargarmi su quello e forse riesco anche verso Casella, per cui... Senti, ma scendere verso Genova... No, ma adesso ci arriviamo, aspetta. Ok. Nel frattempo, l'anno scorso ho ideato la rassegna si chiama Blues Caravan for Freedom, ed è praticamente una serie di eventi blues che non sono solo musicali, ma sono anche presentazioni di libri, spettacoli a tema, tutto per la Liguria. Praticamente è una carovana del blues proprio ideale, e infatti la grafica, no, lo dice, perché io mi sono fatto fare il logo da Davide Caviglia e gli ho dato espressamente, gli ho detto: fammi una carovana, la nuvoletta è la Liguria, e così facciamo capire che noi giriamo la Liguria e portiamo un messaggio di pace e di libertà, perché Blues Caravan for Freedom, la parola freedom vuol dire libertà. Hai detto mica poco, pace e libertà, ragazzi, ne parlavamo da stamattina alle 7 praticamente. Credo che a tutti noi preoccupi un pochino, chissà perché, Alessandro. Apro anche i vostri microfoni, vediamo. No, non riesco a aprire il tuo perché poi te lo spiego, però no, perché ho passato su quel canale il telefono un attimo, però abbiamo una preoccupazione riguardo a quello che sta succedendo intorno a noi, no? Ci sei? No, intendo dire il sottofondo non è casuale, No. Lo è di fatto, nel senso che è avvenuto così, ma è quello che stai per dire. Questo brano parla dei migranti, parla delle migliaia di morti in mare. Cosa c'è dietro alle migliaia di morti in mare, al di là del lucro di persone che dovrebbero veramente fare una brutta fine? Mi dispiace dirlo, ma così è. Le guerre. Le guerre. Ed è quello con cui parlavate con Alessia stamattina. Esatto. Quindi... Il fatto che nel mondo in questo momento ci sono più di 400 conflitti, e di questi 400 conflitti si sente parlare di 1 o 2 al massimo, raramente di qualche situazione. Intanto salutiamo Vera Vittoria Rossa, Francesca Pongiluppi la cara Salma. Sì, ragazzi, ma perché lo tratti sempre così? E tutte le volte, veramente, io lo vedo, però lo vedo sveglio per la prima volta. Ti invidio in qualche maniera. Allora, e dicevo, parlando di cose serie, si sente parlare raramente di tutto il resto, comunque sia, o la natura umana è veramente di cattiveria pura, l'indifferenza, che a mio avviso è uno dei peggiori mali che affliggono la nostra società, e io più invecchio e meno riesco a essere indifferente. E mi ci incazzo. Perché... E questo è logico, ma se posso aggiungere un'osservazione, il fatto è che questa cattiveria non solo è alimentata, ma è anche in qualche modo plasmata. Mi spiego. Ormai si sa benissimo di quello che per me è l'effetto maledetto dei social, che sottolineiamo sempre sono stati creati appositamente per creare un certo tipo di umanità, non solo di società, anche di umanità, perché lo si vede dal fatto che queste piattaforme ultimamente vedono un proliferare di odio, di polemica aspra e assolutamente irrispettosa. E allora, se già c'era un piccolo germe di cattiveria nell'essere umano che 9 volte su 10 fino a un certo momento si riusciva a mettere a tacere, adesso è alimentato, è nutrito. È esploso. E quindi questa cattiveria c'è, e la mia paura è che vengano meno progressivamente gli anticorpi per ucciderla. Stanno già venendo meno. In realtà era una riflessione che facevo anche prima mentalmente, poi non ho avuto modo di esprimerla con Alessia Ramusino, no? Ad esempio. Che cosa? Siamo riusciti o non siamo riusciti a dare in eredità ai nostri figli di quanto abbiamo ricevuto dai nostri padri, in quanto al concetto di lottare per questa libertà, di vivere, lascia perdere la democrazia, no? Che è tutto un altro discorso. La democrazia comunque è una forma, no? Antica, più di quello che molti pensano, però comunque ateniese, imperfetta come tutte le forme politiche, no? Ma il concetto invece di libertà,
credo che sia assoluto. No? Certo, Danilo. certo. Indubbiamente, Che cosa siamo riusciti o non riusciti a trasmettere? Io ho paura di... Cioè, personalmente capisco riguardo ai miei figli di essere riuscito a dare non solo delle informazioni, ma in qualche modo anche le ragioni per pensare. Mi accorgo che ci sono riuscito, però a livello di generazione non lo so. Ma se posso dire una piccola cosa, certo, proprio banale, i social abbiamo... Poi scusami, ti interrompo, abbiamo i nostri figli qua, quindi è da Elisa che vorrei poi anche capire che cosa effettivamente. Certo. Dopo di me? Sì. No, è chiaro che i social li abbiamo inventati noi, cioè generazione mia, nostra, insomma, non i ragazzi. I ragazzi se la trovano in social. E la domanda che fai è importante, cioè dentro questi contenitori, come diceva prima Corvaglia, ci si trova forse il peggio, cioè vedo su anche post molto banali dei commenti cattivissimi e sinceramente non me lo spiego, per cui io li frequento proprio poco i social, metto giusto le cose che riguardano la musica, seguo te, seguo gli altri musicisti per sapere cosa succede, ma non guardo i commenti perché si sta meglio, ecco. Ma su cose banali, tra cose banalissime. A parte, ecco, c'è un altro fenomeno che è collaterale, ma non meno importante, a mio avviso, quello del mondo dei troll, no? Che ormai sono uno strumento in mano, credo, ovviamente a chi non lavora bene per la società, quindi spesso per chi detiene il potere, chi ha interesse di creare un certo tipo di società, un andamento di un certo tipo di società. Io amo dire che in qualche modo la classe proletaria ha cessato di essere tale dal momento in cui all'epoca di Craxi ti hanno convinto che in realtà eravamo tutti ricchi perché potevi andare in vacanza a rate. No, adesso vai a dire a una persona tu sei un proletario, no, sono tutti medi borghesi, no, guai, ci mancherebbe anche quello che va alla Caritas. Noi siamo forse abbastanza fortunati, tutto sommato, uno più dell'altro o meno. È arrivato anche il nostro il nostro gran comandante ufficiale, ma potresti anche entrare, perché farti vedere, aspetta, vediamo se riusciamo a farlo vedere. Eccolo là, Babbo Natale che arriva. Non passare vicino a Marco Piras perché è pericolosissimo. Le pastarelle. No, una cosa particolare, perché la vista non mi sta ingannando. Finiscono per telle ma non iniziano per... Sono le sfogliatelle. Porcaccia. Sono le sfogliatelle. Andrea Moresi qua, è bentornato dalla notte. Cioè, stavamo aspettandoti in realtà in maniera compulsiva quasi, perché ti vogliamo bene. Cioè, sei convinto? Hai l'occhio di uno che non ha chiuso occhio. Chiudi la pastarella perché Marco... Cioè, hai fatto proprio dalla colazione all'ultima cena, in pratica. L'ultima cena. L'ultima cena. Va bene. Invece, allora, andiamo... Volevo dire un attimo una cosa ancora. Io ho fiducia nei ragazzi più giovani, tipo mia figlia, insomma, la generazione dopo la nostra, perché loro, secondo me, sanno usare i social meglio di noi. Cioè, vedono tutto il brutto che noi sappiamo fare sui social, perché questi commenti brutti, questi post brutti, sono generalmente di persone della mia età, della nostra età, insomma, non dei giovani. Io non so cosa facciano i giovani perché non sono nella loro bolla. Ma se gli hai messo il GPS addosso, cioè proprio al microchip installato. Certo. Però l'hai disattivato, Elisa? Sì, subito. Ma io penso che loro sappiano maneggiare meglio questi strumenti perché ci sono nati e quindi meglio di noi, lo spero, perché penso che peggio di così non si possa fare. Però è grave pensare allora che i ragazzi, io ho molta fiducia anch'io nei ragazzi, e differentemente credo che loro abbiano molto meno fiducia in noi di quella che si gira al contrario. Forse non ce la meritiamo. Appunto, era un po' lo scopo della mia domanda di prima, no? Noi abbiamo ricevuto dei grandi valori in eredità, quelli della resistenza, quella della lotta, a prescindere, no? Non parliamo solo dell'Italia, però della libertà, della cultura, dell'arte,
tutto, chissà perché, dove si cerca di estinguere la libertà, si colpisce l'arte e la cultura. Infatti volevo solo aggiungere rapidamente, poi mi piacerebbe sentire Sì. veramente Elisa, che la nostra generazione... Buon appetito. Che Pasta e fagioli? No, cos'è? Sì, casca fagioli. No, noi eravamo al pasta e fagioli. Cioè, ecco. E dai la colpa a Marco. Siamo, non faccio per dire, no, siamo più primitivi. Quindi. E pasta e fagioli. E quindi, vai. No, dicevo semplicemente, la nostra generazione ha avuto determinati dettami educativi. Ma qual era il fatto? Che le pallottole che arrivavano, che questi dettami riuscivano a schivare, erano poche. Poteva essere la droga, poteva essere altre cose, però erano circoscritte. Adesso il fuoco è veramente incrociato e multiforme, quindi saremmo riusciti a dare sicuramente qualcosa ai nostri figli. Speriamo che sia sufficiente, perché altrimenti diventare il San Sebastiano diventa piuttosto facile. Tutto sommato il discorso è proprio quello. E ora sentiamo Elisa, mettiti col microfono, prova un attimo. Sì, ci sei sicuramente, no? Ti senti tu? Ok, perché lei che ha 18 anni rappresenta in questo momento in tutto il mondo tutti i nostri figli. Okay. No pressure, nessuna pressione. Nessuna pressione, rappresenti tutto il mondo. Tutta la mia generazione. Tutta la tua generazione. Tu hai detto una cosa, voglio dire qualcosa, e questo è molto importante, proprio perché io dico, ho anch'io grande fiducia nei ragazzi. Credo che loro abbiano le idee molto più chiare delle nostre, proprio perché probabilmente vivono la realtà in una maniera differente. Poi ci sono le eccezioni, no? Ci sono anche le sofferenze nella generazione dei giovani che comunque io attribuisco nuovamente alle nostre colpe. Elisa, a te. Allora, volevo dire una cosa, poi è cambiato un po' il discorso, però... No, certo. Intanto sicuramente i valori, quelli appunto di cui stavate parlando, della resistenza, sono una cosa che dobbiamo portare avanti comunque ogni giorno. Ci sono ancora, però bisogna impegnarci, sì, ecco. E poi sui social io non mi sento di diciamo attribuirgli la colpa di tutti i mali nel mondo, perché non lo so, secondo me non è così. Sicuramente il motivo per cui c'è così tanto odio è anche perché c'è l'anonimato molto spesso, però sicuramente i social in generale, soprattutto quelli più conosciuti, ecco, che sono tipo TikTok, Instagram, queste cose qui, sono danno comunque un sacco di problemi alle persone, sia problemi mentali, sicuramente non stanno contribuendo a rendere il mondo un posto migliore, quello lo posso confermare. Io penso, qua davvero scatta l'applauso sentito, perché questa è la dimostrazione del fatto che i giovani hanno le idee molto chiare, no? In questo momento davvero io ti ritengo, non per darti il peso addosso, ma rappresenti un'idea che credo molto comune. I social non hanno colpa, la colpa è intanto dell'utilizzo che se ne fa, e questo era quello che diceva Stefano e quello che diceva Alessandro, no? E l'utilizzo è molto spesso strumentalizzato. Proprio a proposito di quello che diceva Alessandro qui vicino prima, quindi ma anche Stefano, cioè la cattiveria, cioè, ma a volte è ingiustificata, fuori contesto addirittura. L'analfabeta funzionale, termine che oggi fa tanto di moda, è reale, ma veramente c'è una quantità enorme di persone che non sono in grado di comprendere un breve testo scritto, e addirittura vengono tranquillamente presi in giro da qualsiasi cosa gli venga detta, purché corrisponda ai bisogni della pancia, no? Ok? E lì cadiamo nel discorso dell'indifferenza. C'è di peggio. Io ragiono sul fatto di guardarsi sempre indietro, perché sempre c'è qualcuno che
in qualche modo sta molto peggio di noi e che forse noi, piccola goccia nel mare, ma il mare è fatto di tante gocce, se ognuno di noi si comportasse in maniera di contribuire a migliorare questa nostra società, per voi, prima ancora che per noi. Voi avete già finito la vostra vita, noi possiamo ancora pensare, no? Noi giovani possiamo ancora, noi giovani possiamo ancora pensare di avere tutta la vita davanti e di imparare a vivere meglio questo mondo, no? Quindi ben venga. Il concetto, no, Alessandro? Lei è stata molto chiara. Sono rimasto emozionato. No, mi ha colpito molto. Se questo è il nucleo del pensiero, allora c'è veramente speranza. Deve esserci. Sì. Mi ha colpito molto il fatto che lei abbia citato, parliamo di social senza criminalizzarli, Instagram e TikTok, che ovviamente risaputo sono fra i social più utilizzati dai giovani. Noi utilizziamo un mezzo ormai molto obsoleto che è Facebook, tra l'altro veramente sì, lo usiamo perché ci troviamo, ci vediamo, ci pubblicizziamo, promuoviamo le cose che facciamo. Ci acchiappo delle battute fantastiche. Sì, assolutamente. Ci sono dei geni in giro sconosciuti che hanno delle capacità ma inconsapevoli, geni inconsapevoli. Ma guarda, ho letto delle battute veramente che mi hanno steso. Meglio di quella della gallina con la valigia? Posso dire sì. Ok, no, questo è terrificante. Lo so. Scusami, ma fra amici ci si ferisce perché si sa che poi ci si cura. No, è vero, assolutamente. Cosa succede? C'è una telecamera che sta ruotando. Ah, no, ecco, è lui. Mi sono visto improvvisamente girare tutto intorno. Quindi stai cercando di far funzionare qualcos'altro rispetto vuoi far vedere è Andrea. Andrea, non ti vedevo più, eri nascosto là dietro. Ecco, il nostro Superman Andrea Moresi, che veramente è l'anima. Sto guardando il video, mi viene da chiedere se avete un antiemetico, perché sì, in realtà è sempre fornito da Muccioli, anche questo. Ascolta, facciamo una cosa. Danilo, avevi ancora qualcosa da dire tu riguardo a quello? Io direi che, allora, posso fare una frase di rito quando finisco gli spettacoli di blues, solitamente cito sempre una frase di un amico carissimo che è Fabrizio Poggi, che è: chi non ama il blues ha un buco nell'anima. È bravo. E io, vabbè, la mia frase è un po' più piccola e ha tutto blues, perché è un po' più segnata, però comunque il blues porta un bel messaggio, già, perché comunque non a caso quando tu hai messo la canzone sottofondo che parla di emigranti, diciamo che il blues è nato da una sofferenza, migranti inconsapevoli, sì, in qualche maniera, in quel caso. Da schiavi che raccoglievano il cotone, ecco, insomma. Una cosa che mi fa piacere che comunque ci sono persone come te che fanno queste cose, che danno io lo la faccio solo perché di... c'è in questo caso Radio Zena che dà la possibilità di esprimere cose. Quando dicevo prima la radio libera, ma libera veramente, certo. Io è poco che vivo questa realtà da metà ottobre, però in realtà mi sono trovato intanto appoggiato in pieno nelle idee che come i pazzi ci vengono, anzi ho intorno due persone che sono anche più pazzi di me, Andrea Moresi e Marco, qui insieme. L'altra sera eravamo qui a preparare tutte queste cose che ci vedete intorno, e comunque non è così frequente trovare anche la possibilità di potersi esprimere, certo, no? In questo modo. Vabbè, poi fuori c'è i carabinieri che ci aspettano, c'è la Digos che ci identifica. Ecco, io Danilo vorrei, e questo lo faccio assolutamente addirittura in diretta, e qui vediamo così se sentirete anche gli squilli in qualche maniera, è probabile. Eccola qua, che la sentiamo, perché sentite proprio come una volta la signorina della SIP. Chiamate Roma 3131. Chiamate Roma 3131. Che deve rispondere. Pronto? Eccola qua, Valentina Izzo, buongiorno.
Buongiorno, Eccola. buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Zena, signoria a tutti. Buona signoria a tutti. Mi dispiace di... no, ci sei tu e c'è Antonio Pellegrini in attesa di telefonata. Vi abbiamo fatto aspettare un pochino, un po' tanto a dire la verità, però veramente vabbè. ci siamo persi in mezzo... C'è tanti di quegli ospiti, insomma, Assolutamente. 24 ore. Qua. Sì, guarda, qua dentro ormai è diventata la casa, No, mi ha la fatto casa del ridere popolo. quando hai detto, Si può sembra la dire, Caritas. si può dire, Presidente, si può dire la casa del popolo, si può dire. Si La può casa dire. del popolo. Sì, no, assolutamente si può fare. Abbiamo di tutto, abbiamo cibari, abbiamo cose buone. E a proposito, Ho tanto- sentito a Fugassa anche, che anche a Fugassa. Brava. I pasticcini ho sentito, sì. Io avevo perché preparato, lo sto lo seguendo. metto lì sotto, tra l'altro questa canzone che conoscerai sicuramente, visto che la canti anche. E credo che tu dovresti sentirla in questo momento che sta andando in sottofondo. Sento pochissimo. Ok, non riesco va a bene, riconoscere. sta andando. Questa Devi farmi tipo è ultimo in sorriso. Sarabanda. Ultimo sorriso. Sì. Ultimo sorriso. Sì, perché la sentivo. Volevo dire che era quella, però sentivo talmente poco che ho detto Non conosci non nemmeno azzardo. più le Comunque tue canzoni. No, è che col volume bassissimo non volevo sbagliare. stai Ultimo tranquillo. sorriso, sì, scritta da Marco Conzi, sì. Esatto, e di cui abbiamo parlato anche qualche puntata fa quando sei stata ospite del Coffee Sì, Shock. sì. Sei splendido, Marco. Cosa c'è? Cosa sta facendo? Sì, vabbè, vedi, cioè ti vorrei dire che è quasi mezzogiorno, sono 5 ore in cui ho superato il mio record di 1 ora e mezza. No, Vabbè, tra vabbè. l'altro ti ringrazio ancora Fabio perché per la bellissima puntata in cui mi hai ospitato nelle feste, hai suonato anche varie volte la nostra canzone di Natale che ho fatto con Andrea Facco, Sì, che saluto, che sarà ospite tra un po' fra so che poco, sarà arriva. ospite tra poco, e quindi insomma ti ringrazio perché sei sempre gentilissimo. Ma ci mancherebbe, ben volentieri, perché io penso... Pronto? Sì, Pronto, ci sono, pronto? ci sono. Ti arriva la mia voce, io ti Pronto? sento. Non so cosa è successo. È caduta la linea, va bene, non mi sente più. Allora, Alessandro Corvaglia, che è qui vicino a me, lo facciamo vedere ancora in tutto il suo... Aspetta. Eccoci, ci siamo. Ero caduta, Va bene, ero va caduta. bene. Stavamo salutando Alessandro Corvaglia qui vicino a me che deve scappare e al suo posto facciamo subentrare in tutto il suo splendore e il suo fulgore anche la nostra Francesca Poggiluppi che è munita di librone. Scrivi quasi più di me. Cioè, no, è impossibile. Cioè, a me è stato chiesto di suddividere il romanzo in 2 volumi. Quindi cioè... Due volumi. In 2 volumi in questo caso, sì. Allora, ciao Alessandro, intanto io volevo grazie. salutare tutti quanti a Radio Zena, tutti quanti coinvolti, Andrea, Fabio, tutti quanti, e vi invito veramente a sostenere le radio libere e Radio Zena in particolare. Fatelo perché è una voce importantissima, è il contraltare di quello che vogliono farci ingoiare. Ciao a tutti. Assolutamente, e fare cultura. Ciao Alessandro, Ciao. un abbraccio grande a te. Ciao. Raffaella, salutamela tanto nelle sue incombenze lavorative di oggi e beh ragazzi, che dire, io sono non stupefatto, veramente basito, sono stupefacente. Vieni Francesca vicino a me, lasciamo la cara Salma. La cara Salma esce. Guarda, te lo giuro, vorrei dirti a proposito dei social che ogni volta che vedo lei che pubblica queste tue foto, povero Cristo, stanco, morto, che ti riposi, godi del meritato riposo, io dico proprio... Infatti ha un fan club, te lo dico perché io adesso che giro l'Italia con il romanzo è più famoso la cara Salma. Sì. E poi ha più solidarietà Ma perché sei io non sono bastarda simpaticissima, perché esatto, Sei veramente- lo svelo nella sua debolezza. Mettiti le cuffie, No, come vuoi, stai, non preoccuparti. Facciamo al limite, sì, un attimino di cambio, cioè chi c'è fuori qualche tu. Fai entrare tutti, rimorchia Pietro, comunque sia. No, tra l'altro Fabio, se posso inserirmi, Sì. mi fa ridere questo rimorchia perché è proprio presa da colpi di timone Esatto, di Govi. esatto, E io esatto. appunto facendo teatro anche in Senese, insomma mi è piaciuta questa tua entrata di quando fai entrare di rimorchia perché mi ricorda proprio la commedia. Govi è inarrivabile, no? Per chiunque
ami in particolare la Sì, la no, a me è cultura. capitato di recitare anche delle commedie di Gobi, anche se mi piace anche fare anche altri autori, come per esempio anche Enrico Scaravelli, con cui ho fatto anche, oltre che ho avuto modo di recitare anche delle sue commedie, ho avuto modo di cantare anche delle sue canzoni, che ho suonato anche da te. E il 15 di febbraio, tra l'altro, saremo al teatro in Piazza Martinez proprio con una commedia di Enrico Scaravelli in senese, Rustie su Tra Tassegna. l'altro tu sei inarrestabile perché caldarroste ieri sotto la cena. eri in un locale insieme a Vladimiro Zullo, Ah che sì, siete Trilli. il 24, no, di la verità era il 24. Ok, mi sono perso. No, ho visto Sì, sì. ancora ieri le foto. Sì, le perché ho foto. messo ieri il video. Ok. Sì, saluto anche Vladi che sarà l'una ospite Arriva della dopo, Sky. arriva con Andrea Arriva Moresi anche e con Simona Vladi, insomma, Cappelli. sì, è vero, sì, un grande amico Vladi con cui abbiamo anche avuto modo di duettare l'altra sera, sì, È arrivato in due intanto canzoni dell'album Carugi. un altro, a proposito di generazioni, un'altra accoppiata generazionale, ovvero Francesca Fiorito insieme al papà Enrico Fiorito, quindi una cantante e un batterista. Ragazzi miei, e qua stiamo facendo uno scontro generazionale che si è risolto invece di una guerra in Pronto? Sì, ogni Pronto? ecco, io ti sento ma ogni tanto sparisci. Valentina, ti chiudo la telefonata perché altrimenti non ne usciamo vivi. Facciamo così, va bene? Ti richiamerà, secondo Sì, me. no, va bene, ti richiamerà, però abbiamo poi... Eccola qua, Guarda. aspetta, glielo diciamo. Ecco, Valentina, è caduta di nuovo la linea. Cade, ogni tanto cado. Ascolta, io adesso ti lascio, ti saluto con un abbraccio grande, Dai, sì. perché Ti abbiamo ringrazio da andare tanto, avanti. a prossima. Ciao Saluti Valentina a tutti, Izzo. saluti Fabio, saluti a tutti. Grazie, Ciao a tutti. ciao. Allora, chiudiamo Valentina, intanto qua in sottofondo c'è una sua canzone e quello che dicevo, no? Parlavamo poco fa di quello che la nostra generazione è stata capace o non capace di trasmettere alla nuova generazione, quindi a voi, no? E la risposta di Elisa, qui al tuo fianco in questo momento, è stata molto per noi vecchi confortante, perché ci ha fatto capire che nonostante noi, voi siete in grado di andare avanti da soli. E questo, tutto sommato, pensando a chi dovrà pagare la mia pensione, no? C'è dell'interesse. C'è dell'interesse privato in atto pubblico. Tanto paga Elisa e paga Francesca in qualche modo. No, quindi, signori, Francesca Fiorito. lei e Francesca. io sono Ragazzi, prima un'altra c'è stato generazione. 18 Alessandro, adesso ci sono già 2 Francesche e quindi inizio a preoccuparmi, perché vero, Danilo, ci mettono... Io sono Danilo, ce n'è pochi. Danilo, ce n'è pochi. Il nome preferito di mio padre, Danilo. Mi fa sempre molto ridere perché No, non spegnere il microfono, sì, se no da diventa... ottima cantante. Senti, era il nome preferito di mio padre, quindi Ah, Danilo bene. mi perseguita in... Però se si sta abbattendo il microfono, possiamo... Ecco. Voilà. Ecco, così. E voilà. Ma io però lei non l'ho sentita cantare, ha cantato? No, non ha purtroppo ha cantato Il papà. Stefano. Sì, infatti anche Monica, vedi che ha abbassato gli occhi. Come dire, vabbè, lasciamolo divertire. questo ragazzo. No, lei disegna. Va bene, va bene. Disegna. Ha fatto la copertina dell'EP. Sì, è proprio in famiglia come i carabinieri, per cambiare la lampadina uno fa la canzone, Certo. l'altro disegna. Certo. No, in questo caso In realtà poi canta, però canta, diciamo, per ce i l'hai cavoli ce l'hai suoi, nascosto. ancora, no, ma non vuole ancora Non esporsi vuole. in pubblico, No. giustamente, perché quando Io sarà pronta, sì. uso mia figlia invece, quando vado a fare gli ultimi 2 dischi che ho registrato, lei mi ha fatto i controcanti, perché wow. dove arriva, devo dire la verità, per certi versi è molto meglio lei, lo so, non sono una brava a fare marketing, ma lei veramente, io non ho studiato canto, quindi lei invece sì, e quindi mi fa tutto quello che io non sono in grado di fare, me la porto dietro, ma no. oggi no. No, è lei che ti porta, No, Francesca. sì. Credi veramente, tu già te la prendi con tuo marito assolutamente in maniera impropria, no? Poi col secondogenito, la Ecco. primogenita devo dire la lascio abbastanza coetare, come si dice a Genova, però lei devo dire brava. Francesca Pongiluppi, come le lucciole,
tra parentesi, questo che io vorrò Sì, assolutamente. ce l'abbiamo, Fabio. ecco, Noi ormai andiamo in giro sì, ce l'ho con la anch'io valigia. faccio così. Guarda, oggi ho evitato, ne ho una coppia da qualche parte, Sì. non so dove è la mia borsa lì, perché la porto sempre in radio, no? Però ho evitato accuratamente di portare le copie del mio, perché sarebbe sembrato improprio riguardo... No, Cioè, io devo dire, ormai giro così anche perché la casa editrice è di tutto rispetto, però dai, diciamolo, visto che siamo Solferino. liberi. Sì, Solferino, il Corriere hai della detto niente, Sera, sì, ok, però parlando di G8 e colonialismo italiano non è che si sia sprecata proprio in grande promozione e quindi... Però tu stai girando l'Italia, in realtà, la per giro promuovere, perché io perché lo sono fai tu. una grande creatrice e tessitrice di reti, ma grazie alla musica, no? Mi devo dire che mi sono avvalsa della mia rete musicale e quindi poi quando è uscito il romanzo è diventato qualche cosa di allora se cantavi, dai, fammi vedere come scrivi, e si è creata questa curiosità. Però il mondo editoriale, se il mondo discografico è complicato, il mondo editoriale è una roba molto molto impegnativa. Ma sai, io sono stato sorpreso poi veramente, in realtà ne parlavo tempo fa, cioè ormai sì, un po' di tempo fa, con Marco Rinaldi, che tra l'altro ci sarà anche lui, no? Marco Rinaldi ospite. C'è stato stanotte, è vero. Saluto anche lui, è un caro amico. Abbiamo tra l'altro fatto una presentazione nel 2016, io, lui e Simone Leoncini, presentammo Sì. 3 libri insieme, ognuno il suo ovviamente, facevamo un unico evento. E parlando con Marco, lui mi disse che aveva scelto di autoprodursi, no? Per motivi vari, eccetera. Io che... ora sono al 4, però in realtà sta uscendo il primo, bisogna razionarsi un po'. Avevo deciso invece che volevo mettere alla prova, non credendo di essere in grado di dire qualcosa sotto quella forma, e quindi cercare un editore. Sono stato estremamente sorpreso nel momento della chiamata dell'editore, che tra l'altro, pur essendo un editore che lavora in una certa maniera, non da tutti apprezzati, mi ha fatto una proposta diversa, no? È un mondo difficile, veramente, perché oggi è facile per tutti scrivere, ne abbiamo anche i mezzi, ci sono anche dei supporti, se ne parlava prima, che non sempre sono usati in maniera propria, quelle dell'intelligenza artificiale, che può essere un ausilio, no? Chiaro, un ausilio può esserci per una ricerca, perché non si deve scrivere cazzate, per dire, no? Bisogna essere consapevoli di scrivere cose che siano attinenti alla realtà. Però tutti possono scrivere, tutti possono autopubblicarsi. Allora il valore relativo più Però che quello le assoluto. persone, un po' come dicevamo prima, con i post, con tutto, cioè comunque bisogna sapere anche distinguere, Certo. discriminare, e poi alla Certo. fine la nostra capacità di critica è utile anche a quello. Poi non è detto che un'autopubblicazione non sia di qualità. No, è chiaro no, che è un assolutamente. testo che ha seguito un iter editoriale classico ha la garanzia di essere stato lavorato da dei professionisti, e quindi alla fine Abbiamo Ferdinando Barcellona, dovete scappare? Ok, allora adesso vi salutiamo Elisa, salutiamo Monica Traverso. Avete il microfono aperto? Ok. Sì, a parte Monica, scambiatevelo Sì. in qualche maniera. No, volevamo ringraziarti intanto per, Ma io ringrazio in voi. generale per l'iniziativa, che è molto bella, e anche per averci invitato e averci dato l'occasione di partecipare, perché è bello stare in radio. Sì, stavo dicendo, c'è Ferdinando Barcellona che sta chiamando, e quindi credo che sia giù al portone, e Marco, e io ringrazio invece voi, perché tanto vedi Andrea, quando dicevamo siamo dei folli, ma in realtà tutto liscio, perché siamo dei grandi folli. È veramente la bellezza, è quella. Ora vedi che ha messo, tra l'altro si vede questo ambiente in cui siamo, sta andando questo nel video, sta passando questo, sta andando sempre la nostra. Ok, no, perché mi sono trovato quello, quindi facciamo vedere anche Stefano e Monica, e laggiù facciamo vedere anche Elisa, poi c'è Francesca ed Enrico, come qua vicino a me abbiamo Francesca Pongiruppi, ovvero
Poi, Vera Vittoria Rossa, che è un nome che all'epoca mi piacque tantissimo, mi incuriosì un casino, e lì c'è anche Danilo Mazzoli, abbiamo la telecamera girata, quindi non riesco... no, perché tu sei l'unico che si è messo, oltretutto in una postazione leggermente no, è questa, ma vieni vicino a Francesca, così ci vediamo. Guarda, io dovrei scappare, in verità. Ok, allora salutiamo anche Danilo. Tutti. Va bene, Grazie. lasciamo a allora tutti. il microfono di Danilo, salutiamo invece anche Stefano Berretta, salutiamo Monica Traverso, salutiamo anche Elisa Berretta, ok, che prossimamente tornerà qui per farci ascoltare una sua canzone a questo punto, accompagnata non dal padre, per favore, accompagnata dai genitori. Te l'ha mai detta a scuola? Secondo me, che scuola fai invece? Perché magari io sto girando tutti i licei per portare il romanzo, portare questa storia che parla appunto di G8 e di colonialismo, quindi mi interessa invece molto di più. Io faccio il Costa, è un classico a Spezia. Ah, mannaggia, sono stata alla Spezia, Sì. sono stata alla libreria Liberi Tutti. Ah, sì. Quindi salutatemi la libreria, sono stati carinissime con me. Grazie. Allora, è mezzogiorno. Allora, aspetta, perché qua abbiamo una piccola incombenza a cui adempiamo subito. Perché bisogna fare così, perché questo c'è sotto una situazione che, e a questo punto invece possiamo andare a compiere, mentre se ne vanno Elisa, Stefano, Ciao. Danilo Mazzoli e Monica Traverso, e noi, visto che sono le ore 12:01, andiamo col disco dell'ora. In collaborazione con Grazie a voi, il bed and breakfast che cercavi. Radio Zena, guarda l'ora. Ogni ora un disco nuovo. Il disco ora di mezzogiorno è Alex Bianchi. The Way. Look my way, my way. My way. Scopri Genova da un'oasi di quiete ed eleganza nel cuore del centro storico. Nel cuore del centro storico più vasto d'Europa, a 2 passi dall'acquario e dal centro cittadino, ecco Grazie a voi, il bed and breakfast che cercavi. Una casa vacanze luminosa e silenziosa, ideale per coppie e famiglie. 2 camere con bagni privati, cucina attrezzata, aria condizionata e un comodo terrazzino, facilmente raggiungibile con metro, bus o dall'aeroporto. La tua host, Mara, ti accoglierà con passione per farti vivere Genova in ogni stagione. Contattala via mail all'indirizzo grazieavoi2026@gmail.com.
Allora, visto che volevi parlare giustamente di Come le lucciole, abbiamo qua un brano di cui dicevi che, tra parentesi, tra l'altro bellissimo, Di una grandissima interprete. grandissima veramente, Giuni Russo. Ecco, questo qua, però me lo racconti? Poi andiamo a stringere un pochino perché tanto sono arrivati Aldo Biagini, finalmente lo vediamo dal vivo, tra parentesi. Ha fatto le scale. Ha fatto anche le scale. Abbiamo Matteo Troilo che abbiamo avuto qui con noi l'altra sera, giovedì sera, e poi veramente fuori c'è anche Andrea Di Marco che è già arrivato. Eccolo qua, ti sei nascosto. Sai perché hai il giubbotto nero col tavolo nero, ti sei mimetizzato. Fatto pandan. Ecco, bravo. No, dimmi cosa vuoi che ti dica, un po' della storia. Sì, va assolutamente. bene. Allora, la storia di questo romanzo intreccia due dimensioni temporali molto distanti, ma che secondo me avevano qualcosa da dirsi, e cioè Genova del G8 nel 2001 e la Libia coloniale. Per questo Giuni Russo canta lettera al governatore della Libia negli anni del colonialismo italiano. E quindi ci sono due donne che si muovono in questi due periodi storici e che poi si intrecceranno. Come le lucciole. Come le lucciole. Che non sono le lucciole quelle... No, ci sono anche quelle. Ci sono anche quelle. Sì, ci sono anche quelle per strada, diciamo. Ma io, tra parentesi, ma io ho un immenso rispetto, perché comunque credo che sia una delle cose più orribili del mondo, ma è anche vero che non ci sarebbe offerta se non ci fosse richiesta. Sì, certo. E una cosa che ritengo che sia assolutamente umiliante per la dignità umana e che spesso e volentieri, non sempre magari, perché c'è anche chi comunque fa determinate professioni per vivere magari in qualche lusso, però rinunciando a una grande dignità personale. Questa non è la storia di Yolanda. Yolanda invece, come è accaduto a tante donne italiane, e io non lo sapevo, durante l'epoca fascista, quando noi abbiamo colonizzato la Libia, le leggi razziali nelle colonie sono entrate in vigore prima, per evitare la commistione tra italiani anche se poi e in locali. realtà, ad esempio, mi viene in mente un caso molto famoso, quello di Montanelli, no? Però quella è una cosa diversa, il madamato. Sì. Invece questa è una cosa ancora diversa che io ignoravo, cioè le ragazze italiane venivano ingannate, portate sulla quarta sponda e costrette a vivere dentro ai bordelli e a prostituirsi. Quindi questa è una storia che io ho voluto raccontare perché la ignoravo totalmente ed è accaduta veramente. E qui dove non la fantasia, ma il racconto, il romanzo, la parte romanzata della vita diventa invece qualcosa che racconta la storia anche. Torniamo sempre lì, vedi Andrea, tu prima non c'eri, non so se poi hai ascoltato mentre dormivi, no? Però abbiamo parlato spesso delle guerre, dell'indifferenza. Aldo sa bene, Aldo Biagini, che qua sei bellissimo. Mi mancavi un casino proprio. Abbiamo parlato malissimo anche di... Aspetta, è vero, aspetta che ti apro anche quel microfono. Sì, prendi quello. Sì. Aspetta, ecco perché. Vai. Sì, funziona? Sì. Sono 2 mesi che non ci vediamo. Ero senza barba, avevo i capelli più corti, bravo. Ero sano. Esatto, senti io invece ancora la voce com'è, lasciando perdere queste quasi 6 ore. Comunque, speriamo la settimana prossima che riusciremo a rientrare tutti. Anche abbiamo il tastierista, o una settimana c'è uno che lo devono operare a un ginocchio, l'altro senza voce, quello che non cammina, l'altro che è rango. Sponsor chi è? Qualche clinica. Veramente la clinica Montallegro, veramente faremo una situazione del genere. Villarzilli. Testimonial. Posso Certo. dire soltanto una cosa che è legata al fatto che Radio Sena è una radio che si occupa ovviamente di portare fuori dalla città. E Andrea Moresi che sta parlando, Sì, aspetta, non riusciamo a inquadrarti in nessuna maniera. Non c'è problema. Arriva, vieni. Qua tanto stanno distribuendo adesso i pasti. Ferdinando Barcellona, grandissimo estimatore delle lucciole. Assolutamente. Devo dire. In che senso? Che di come le perché c'è sua lucciole. moglie all'ascolto. No, Gloria lo sa, anche Gloria. Basta. No, dunque stavo dicendo che per terminare un po' il discorso che è iniziato, noi cerchiamo di portare fuori dai circuiti
canonici della città, quello che è l'underground genovese, ciò che però al tempo stesso per arrivare a tutti abbiamo anche bisogno ogni tanto, tra virgolette, di sporcarci le mani, quindi trasmettere musica commerciale e magari quella che è appena uscita, e quella che magari è rivolta a un pubblico giovanile anche, no? E mi fa molto piacere dire due cose, che venerdì sono uscite 2 canzoni che secondo me sono molto belle, molto importanti. Quella di Springsteen, dedicata ai fatti di Minneapolis, che è, dopo la prima volta che l'ascolti capisci già che è un capolavoro, soltanto perché è stato attaccato immediatamente in maniera indegna. Grande, immenso boss. E poi c'è un prodotto commerciale uscito fuori da X Factor, che è il programma più commerciale che esista nella musica italiana, che però per fortuna è un po' diverso. Loro sono i Patagari che si ispirano un po' alla musica di Bregovic, no? Diciamo così, che hanno fatto una canzone che si intitola La bomba intelligente, che è meravigliosa, in stile ironico, per cui passeranno sicuramente queste canzoni per tutta la settimana su Radio Zena, e mi fa piacere sottolineare che così come facciamo noi, e te in particolare, lo sforzo di portare gli artisti genovesi a grande pubblico, è anche giusto puntare laddove la musica commerciale fa comunque delle belle cose. Assolutamente, quello ci sta. Io credo... Volevo dirti sì. che a questo proposito io avevo mandato a Fabio anche un pezzo degli Anais, che non so se manderemo, ma non importa. Una cosa che volevo dirti è che hai ragione, è anche bello contestualizzare... I'm not about it, dai. È anche bello contestualizzare il periodo storico con la musica, no? Del periodo, e in questo senso queste sono 2 canzoni emblematiche, ed è la stessa cosa che ho fatto io poi scrivendo, nel senso che mi sono resa conto che da cantante, cantautrice, musicista, quello che volete, nel momento in cui dovevo scrivere di quei periodi, cioè del G8, non potevo non ascoltare Manu Chao, anche se Manu Chao non è il mio massimo, però mi contestualizzava e mi aiutava a rientrare nello stato d'animo. E la stessa cosa Come le lucciole fa il verso a Noi siamo come le lucciole, viviamo nelle tenebre, che era una canzone che cantava mia nonna degli anni 20 e che mi riportava a quel periodo lì. Quindi questo è il contesto perfetto per presentare il romanzo. C'è anche Manu Chao. È vero, clandestino. Sì. Quindi sì, quello che tu dici anche rispetto alla canzone del boss è qualche cosa che ricorderemo e contestualizzeremo. Diventerà un ricordo, no? Come questi sono ricordi di allora, diventerà un ricordo di questo periodo, no? Riascoltare quella canzone. Ma sei aperto, sì. La caratteristica della musica è quella di aiutarci a ricordare un periodo, no? Sai che mi ha colpito molto, Andrea, il fatto che in realtà lui, che nel giro di pochi giorni, no? Chiaramente i mezzi sono ben evidenti, quelli di far uscire una canzone in pochissimo così. Il fatto che sia stato immensamente attaccato da una certa parte, non solo là, ma anche e soprattutto per quello che vediamo noi, proprio attraverso i social che dicevamo prima, e Ferdinando Barcellona che è arrivato, che è là dietro, il mio fratello gemello insieme a Alessandro Corvaglia, Roy Russo, che dove è andato Roy? È lì fuori, il vecchietto lì fuori. E quello che dicevamo, no? La cattiveria che si esprime attraverso i social ormai non è più solo quella gratuita dovuta all'ignoranza, ma anche quella voluta, manipolata dal potere politico. In questo caso attaccare un artista che comunque ha sempre fatto capire, e diciamocela tutta, non è che Springsteen sia un comunista, no, ok, perché è un'altra roba, comunque sia, negli Stati Uniti massimo in democratico, li mettono sulla sedia elettrica, no, comunque sia. Io sarei già molto bruciato, però quello è un'altra situazione, no? Sappiamo qualcosa di Sacco e Vanzetti, così i tempi sono cambiati, però signori, sempre quelli sono, bellissimo. C'è Luigi Mangione, c'è Luigi Mangione che ha fatto qualche cosa di un pochettino oltre, però se vogliamo, no? Gli americani sono diversi da noi, no? Può essere lo stesso discorso, sempre da aver portato, bellissimo. È entrato con grande stile. Con grande stile, un gentleman di altri tempi. Ci dispiace per voi che non potete vederlo, che avete le telecamere girate. No, ma lo facciamo vedere. Aspetta, eccolo là. Guarda che mia che cubbia, ragazzi, abbiamo. Crick e Croc ci abbiamo là dietro. Guarda che belli.
Viviamo di luce riflessa. I gemelli diversi. Sì. Noi abbiamo una chat. I gemelli separati alla Sì, alla sì. nascita. Noi tre abbiamo una chat che è la Santissima Trinità, non mi ricordo manco più. Cioè, quindi pensa come ci stimiamo, cioè, assolutamente. No. No, tieni. Sì, fai girare, tanto qui è libero. Scusa, è aperto? Sì. Posso dire una cosa su Springsteen? Sapete che lo hanno attaccato anche da sinistra? Abbiamo Nicola Lenuggio, se Marco riesce ad andarla a Lo prendere. hanno attaccato anche da sinistra. Dicendo Nicola, che lui ti vengono a comunque prendere. Lui supportava Obama, come se Obama e Trump fossero la stessa cosa. Per certi versi hanno fatto le stesse cose, però insomma l'hanno attaccato anche da sinistra, quindi insomma è grave questa cosa qua, molto grave secondo me. Sono d'accordo anch'io. Beh, credo che il senso, sì, Roy, poi ti lascio la parola. Io non ho seguito l'argomento, penso che si riferisca a Brusti all'atto di beneficenza che ha fatto, meraviglioso, grande. Sì, ma noi siamo... Stupendo. Poi l'invidia delle persone, insomma, dice, miliardario È se lo sempre può una brutta permettere. cosa. Sì. Ma si chiama benaltrismo, no? In qualche Chi... maniera. Splendido. Invece io volevo fare un appello, stanno arrivando sti soldi, ragazzi. Sì, siamo arrivati oltre i 12 milioni di euro. Vedi. Sai, abbiamo dato tutta la mattina al mio IBAN. Boss, allora facciamo un riferimento al boss, vediamo se fa arrivare un po' di dollari. Allora, anche qui, io approfitto. Sì, approfitto. Allora, aspetta, poi tocca anche a te. Però c'è Francesca che mi guarda con sguardo, come dire, smarrito. Gli facciamo leggere questa cosa. Se riesci a indossare le cuffie, sì, uno qualsiasi. E il microfono usa pure quello che... tanto è meglio toglierlo a Matteo Troilo perché è pericolosissimo. E così, approfittiamo. Eccoci. Come abbiamo fatto in tutta la mattinata, approfittiamo anche di Francesca Fiorito per fare... Allora, quando facciamo questo? No, rimettiamo in sottofondo la bellissima voce di Vera Vittoria Rossi, ovvero Francesca Pongiluppi, che oltre a scrivere come le lucciole, canta anche queste canzoni. Tra l'altro canzoni ispirate da Emily Dickinson. I testi, dalle poesie. Sono le poesie di Emily Dickinson. E invece abbiamo un comunicato importante da dare. Benvenuti alla 24 ore di Radio Zena, 24 ore di diretta, senza mai fermarsi. Tutti gli speaker di Radio Zena, insieme, con tanti ospiti, musica, voci e storie che ci uniscono. È la nostra maratona per continuare a far vivere la radio alternativa di Genova. Vuoi darci una mano? Ora è semplicissimo. Puoi fare una donazione in pochi secondi, un bonifico, anche piccolo, anche dal telefono. Scrivi il nostro IBAN. IT 25 T 053 870 14 2 000 000 443 2467. Lo trovi anche sul nostro sito e sui social. Radio Zena, senti come suona. E la nostra maratona va avanti con questi personaggi che abbiamo intorno. Intanto abbiamo lì, grazie, ma aspetta che poi prima che scappi ci regoliamo. Abbiamo lì dalla parte, non so come, allora riesci a venire più vicino così vediamo l'inquadratura. Eccolo qua, anche Andrea, ciao. Anche Andrea Di Marco. Abbasso un pochino la musica. Volete fare cambio? Ti stai sedendo in braccio ad Andrea Di Marco, che non è una cosa. Chiamo la cara Salma, che è geloso? No, dorme. Dice. Ciao Andrea, ciao. Ecco, sì, a questo punto a tutti. Riesci un paio di cuffie, guarda, anche a lui, visto che ci sono lì, allunghiamo anche quelle così si sente. Eccoci qua. Eccoci qua. È bellissimo quello che stiamo facendo in diretta. Così, bello, ragazzi, una figata. È tutta la mattina che cazzo, è dalle 9 di ieri sera che veramente sti poveri cristi qua. Io sono arrivato poi con Luca Valerio stamattina alle 6, però tutta la notte. Andrea, com'è andata la nottata? Ho visto qualche pezzetto. Allora, le donazioni, 4. che poi è il motivo principale per cui iniziamo ci siamo imbarcati in questa avventura, stanno andando molto bene, per cui è importante ovviamente quello che stiamo facendo, perché ha questo tipo di Ma perché ricordiamo, finalità. tra parentesi, perché dal comunicato, che è molto chiaro e sintetico ed è bello perché dà le indicazioni giuste, non spiega una cosa: il fatto che Radio Zena è anche Radio Zena ETS, quindi un'associazione
culturale, un ente del terzo settore che non dispone né di fondi dati da enti pubblici né di pubblicità, sì, qualche piccola sponsorizzazione ogni tanto che può arrivare, però insomma mantenere in vita una struttura che non è solo che ci divertiamo, Non ha finalità di lucro. non ha finalità di lucro, ma vuole raccontare cultura. Ok, io ci sono entrato da poco, come dicevo, però già riesco ad apprezzare molto il fatto che qui ci sia una voce libera, la famosa libera, ma libera veramente. Non sarei mai entrato in una situazione dove la voce di chi parla non possa raccontare qualcosa di cultura, libertà. Passare i dischi, passami la parola, sono capaci tutti. Scusate un lieve calo di voce, ma 5 ore, quindi cos'è la quinta ora questa? Quinta e mezza. Appunto, ci sta. Ma in realtà saper trasmettere cultura, e qui dentro questa mattina, ragazzi, ciao anche, stanno passando, ma da questa notte, perché abbiamo avuto Marco Rinaldi, no? L'omonimo Andrea Di Marco, l'omonimo Andrea Di Marco. Che è cugino di Andrea, Sì, giusto, sì, no? C'è stato poi da Sydney Giovanni Laudicina, c'è stato Angelo Marengo, che è un collaboratore di Quelli che Eroi, strettissimo, Deus ex machina in qualche maniera. Buon appetito, Roy. Ma è giusto, qua dentro bastardi, l'unico che non ha mangiato bastardi. Ma perché c'è da parlare, cioè non si può parlare con la bocca piena. Siete, come dicevano una volta, dei grandi bustruti, perché poi vi spiegherò in privato il significato per chi non lo conoscesse. Aldo lo conosce bene perché glielo dico spesso, no? Quindi sei bustruto onorario, quindi cultura. Qua facciamo cultura in qualche modo. Ci tentiamo. Ci proviamo, certo. assolutamente. Io voglio approfittare del fatto di avere qua Andrea, che in realtà ormai diversi anni che ci conosciamo e ho avuto il piacere. Aldo forse non suonava ancora con noi allora, no? Quando abbiamo aperto il concerto di Andrea a Villa Scassi. Ok, io stimo moltissimo Andrea e so che quello che lui fa lo fa con grande passione. Andrea ha fatto anche, ce l'ho da qualche parte, non l'ho ancora caricate, poi le cariche le mandiamo, però quello che volevo dire è un'altra cosa. Andrea ha scritto anche delle sue canzoni, e una volta ti ho detto qualcuna assomiglia molto a quelle di Vasco. Sì, no? Ok, tutti me lo dicono. Ma è inevitabile, dopo quasi 30 anni ormai, no? Che fai quello, no? E la passione per questo grande autore comunque credo che sia stata immensa per te, per portare se ancora oggi, sì. Quello c'è, e ne voglio approfittare appunto del fatto che tu sia qui, e Ferdinando sa bene che a volte sono stato accusato, noi facendo un certo tipo di musica, la nostra, no? Tu, facendola anche la tua, certo, lo sai, sì. ma no, ma quelli, tu odi quelli che fanno le cose, ma no, siamo tutti cresciuti a cover, cover, debutti, Vasco Rossi, piuttosto che gli altri cantautori, piuttosto che la mia lotta, fra virgolette, Andrea, e qui mi ricollego al discorso, era sul fatto che non ci fossero più gli spazi per esprimere un tipo di musica diversa da quella. Secondo me gli spazi ci sono, purtroppo è la gente che manca a seguire gli inediti. Gli spazi anche. magari volendo si trovano anche, però il problema è che se tu non porti del pubblico e quindi con gli inediti è sempre più difficile, è difficile che il locale ti faccia suonare. Cioè, tu sai, quando abbiamo quello. provato a organizzare delle situazioni, no? Anche in teatro, certo. È lungo far capire alla gente. Dopo la risposta non è stata quella che uno esatto. Tanto sbattimento e poi alla fine no. È quello, perché è una lotta lunga, ma ci arriveremo, abbiamo tutta la vita davanti. Vabbè, certo. Poi c'è anche un discorso comunque di spazi di periferie, perché purtroppo noi abbiamo visto che c'è stato il tentativo di accentrare questi spazi nel centro storico, piuttosto che magari qualche anno c'è stata qualche altra piazza. Sarebbe importante decentrarli nelle periferie. E mi viene in mente un'altra cosa, voglio ringraziare e salutare gli amici di Music for Peace, perché secondo me noi qua ci siamo conosciuti tutti, noi siamo stati per un anno alla radio di Music for Peace, lo abbiamo ospitato anche quando avevamo la radio, eravamo Radio Music for Peace, quindi quando abbiamo fatto questa piccola parentesi, e il tentativo di Music for Peace, al di là del motivo per il quale esiste, che è portare aiuti alle popolazioni che ne hanno bisogno, è anche quello proprio di portare nelle periferie degradate
dei centri dove si fa cultura, si fa musica, si fanno altre cose. A Molassana, che poi io Enrico lo conosco da quando eravamo ragazzini, a Molassana aveva la sua band, avevo 16 anni quando assieme ad altri pazzi volevamo far riaprire il Cinema Teatro Nazionale, che era lì, che è decaduto. Adesso forse lo faranno, ma temo che non andrà nelle mani giuste. Ecco, mi sarebbe piaciuto che l'idea, poi magari come radio, come associazione, potremmo anche provare a interessarci di queste cose, magari fare un festival lì, proprio pensando alle periferie, come, anche se siamo in un contesto dove lo possiamo fare anche qua a Cornigliano, che anche Cornigliano è un quartiere che ha bisogno. Insomma, sarebbe bello riuscire a ritrovare spazi, però fuori dai circuiti mainstream. Vedi, ad esempio, mi fai venire in mente con Marco Piras, non solo ne abbiamo parlato qualche anno fa, però ci siamo anche interessati per alcune ragioni. Villa Rossi a Sestri, dove per tanti anni si sono fatte delle manifestazioni musicali anche importanti. Negli ultimi anni non si sono più svolte perché comunque c'era una carenza di puntualità nei, diciamo così, rimborsi da parte delle istituzioni pubbliche nei confronti delle associazioni che, come tu dicevi, cercavano di organizzare queste cose. Quindi ambiti meravigliosi. Io nel 1982 a Villa Rossi non solo ho fatto, insieme a quella che allora si chiamava l'Altra Radio Genova, che era un'unione fra l'Altra Radio di Cornigliano e Radio Valverde di Pontedecimo, avevamo fatto una fusione. Non solo avevamo fatto una discoteca e vedere la finale dei mondiali con la vittoria dell'Italia a Villa Rossi, ma c'è anche questo, ecco, a posto, vedi? Allora mi ricordo, feci anche da fonico addirittura un concerto di Viola Valentino, no? Che cantava in playback, quindi ho fatto molto poco. Cioè, ho acceso l'interruttore e me ne sono andato. No, in realtà non era proprio così, ma però si svolgevano manifestazioni importanti. Adesso sì, ad esempio qua abbiamo proprio qui di fianco Villa Bombrini, dove c'è una manifestazione importante estiva, no? Aldo mi ha guardato perché io sapevo che tu sapevi che volevo andare a parare in una certa situazione. Non lo farò, però ti dirò che proprio giovedì sera, parlando con Matteo, ho avuto la riprova che non eravamo nel torto. Poi privatamente ti racconterà. Non vogliamo adesso andare a fare discorsi particolari strani. Non c'entra nulla l'organizzazione di Villa Bombrini, che è ben gestita dalla Proloco di Cornigliano, e ben altro il discorso. Spazi interessanti, qua abbiamo dei cantanti. Quindi voi, allora, anche Villa Serra da noi, anche Villa Serra, stai scherzando veramente. Però anche lì riempire Villa Serra non conviene affittare la villa, perché magari quello non c'hanno il rientro, cioè quello è il problema. Certo. Quello è il problema, è proprio quello lì. Cioè. Ma la difficoltà è quella. Quindi il concetto, no? Roy e Ferdinando, che mi hanno aiutato in quel famoso discorso, era semplicemente questo. Io non posso, come tu non puoi probabilmente pensare di sostenere sulle tue spalle a lungo un progetto che coinvolga tanta gente e dei costi elevati. Perché poi no? ci va rimessa, ma subito, quello è preventivato fino a un certo punto, no? Però il mio concetto era quello che su 25 diverse situazioni di gruppi o singoli o cantautori che abbiamo coinvolto, le uniche o quasi risposte sono arrivate dagli amici qua presenti. Il mio criterio era: qualcuno organizzi qualcosa invitando qualcun altro, che a sua volta organizzerà invitando altri. Sì, certo. Mentre invece la maggior parte delle cose, certo, sei aperto, Ferdi. Ma guarda, allora, il discorso è, la polemica non esiste, nel senso che tra noi, io Andrea lo stimo tantissimo, lo sa, nel senso che poi abbiamo avuto anche degli scontri, ma in realtà poi ci siamo chiariti, perché insomma tu penso che sia una delle persone più brave, più buone, disponibili che io abbia mai conosciuto, ma da sempre, anche quando facevi come si chiama, quando organizzavi i concerti di direttore artistico su Al Bulldog, mi ricordo, certo. Quindi si parla di più di 20 anni fa. Non è un discorso di musicisti, ovviamente noi cerchiamo di collaborare quando possiamo, no? Nel senso che ci stimiamo tutti in un modo o nell'altro. Non è neanche un discorso di pubblico, perché è chiaro che un gestore di un locale trachiamare, ora io non parlo della mia band, perché poi la mia band magari un
minimo di notorietà ce l'ha, però anche una band più giovane, sconosciutissima, è chiaro che un gestore di locale, a meno che non abbia la certezza di avere un ritorno economico, non la possa chiamare. È chiaro che preferisca chiamare magari il Simon Dice o magari chiamare il tributo a Vasco, il tributo ai Colperi, perché sa che attraverso quel tipo di organizzazione Funziona, avrà... esatto, le rientra, è logico. Il problema però non è dei locali, i locali non possiamo dire niente, fanno il loro lavoro, sono dei commercianti fondamentalmente, magari più illuminati alcuni, meno illuminati altri, però fanno il loro lavoro. Ci sono dei locali che tra l'altro quando pattuiscono un cascetto lo pagano a prescindere dal fatto che ci sia gente o meno, quindi chapeau. Il problema è delle istituzioni. Una volta c'era Vivi Centro Storico, una volta c'erano a Villa Rossi delle manifestazioni, c'erano delle manifestazioni a Villa Serra di Comago, cioè di Comago, sì. E quindi il discorso è quello, se c'è disponibilità, ci sono dei fondi, ad esempio a Quiliano, in provincia di Savona, il sindaco gestisce un teatro e organizzano un sacco di eventi che sono tutti a titolo gratuito, tutti a titolo gratuito. Chiamano artisti da tutta Italia, li pagano, quindi vuol dire che hanno dei fondi da spendere. Il problema quindi è questo, le istituzioni, i comuni in particolar modo, hanno dei fondi da spendere per la cultura e non lo fanno spesso, non lo fanno. O vanno il grosso in mani non del tutto giuste per gestire progetti importanti, perché non è facile. No. Spesso io mi accorgo che chi si mette a organizzare o gestire determinati festival, situazioni, ma non sa nemmeno quello che sta facendo, né tecnicamente e nemmeno dal punto di vista organizzativo, si affida semplicemente così o agli amici degli amici, ma non per malaffare, non sto dicendo questo, semplicemente per incompetenza. No? Guarda, c'è un festival, tra l'altro Francesca Nominazione lo conosce bene, qualcuno di voi forse anche, sopra Voltri c'è la Cannellona, che è un luogo incredibile, che sì, tra l'altro, sembra dimenticato da Dio e dagli angeli, ma in realtà è un posto meraviglioso perché è tra Voltri e il Passo del Faiallo. A un certo punto arrivi, c'è una radura e dei ragazzi della zona sono inventati qualche anno fa un festival che si chiama L'Improbabile Festa. L'Improbabile Festa, sono un po' di anni che c'è. Io sono stato in combinazione un paio di anni fa come ascoltatore, come utente, non come musicista. Ho trovato un livello un livello altissimo dal punto di vista degli stand, dal punto di vista dell'organizzazione. Si dorme anche lì, fanno il tendo. Volendo, sì. Si chiama L'Improbabile Festa, vero Francesca? Bellissimo, dal punto di vista musicale una chiavica totale, cioè errori su errori, perché questi ragazzi qua non ci capiscono nulla e hanno invitato a caso gente che magari hanno scoperto, una roba veramente imbarazzante, con migliaia e migliaia di persone. 2 anni fa hanno provato a fare una sorta di casting, al quale abbiamo partecipato, partecipiamo anche noi. Tra l'altro ha partecipato anche una nostra amica, che conoscete anche voi, che si chiama Chiara Ragnini, che è una cantautrice, tra l'altro anche brava. Da Linguaglietta, in provincia di Imperia. Sì, poi in realtà lei è genovese. Insomma, questi qua sono riusciti a me ci vuol poco, perché io mi nervosisco con poco, a far innervosire anche lei. Li ha mandati a quel paese anche lei, perché questi qua le hanno dato una risposta imbarazzante, perché non ci capiscono niente, non sanno niente. Purtroppo hanno tanta buona volontà, quindi organizzano la fiera bellissima. Ripeto, il posto è fantastico, perché tu arrivi in cima a questa radura e vedi Genova dall'alto ed è veramente, sembra di essere veramente in un altro posto. Prego. No, se non sbaglio era un ex maneggio quello lì. Sì, poi è nato un circolo, c'era una foresteria appunto per dormire e lo spazio sotto era dedicato alla scuola di equitazione, poi oggi l'hanno trasformato così. Sì, spazi non mancano. Io sotto questo aspetto degli spazi, della musica, delle cover band, dei musicisti, dei cantautori che trovano difficoltà o spesso sono costretti a fare del meretriccio, cioè a vendersi gratuitamente pur di avere uno spazio. Tanto che tu parli, se sentite uno squillo non vi preoccupate, perché sto chiamando Antonio Pellegrini. Antonio. Che ci sta aspettando, penso, da 1 ora e mezza. Sperando di trovarlo ancora vivo. Vediamo se è ancora vivo. No, dicevo che la questione degli spazi è fondamentale, ma non deve diventare l'assurdo che l'artista debba diventare l'impresa di se stesso. L'artista deve semplicemente creare.
Quello è il suo compito. Lì è finito il suo Eccolo, lavoro. ci siamo. Pronto? Ciao Vai. Antonio, sei in linea. Ciao, ti abbiamo fatto aspettare tantissimo, di questo me ne scuso. Però in realtà, se vedessi, sono circondato da una marea di delinquenti qua, che è una cosa, veramente dei brutti personaggi. E volevo che tu fossi qua con noi per ravvivare l'ambiente e rendermi più sicuro, proprio per la mia... Ma non è stato possibile, e quindi abbiamo detto lo chiamiamo prima che arrivi l'una. Sono esattamente, Ferdinando è nascosto, ma comunque sono le 12:35 circa, no? Se non sbaglio. Sì, vedo un 5 che spunta dietro i ricci di Ferdinando. 12:35. Perfetto, no, abbiamo anche dei tempi. Antonio, buona giornata. Allora. Come va? Dove sei? Grazie, intanto grazie ragazzi, e niente, sì, ho sentito un po' della vostra diretta, quindi mi fa piacere, insomma, anche se al telefono, in questo momento sono in macchina, tra poco mi fermerò, e insomma, Guida mi fa con piacere prudenza. esserne parte. Sì, assolutamente. Ok, ora sono anche fermo, così guido ancora con più prudenza. E io, bene, visto sono che raffreddato, ma tu insomma- stai in macchina, no? E quindi stai girovagando per non so dove, io approfitto di questo. Sotto tu non so quanto sentirai, però c'è Vagabondo, no? Questo perché sei un vagabondo. Ah, grazie. Sei un vagabondo, Esatto. in qualche maniera. Come va e cosa stai facendo di bello, di artistico in questi giorni? Ma guarda, sto facendo due cose. Allora, una è quella che hai messo appunto in sottofondo, perché comunque io scrivo canzoni da tanti anni, da quando ero ragazzino. Ora non lo sono più, insomma, ho 49 anni, ma insomma scrivo canzoni da sempre. Come tu sai e ricorderai, le ho fatte per tanti anni con delle band, poi le cose sono andate in altre maniere e continuo a fare la mia musica da solo, a volte con qualche amico, insomma. Comunque porto avanti la mia musica come cantautore, diciamo. E poi da una decina d'anni mi sono trovato per caso a scrivere, praticamente per caso, all'inizio per scrivere delle biografie musicali, cioè quindi libri sui grandi della storia della musica, e ne ho pubblicata una adesso, combinazione del 30 gennaio, che dovrebbe essere tipo ieri, se non mi sbaglio, che è su Miles Davis, quindi grande... Ho visto uomo. che l'hai pubblicizzata, infatti. Siamo una fucina di cultura a Genova. Insomma, è quello che diceva Roy poco fa, Roy Russo, no? Veramente abbiamo delle menti, le vostre sono menti stupende. Io mi limito dove, quando posso, così come facciamo quando cambiamo veste, no? È bello perché cambiamo veste. Un momento siamo promotori, un momento siamo artisti, è una parola grossa. Diciamo che ci divertiamo, abbiamo delle belle passioni e cerchiamo di raccontare qualcosa che... Però scusami, abbiamo Andrea Di Marco qua, scusa, che voglio dire, fa un tributo a Vasco, che tra l'altro lui non lo dice perché è modesto, lo hanno cercato anche altre band per andare a suonare con loro, per fargli fare il professionista. Lui fa veramente il modello, io lo so perché sono amico del chitarrista e quindi insomma me lo dice. E lui ha detto no, io ho la mia band e vado in giro con la mia band a fare questa cosa qua, quindi chapeau, perché lui potrebbe andare in giro per l'Italia a fare il tributo, ci va abbastanza, ma potrebbe farlo ancora di più. Band importanti tra l'altro, io ve lo dico. No, diciamolo perché sennò sembra che sia qua. Guarda che io ho anche un altro lavoro, quindi questo qua, ovviamente non avrei neanche potuto. Comunque il tropico, licenziati. Sì, no, non me la sentivo proprio. E sono qua vicino. No, grazie. Scusate, volevo finire un attimo il concetto di prima, perché Antonio, stai lì, non scappare. Direi è fondamentale capire, no? Qualcuno ha fatto l'accenno. La divulgazione della cultura non è un compito dell'artista, perché non avrebbe il tempo, perché non ha anche la capacità spesso imprenditoriale. La divulgazione della cultura è un fatto che spetta direttamente alle istituzioni, perché è prevista dalla nostra Costituzione nazionale, quindi bisogna fare in modo di spingere le istituzioni, io parlo comune, regione, una volta c'era anche la provincia, tant'è vero che quando quest'area cominciò a cambiare, perché per anni il Comune di Genova finanziò un sacco di iniziative per la musica, c'era un anno tutte le piazzette nei centri storici, noi sappiamo quante ce ne sono, che sistematicamente tutte le sere erano piene di gruppi, tu facevi 100 metri trovavi un'altra band. Tra l'altro ragazzi pagavano 500.000 lire a band ogni sera. Oggi sarebbero 250 euro, ma se portate indietro di 40 anni questa cifra vi rendete conto quanti fondi c'erano disponibili.
e non c'era poca burocrazia, finte, no, ti davano i soldi, cash e via. Io l'ho fatto. Antonio, tu sei sempre lì in linea, ci senti? Beh, volevo dire, quando quest'area cambiò, io, perché sono uno che non riesce a star fermo, cercai di trovare una soluzione al problema rivolgendomi appunto alle istituzioni, e mi fu consigliato il progetto Mercurio, un progetto europeo per far sì di fare delle iniziative culturali, creando delle situazioni in cui si potesse fare. Io individuai un'area, individuai l'idea, scrissi il progetto Mercurio, ricordatelo, della provincia, mi dettero 350.000 euro che io spesi interamente nel locale in champagne, che in tutti avrei voluto. Volevo dire anche una cosa, un locale che molti di voi conoscono, cioè Utri Beach. Sì. Utri Beach nasce da un'iniziativa di questo sottoscritto, che poi ne è scappato perché non sono una persona costante nella mia vita, però nacque un locale per cui un terzo del locale, che è già grande, era dedicato solo e esclusivamente un palcoscenico per gli artisti. Nel progetto fu specificato chiaramente che l'iniziativa non era un'iniziativa commerciale, ma un'iniziativa per la divulgazione culturale, e fu questo il motivo per cui ci dettero in banca 350.000 euro. Ragazzi, è una cifra enorme, ci spaventammo perché forse non credevamo neanche noi. Allora, ci furono quegli spazi, poi lasciamo perdere come furono gestiti dopo, è un problema che è una polemica che ci riguarda poco. Un'altra iniziativa è stata la mia Quelli che Eroi, come vedete c'è il logo, faccio un po' di pubblicità, ne approfitto, che tutti i giovedì, ormai da 7 anni, sono passati da noi 200-250 artisti, ai quali diamo uno spazio in cui si possono esprimere, raccontare, dire la loro, parlare della ultima creazione. Un'altra iniziativa nata 3 anni fa è stata quella di scendere in piazza, nelle strade. Io non avevo mai fatto l'artista di strada, non c'è stata esperienza più bella della mia vita che fare l'artista di strada. Abbiamo avuto un pubblico senza chiamarlo, perché si fermavano volentieri perché trovavano questa gente matta che cantava canzoni contro la guerra e dichiaratamente diceva che erano lì per quel motivo. Ora, questo per dire, gli spazi si devono creare con un po' con la fantasia e un po' chiedendo o facendo forzatura agli istituzioni che sono obbligati, nei loro bilanci devono esserci dei soldi sufficienti per far sì che la cultura abbia spazio. Ora poi che questi spazi vengono fare alle cover band o agli artisti, certo, è un altro discorso. Roy, ascoltami, dobbiamo intanto ringraziare e salutare però Antonio Pellegrini, che è qua ancora in linea. Ci sei, Antonio, sempre? Sì. Eccolo, ti abbiamo dedicato poco tempo, però una puntata di queste settimane del Coffee Shock è arrivata anche Antonietta Di Rienzo. Era qui. C'è un sacco di gente, c'è Nicola Leusio, dobbiamo accelerare un pochino i tempi, abbiamo ancora un paio di canzoni. Ferdinando Barcellona ci saluta e vorrei salutare Antonio Pellegrini. Intanto in sottofondo stiamo sentendo alcune canzoni, in questo momento però veramente Notte Brava di Roy Russo. E invece salutando Antonio e dandogli appuntamento. Sì. Volevo dare solo un appuntamento a chi avesse piacere. Il 19 febbraio presento il libro alle 6 da Feltrinelli Genova. Ok. Insomma, Feltrinelli Genova lo sapete dov'è, il libro su Miles Davis. Esatto, chi questo avesse la biografia musicale su Miles due Davis. chiacchiere su uno che è partito dal jazz, che poi ha fatto jazz rock, ha inventato un po' tante cose che a tanti di noi piacciono, può venire lì e così passare un'oretta in quel modo lì. Niente, allora, 19 febbraio da Feltrinelli, la biografia su Miles Davis, scritta da Antonio Pellegrini, musicista, scrittore, biografo, un caro amico anche per questo. Ti saluto e voglio dare invece ciao Antonio, ciao. Voglio dare invece non solo la parola ma anche e soprattutto la voce musicale. Intanto avete delle facce preoccupanti, siete tutte e tre insieme, cioè vi ha mandato il WWF. Allora va via ragazzi, anche grazie, Andrea Di Marco, tutto, grazie mille. e passa a questo punto Antonietta, vieni qua. Vuoi scappare anche tu, Roy? No, io volevo però ricordare anche la motivazione per cui siamo qua. Questa
E siamo qui perché questa radio, che è una delle poche rimaste a fare liberamente cultura musicale specifica in questo caso, ma so che fanno un sacco sport, insomma si parla di tante cose, perché vogliamo che queste realtà che partono dal basso, così ormai si usa dire così, continuano ad esistere. Quindi mi raccomando, anche piccole offerte, il Liba lo trovate in tutte le coordinate social di Radio Zena. Ora lo daremo di nuovo. Ecco, quindi fate assolutamente anche un paio di caffè, vi sembrerà poco, ma nell'insieme possiamo fare una tarrefazione completa, se lo facciamo tutti. Quindi mi raccomando, cercate di tirar fuori quei 4 palanche perché servono assolutamente. Va bene, io ringrazio te, ringrazio Moresi e tutti per avermi ospitato. E vi aspetto poi in trasmissione da assolutamente. Allora passiamo dal lato, mentre accanto a me stai seduta, diamo il microfono e le cuffie di Roy, le passiamo a Nicola Leugio, che anche lui è arrivato. Vieni, avvicinati qua, così in qualche modo rientri anche tu. E voglio passare qua davanti, ho il maestro Aldo Biagini, il maestro biologo nutrizionista, cantautore. Oggi sono qua come cantautore. Cantautore, grande ufficiale Loopman, Matteo Troilo, insieme a Francesca Fiorito. E quindi tutte e due usate la voce anche per la canzone. Sì, certo. Sì. Allora, ok, così vi apro anche un pochino di effetto. Invece il mio fratello, ciao Roy, ciao, mio fratello Aldo, perché ormai Aldo, ormai questo siamo. Capisci come siamo ridotti, Antonietta? Cioè, veramente. Di dire è una meraviglia, sinceramente. Siamo una meraviglia. Questa postazione, una meraviglia. Veramente, guarda che begli uomini. Ma guarda che bella ragazza. La ragazza. Cioè, qua, veramente, ce n'è per tutti. Poi mi giro dalla parte di Marco Piras e mi viene da piangere. Vabbè, sei bellissimo, Marco. Sei bellissimo. Stai lontano da quella focaccia. Cioè, è da stamattina alle 7 che tu mangi ininterrottamente. Ti vedo masticare. Nicola, eccoci. Ciao. Diamo la voce a loro, poi arriviamo. Abbiamo ancora poco più di 10 minuti. Abbiamo ancora Andrea Facco anche che ci farà sentire. Sei munito dell'attrezzatura? Ok, va bene, vediamo. In qualche maniera facciamo. Va bene. Andiamo con Francesca Fiorito, perdonatemi, Francesca Fiorito, Matteo Troilo alla chitarra, Francesca alla voce, Matteo a chitarra e voce e Aldo. Solo loro due? Tu Solo dopo? noi due. Sì. Ok. Allora, partiamo con loro. Quindi, allora, presentiamo una canzone dove la Francesca è bravissima, una ragazza giovane, piena di talento, con un grande futuro davanti come artista, come musicista. E ha collaborato nel mio disco Nati per Vivere e ha messo a disposizione la sua voce, il suo talento. Mi dici che cavo è collegato? Questo cavo devo ancora collegarlo. Ecco, bravo. Collego il cavo nero. Ok. Ha messo a disposizione, dicevo, la Francesca, la sua voce, il suo talento e la sua capacità di suonare il piano. Tra l'altro adesso a marzo poi si diploma in conservatorio, quindi in questa canzone che si intitola Se parlo di te, che abbiamo cantato a due voci. Potete andare tranquilli. Abbraccio ancora questa vecchia chitarra e canto per te, per i tuoi lunghi capelli e gli occhi che tengo per te. E cerco parole che tra le righe aiutino a dire che parlare d'amore è poco se parlo di te. Incrociando il tuo sguardo di marzo ho sentito sei tu. Un attimo e tutto fu calmo, fu chiaro, fu guardare in su. E non è più presto se parlo d'amore, non devo cercare più. Con gli occhi nei occhi, i suoi occhi saranno occhi blu. Piacere sono io, ti offro una birra, non dire di no.
Il cuore non regge, ti trema la voce, ho i brividi anch'io. E già si sapeva che Stella Cometa ci avrebbe baciati e non so. Se dire ti amo adesso, ti amo da un po'. Nella mano destra ho il cuore di sempre conservato per te. L'altra la tengo aperta per tutto il futuro che c'è. Ne vale la pena e ho tempo da dare per tutto quel che sei. E fare l'amore un giorno verrà da sé. Abbracciami ancora stringendo più forte, canta per me. Per i miei lunghi capelli e occhi che tengo per te. E dammi parole che tra le righe aiutino a dire che parlare d'amore è poco se parlo di te. Ma allora, qui apro tutti i microfoni che posso aprire, perché l'applauso è assolutamente meritato. Grazie Francesca. Grazie a te Fabio per averci dato l'opportunità Ma è poco. di esibirci e per queste fantastiche iniziative. Io pretendo che veniate tutti, assolutamente. A parte che, Andrea, scusami, quando lo rifacciamo? E poi Ok, no, perché Quante 24 ragazzi, ore abbiamo? Esatto, quante 24 ore abbiamo? Abbiamo detto ieri, ci siamo sentiti con Andrea, abbiamo detto che siamo dei pazzi, assolutamente siamo dei pazzi. Sì, ma siete in bolla perfetti, non, Sì, non quasi. avete accusato minimamente. No, sì, questo lo dici tu non sai di quale sostanze abbiamo fatto ok. uso, assolutamente. Quindi però, invece, sul tavolo, quelle sostanze. Invece, allora Francesca, io ti ringrazio, ospiti al Coffee Shock al più presto, e invece voi due volevate fare ancora una cosa, poi abbiamo ancora da parlare, ce la facciamo, sì, abbiamo poco più di 5 minuti, 5 minuti con Nicola Leugio e con Andrea Falco, facciamo sentire. Sì, il cavo blu stacchiamo quindi l'altro, attaccati pure. Questo ci sei, anche l'altro c'è. E qua la voce è solo quella di Matteo. Ok, sì. Quindi mi fai capire, Matteo, qual è il tuo microfono? Questo? 1, 2, 3. Aspetta. Quello di prima. Sì, ma sì, ci sei. Preferisco senza cuffie. Ci sei. E intanto ricordiamo ancora che questa iniziativa è a favore di recuperare fondi per questa radio che ci ha ospitato, ancora grazie. Assolutamente. Quindi siamo qua tutti per questo obiettivo e siamo felici di essere qua proprio in amicizia. Posso ricordare velocissimo, perché andiamo con la canzone, com'è l'Iban? Sì. Questo è importante, sì, più importante della canzone. Lo leggiamo al volo, il nostro IBAN, che è IT25T053 870 142 seguito da 6 zeri, poi 443 2467. Vai con la canzone. In questo caso abbiamo Matteo Troilo e Aldo Biagini che ci fanno ascoltare qualcosa di veramente bello. Sì, perché adesso Vento di passione di Pino Daniele. Esatto. Il ricordo di un amore viaggia nella testa e non c'è una ragione quando cerchiamo quel che resta. È come un vento di passione o una rosa rossa, il ricordo di un amore
cambia e non ci lascia. Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare le parole, ma il ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa. Il ricordo di un amore lascia in bocca il sale ed arriva dritto al cuore senza nemmeno avvisare. Oh, è in una lettera d'amore e nel canto del mare, ma ricordo di un amore ci parla e non ci passa. Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so capire le parole, ma ricordo di un amore continua a viaggiare nella testa. Ci avete colto di sorpresa, grandi Matteo Grazie, e grazie, Aldo. grazie. Allora, Grazie. Aldo Biagini alla chitarra. Come? No, va bene. Ragazzi, vi chiedo, sì. Allora, devi sapere che questo pezzo, Vento di Passione, l'avevamo preparato in lontananza nel periodo del Covid. Dovevamo fare una serata all'open mic di Naim, e poi è scoppiato il Covid, ci abbiamo provato, cioè è rimasta lì, sospesa. E adesso si è rimaterializzata, mi fa molto piacere. Assolutamente. Vedi cosa succede a rimettere insieme i pazzi? Cioè, vi chiedo per cortesia di lasciare spazio anche ad Andrea Facco che è là dietro, perché sono gli ultimi minuti. Abbiamo qui Nicola e Antonietta. Assolutamente. Antonietta ti sacrifico un pochino, però vedi, questa è una cosa che veramente io non sapevo, me l'hai svelata, no? Il fatto che tu abbia fatto radio. Ok, aspetta, ecco, sei chiuso. Ecco, adesso Eccoci. Ecco, quindi questa ragazza qua bisogna tenerla d'occhio, perché è una... Ciao ragazzi, ciao Enrico, ciao Francesca, ciao Matteo. Oltre ad essere una grandissima animatrice, fa delle serate splendide, molto frequentate. Ultimamente ho visto Irish Pub, Pegli. Riuscirò prima o poi a tornare di nuovo a trovarti insieme a Simonetta, ma assolutamente con grandissimo piacere. Quindi c'è una ragazza che avrebbe voglia di fare radio, sai, si chiama Antonietta Di Rienzo. No, aspetta, ecco. Abbiamo già discusso. Abbiamo già fatto. Avete concluso? Cioè, detto così sembra un po' così pecoreccio per dire, però no. Diciamo che oggi sono molto emozionata perché è una cosa bellissima. Tra l'altro, se posso dire, lo studio è veramente professionale. Complimenti ragazzi. Sì, il merito Bravi. di quel signore lì e di quell'altro signore là, che si sbattono veramente come pochi. È evidente. Si fanno. Quindi magari torneremo a parlarne. Come? Non ce la facciamo, Aldo, perché siamo quasi a luna. Lo facciamo un'altra volta. Tu devi venire ospite al Coffee Shock, ok? Giovedì? Tu non... Sì, ok, ragazzi, ma tutti dovete venire a mangiare a casa mia, ho capito, ma non ho ora ho anche il cane, cioè oltretutto che ti abbaia.
State mangiando bastardi, state mangiando tutti tranne che me bastardi. Cioè, si può dire tanto in radio bastardi? No, si può. Quindi sono contento di sapere che Antonietta presto sarà al nostro può essere? Può essere Bene. perché mi avete fatto tornare indietro nel tempo ed è una cosa bella. Ma assolutamente, io per esperienza so bene che è una cosa che quando ti prende La radio non è la non ti radio, lascia cioè più. non c'è altra Nicola, cosa. anche tu. vabbè, radio- Scusami, anche te. No, so certo, che tu dovrai sì. venire. Perché- Quando vuoi. Io Assolutamente. sono sempre, Vorrei, ma allora, che poi non è che sia obbligatorio che No, ogni no. serata del coffee shop che ci sia un ospite solo. Possono venire anche, purtroppo il tempo è limitato perché Io- abbiamo un'ora e quindi però tutti quelli che sono qui per me, io lo dico sempre anche ad Andrea, non sono ospiti, sono amici. Io sono stato con Andrea ci conosciamo poco, però ti apprezzo tantissimo, oltre ad aver sentito diverse, ci siamo sentiti ancora con l'esperienza precedente della radio, ma tutte le persone che hanno aderito a questa iniziativa, anche tanti che non hanno potuto, perché comunque ci sono tante persone che avevano altri impegni, non riuscivano a venire, ed è stata una cosa che mi ha lasciato basito, no? L'entusiasmo, la voglia di esserci. E poi cosa facciamo? Cazzeggiamo. Cazzeggiamo. No, Sì, sì, è la questo cosa- dobbiamo fare. l'unica cosa che mi viene bene nella vita, tra l'altro, la cosa che mi viene Assolutamente. meglio, la cosa che mi riesce meglio è quella, cazzeggiare. Cazzeggiare. Quindi quando c'è stato questo Con invito, intelligenza. no, quando c'è stato, sì, beh, ovviamente sì, però c'è stato questo invito, ho detto, ma guarda, quando mi hai detto, sai, che di solito quando fai qualcosa in radio, in televisione, hai sempre un po' l'attenzione di Ma preparare, no. scrivere. Io poi sono uno che scrivo, no, quelle cose comiche, Sì. allora devi sempre prepararti in base al fatto che sei in radio, in televisione o dal vivo. Quando tu mi hai detto cazzeggiamo, ma allora sono nel mio. Io sono Ma sai, proprio- allora, credo che qualsiasi la cosa più bella No, sia no, ma- intanto la collaborazione, certo. il mettere insieme la cultura. Sì, ci siamo? Come siamo? Ah, sì, aspetta, sì, mi perdo, inizio a perdere. Ecco, perché si è spento il monitor, per quello che non vedevo più dove eravamo. Aspetta che... Ok. Salutiamo intanto anche Aldo Biagini, vediamo, ecco, c'è tornato. Quindi, eccolo lì, Nicola. Tra l'altro lo ricordo perché poi molti mi hanno detto ma vai in radio, vai lì a parlare, tanto sono tutte cose finte, registrate. No, siamo in diretta, sono le 16:51, siamo il 16 settembre del 2018. Sì, è vero, siamo molto più giovani. È testimoniato da tutti, quindi siamo in diretta. Se fosse il 2018 saremmo enormemente Magari più avrei 6 anni, giovani. quasi 6 anni di meno. Sarebbe Assolutamente. meglio. No, a parte gli scherzi. Aspetta, perché io ho qualche cosa qua sotto, perché non passa mica così casuale. Questa Andrea la conosce. Ma tu avevi portato il buzuki? Sì, l'ho portato. Cioè, ti rendi conto? Solo che siccome ci sono solo i jack, lui ha bisogno dell'alimentazione col Canon. Ok, va bene. E non ci siamo parlati in tempo. Allora, ci organizziamo per la prossima volta, quando verrai, porterai il buzuki, che sto facendo finta di sapere cosa sia. Magari per gli amici che ci guardano da YouTube posso uscirlo e Sì, mostrarlo. detto così non è bello. molto brutto, però. Detto così, come? Censurano. Ci censurano. No, anche perché non credo che sappiano cosa sia il buzuki, quindi può essere qualsiasi cosa. Pensavo a un bazooka io. No, è una cosa, è un... Dicesi, buzuki, quell'attrezzo che fa è un piatto tipico. Vi voglio, regionale scusate, abruzzese. in questo momento c'era Marco che si stava tirando fuori il buzuki. No, Quindi, sapevo che si andava. Anche perché lì dietro. Abbiamo parlato per 6 ore di fare cultura. Esatto. No, ma guarda, manca la seconda parte della parola. Guarda, Fabio, tu hai detto la parola magica prima, cazzeggio. Esatto, Che si è scatenata una guerra. No, è perché è una parola importante. Allora, devo dire che abbiamo qua vicino intanto Marco Piras che nonostante le abbondanti libagioni sta in pratica reggendo anche lui da stamattina poco oltre le 7, perché sei arrivato poco oltre le 7, e Marco che è qui da stanotte, quindi assolutamente. Andrea, ora tocca anche a te adesso, fra poco, no? Giusto? Aspetta, che microfono hai? 3. Aspetta, dobbiamo fare un lavoro, perché lo faccio subito. No, perché avevo messo il
il telefono sotto quello, adesso invece dovresti esserci. Ciao a tutti. Eccolo qua. Ok, è andata. Ciao, No, sono volevo Andrea. volevo Sì. dire una cosa su Nicola, che io e Nicola ci conosciamo dal 93. Vabbè, siamo colleghi, cioè nel senso che esatto. ed essendo che poi lui ha anche una passione comune a tanti di noi che è legata a due colori. Strano. Oggi preferirei non parlare perché ho ancora talmente lo stomaco. No, beh, adesso ti sto facendo praticamente una proposta grazie. oscena in diretta. Sì. Noi abbiamo una trasmissione che è curata da Marco, che si occupa proprio di affrontare le cose genuane con uno spirito di un certo tipo, che è coordinata dal Millennio, altro genio che è stato... Avete fatto il Millennio alle 5 del mattino stanotte, quindi magari una collaborazione con loro sarebbe carina. Ma mi fa molto piacere perché sono Ma alle sempre... 13 non c'è il disco ora? Sì, vabbè, ma basta che poi passiamo lo spot, però visto che gli amici sono tanto che aspettano, magari lo passiamo un po' dopo. Mi sono perso perché qua mi arriva alle 12, poi c'ho le 24. Mi fa piacere. Perché torna l'una. Mi fa piacere. Ah, torna l'una. Sì. Era difficile da No, capire. lo so. Vuoi che lo mando? No, facciamo andare via gli amici perché hanno fretta. Sì. Nicola, Allora, a presto, ci sentiamo con tutti quanti. No, voleva dire Volevi ancora dire... Ah, sì, scusa, avevo capito che stavi andando. No, io ho ancora per 10 minuti. Perfetto. Ditemi voi i tempi. No, tranquillo. Semmai poi c'è Andrea, ti passiamo ad Andrea. Tanto siete colleghi. Ci vediamo. No, il porto mi aspetta, come succede da 34 anni a questa parte. Sì che io faccio un po' il comico per hobby, poi magari mi conosci, sai che le cose che ho... Ma che lavoro fai davvero? Magari, è quello. Purtroppo la comicità è arrivata tardi nella mia vita, è arrivata esattamente nel 2013. Io prima il comico l'ho sempre fatto da quando sono nato, no? Perché fare lo scemo con gli amici. Poi nel 2013 ho avuto la fortuna casuale di conoscere Nino Frassica, casualmente sui social. So che siete diventati grandi amici. Siamo amici ancora adesso, sono passati quasi 13 anni, siamo ancora in contatto. Lui ogni tanto mi utilizza, mi chiama per fare delle cose. E mi ha dato delle opportunità che nella mia vita non mi sarei mai aspettato. Sono stato al Festival di Sanremo nel 2018, all'Ariston, cosa che nella mia vita mai mi sarei immaginato di fare, di trovarmi sul palco dell'Ariston nel 2018. Poi nel 2023, purtroppo, devo dire, per fortuna e purtroppo, sono ritornato a Sanremo, questa volta non con Nino, ma con Valerio Lundini, con cui siamo anche amici, grande comico, grande autore. Dico purtroppo perché sono diventato un meme vivente io nella vita, cosa che non volevo fare, per quella storia della motozappa che poi ha circolato, e ancora adesso è il quarto Sanremo, nel duetto tra un mese inizia Sanremo, è già uscito di nuovo il mio video della motozappa. Il nuovo meme? Non l'ho ancora visto. Allora, praticamente io ero andato lì per Valerio mi dice: guarda, io sono su Rai Radio 2, faccio la mia trasmissione sanremese, facciamo qualcosa insieme. Ma io non è che ero andato lì, ero lì con mia moglie. Ma vabbè, facciamo qualcosa insieme. Sono qua e ci mettiamo d'accordo, sai, poi Rai Radio 2, sei in diretta sulla Rai, non è che io ero un po', insomma, un minimo di... Facciamo... Siamo a Radio Z. Ma lascia perdere, che io poi, guarda, io sono meno emozionato, credimi, nella mia vita sono stato in Rai tipo 50 volte, e meno emozionato, sono più emozionato quando sono in queste situazioni, così, che quando poi alla Rai sai una situazione in cui alla fine ti estranei da tutto. Anche perché sei probabilmente molto non lo so. Protetto. No, ma lì invece ero emozionato perché mi trovavo in diretta su Rai Radio 2, non sapevo di dover fare qualcosa, ci mettiamo d'accordo, sai, prima mi dice: guarda, io chiederò se c'è qualcuno che abita a San Romolo per fare la cosa Sanremo, San Romolo. Tu alzi la mano e facciamo questa specie di intervista finta assurda. E io ero bello tranquillo. Abbiamo 2 minuti di tempo, mi dice. Ok, partiamo, tocca a me, inizia la trasmissione, lì c'era tutti i VIP, c'era Lazza, c'era ospiti, c'era Piero Pelù, sai, c'ero io, ti puoi immaginare, no? Piero Pelù, Lazza, io. Inizia sei mica una persona da poco. Sì, ma no, ma nel senso che mi trovavo lì, inizia a fare la cosa, l'intervista, allora sei in San Romolo, io... Poi va avanti lui, siccome Valerio Lundini è un genio ed è però imprevedibile, improvvisamente la diretta va avanti, io pensavo che finisse e quindi mi comincia a chiedere delle cose di cui non... Al di fuori di quello che e improvvisamente mi chiede: scusi, ma lei perché è qua?
E io dissi la prima cosa che mi venne in mente in quel momento, dissi io sono qua perché sto cercando, lei dice non si è chiesto perché qui c'è tutta questa gente, e io dissi no, io sono qua perché sto cercando dei pezzi per la motozappa. E poi va avanti l'intervista in cui mi chiede motozappa, cosa facciamo, la fiera delle motozappe trainate dai buoi, moglie e buoi dei paesi tuoi, è venuta fuori un'intervista quindi è surreale. Finisce l'intervista, io e mia moglie ci mangiamo un panino col kebab, dico anche esattamente quello che è successo perché è importante che me, in macchina, e ce ne torniamo a Genova. Lì c'erano i miei amici, Sanremo cose, no, e poi me ne frega niente, andiamo a casa. Tanto arrivo a casa, c'era mia figlia al computer, Elisa, che saluto, c'era mia figlia al computer e fa papà, ma che cacchio avete combinato? Cosa abbiamo, che è venuta la polizia a cercarmi? Cosa abbiamo combinato? C'era Instagram aperto e c'era il reel della mia cosa in cui dicevo la motozappa eccetera, che aveva dopo 2 ore e mezza, 3 ore aveva tipo 800.000 visualizzazioni con me. Fatto sta che la faccio breve, nel giro di ha fatto tipo 50 milioni di visualizzazioni questo video e gira dopo 4 anni ancora adesso. Io mi sono trovato Però bisogna fare la seconda edizione adesso. ma io non lo so, io ho trovato gente che mi fermava l'indomani, dovevo andare a fare le commissioni alla Fiumara, sono andato alla Fiumara e mi hanno fermato tutti e mi dicevano ma te, io non, per me cioè, è una cosa. Poi mi hanno detto ma sfrutta, Però ti hanno fermato anche le guardie giurate. mi hanno vabbè, quello è abituale, sì. Anche Cleptomania, si chiama cleptomania, non si chiama notorietà. Mi hanno anche arrestato. No, ma la cosa da ridere è che io poi è una cosa che mi ha un po' creato soggezione, perché a me queste cose, per me era una cosa fatta, finita, vai avanti, fai delle altre cose. Invece poi mi hanno chiamato tipo televisione, il secolo, cose, interviste. E quindi, vabbè, la cosa della motozappa mi ha un po' caratterizzato, ma non... Allora, invece, Andrea, intanto stiamo sentendo sotto un'altra tua canzone, è qua, che sono talmente pazzesche. Tra l'altro, l'altra volta avevo sentito canzone di Natale fatta con Valentina Izzo, che abbiamo ascoltato prima. Salutiamo. E la salutiamo e ancora adesso l'ascolto. Bellissima perché con le sonorità irlandesi messe in una canzone di Natale, tra l'altro ricordami l'autore del testo, Mario Cappello, lo stesso di Mazze che penso. Esatto, Mario Cappello, con le sonorità irlandesi messe da Andrea. C'era anche il buzuki, c'erano 2 buzuki diversi addirittura, uno era greco, l'altro era irlandese. Io ho dei feticismi molto strani. Allora devi assolutamente venire una sera all'Irish Pub a suonarla. Assolutamente, cantiamo, la suoniamo. Assolutamente, sì. Andrea è una persona straordinaria, un musicista pazzesco, tra l'altro, che tira fuori delle sonorità che... irlandese, sei perfetto per il mio sabato sera. Perché Irish Pub? Sì. a mio avviso, qua mi rivolgo... Sarebbe un po' strano se venissi a fare del brasiliano, del neomelodico. Guarda, in realtà il sabato sera succede di tutto. Perfetto. C'è Nicola che ci vuole Vi salutare. saluto perché purtroppo il lavoro mi chiama. Ok, grazie. Ricordiamo l'Iban. Se mi dai un minuto, ti do anche il mio di Iban. No, perché ho già dato il mio. Ma nella donazione rimane, non ti preoccupare. Il tuo Iban nella donazione rimane. Vabbè. No, a parte tutto, ricordo, donate perché è importantissimo tenere vive le radio. Io stesso faccio tante cose in radio e mi rendo conto come sia difficile. Lo facciamo ripetere ancora da Antonietta un attimo, almeno l'Iban, il messaggio. Andrea, quando tu vuoi passa da questa parte, devi iniziare. Finisce la tua parte, poi finiamo, tanto ti riposi ancora un attimo praticamente. Ciao a Nicola Leugio, che ringraziamo. Se è un buzuki, poi un buzuki, torniamo ad Andrea Facco invece. Aspetta, facciamo una cosa, gli facciamo leggere a Antonietta l'IT. Allora, facciamo l'Iban, che è importantissimo, ragazzi, mi raccomando. IT 25 T 053 870 142 seguiti da 6 zeri 443 24 67. E qui andiamo di nuovo con la palla al balzo ad Andrea Facco, Eccolo. che come dicevo produce delle bellissime sonorità
non solo questo, ne avevo sentito anche altre canzoni, ora dietro ho messo un paio di brani perché il tempo rimaneva poco, però faremo poi qualche cosa di suonato prossimamente. Sì, la prossima volta ci organizziamo. Assolutamente, dedichiamo, perché a me è un tipo di musica, e tra l'altro qui volevo l'altro Andrea Moresi, io trovo che ci sia una grande affinità tra l'Irlanda e Genova, no? Non solo a parte la lingua che è diversa, non so, il carattere in qualche maniera mi dice qualche cosa, e io ho trovato nell'accostamento della canzone di Natale appunto di Cappello con le sonorità irlandesi mi ha stupito per la facilità con la quale trovavo attinenza. Ma guarda, non so se tu hai presente tutto il repertorio dei Cereghino, che erano questa famiglia di compositori, musicisti del Levante Ligure, che avevano queste sonorità molto, molto, molto simili alla musica occitana, e quindi di conseguenza tutto il panorama folcloristico del nord Europa, insomma. Grazie. E quindi, al di là che io poi sono sempre stato appassionato di musica folk tradizionale, e in particolare di quella irlandese, tanto è vero che poi in Irlanda ci sono anche finito a vivere, e diciamo che prima che ci fosse questa ondata con le canzoni diciamo del Novecento, del fine del Novecento, quindi Masse che penso, che prendono un po' dal sud e dal Centro America, no? Queste sonorità. Prima c'era un folk molto più sul celtico, perché poi anche in Nord Italia non tutti sanno che c'erano dei gaelici, insomma, eravamo comunque prima ancora dell'invasione dell'impero romano. Presumo che anche la musica in una sua forma primordiale fosse molto più vicina a questa cosa qui che stiamo ascoltando. E poi dicevi dell'affinità con Genova, ce n'è un'altra, perché ora che hai messo O'Connell, O'Connell era un politico barra avvocato che si era battuto per la causa irlandese durante l'occupazione della corona britannica, e che è morto a Genova. Ecco. Quindi in qualche maniera si era trovato a casa? In qualche maniera, secondo me sì. Cioè, poi non lo so perché non c'eri. Non c'ero, non gliel'ho chiesto. No, poi c'è ancora una cosa che poi vi lascio 5 minuti che vado a prepararmi qualcosa da mangiare, che devo stare qua fino alle 9. Secondo me è proprio il genovese che si adatta a tutto ciò che arriva da fuori. Sarà perché noi siamo una città di porto, quindi abituati a subire ciò che arriva dalle influenze. Subire, diciamo, o condividere? Prima le subisci, nel senso che le conosci, le fai tu, e subire in questo senso, e poi ti rendi conto che probabilmente anche la lingua genovese si adatta a qualsiasi cosa. Insomma, Faber ha creato assolutamente un capolavoro incredibile mettendo la world music, cioè quindi di tutto il mondo, non soltanto. Sai una cosa che mi hai fatto venire in mente? Io sono nato qui a Cornigliano, no? Ormai sono del 1963, quindi i primi anni 70 erano gli anni in cui si arrivava dal sud Italia per venire a lavorare all'Italsider. Io vedevo arrivare tutte queste persone, no? E dai vecchi genovesi, erano trattati proprio molto male, certo. No? Ok. È passato qualche anno, hanno iniziato ad arrivare i primi marocchini, e i genovesi e i meridionali si comportavano alla stessa maniera con i nuovi arrivati. Passato qualche anno hanno iniziato ad arrivare insomma via via nigeriani, albanesi, gli albanesi un po' più avanti, no? E man mano tutti quelli che rimanevano qui erano diventati genovesi. E dicevo, mia quello lì, se qualcuno non diceva mia quello lì, però comunque si comportavano da genovesi. Quindi o è Genova che è capace di assorbire tutte le culture del mondo. Beh, e qui sicuramente la cultura dell'integrazione, la cultura dell'integrazione è rinomata ed è fantastica. E perché qualcuno non ci riesce?
Perché non c'è la volontà e comunque non si comprende a volte l'importanza dell'unione delle culture, ovviamente Volevo dire ad nella Andrea, gestione. allora se non è un problema per te, fai tranquillo, io sto fino a che tu ritorni, non c'è nessun problema per me, c'è anche Marco qui che mi aiuta. Adesso mandiamo poi in mezzo anche lo spot, in maniera che non perdiamo quei pochi soldi che ci danno, altrimenti sarebbe pessimo, però può essere anche questo. Genova è multiculturale, ma allora mi chiedo perché anche a Genova, intanto, non voglio andare nel politico, poi ognuno ha le sue idee, però c'è da dire che anche a Genova il ritorno per 8 anni, ancora non è finita del tutto, di un certo tipo di modo di fare politica che uccide la cultura, ha ucciso anche un po' questa integrazione delle culture, il diventare cittadini del mondo, Antonietta. Certamente. Siamo cittadini del mondo, di un unico mondo. Marco, tu tanto il microfono è aperto, quindi anche tu. Overame. È aperto? Sì, È sì, aperto? sì, Ah, sì, ok, sì, va bene, non mi sembra. no, quindi mi stupisce che a Genova comunque ci sia anche questi rigurgiti strani. Sono proprio rigurgiti. Sì, io sono dunque la bellezza, parliamo del 2020, sono 5 anni, 6 quasi, che sto aspettando un tizio di una posizione ben precisa, molto, molto verso quella parte, ma molto oltre quella parte, che mi doveva venire a cercare. Okay, lo sto ancora aspettando, ben volentieri, perché sono disponibile a parlare con tutti, no? Forse lui era meno disponibile a parlare, però sono anche quella parte che è quella multiculturalità che noi attuiamo in qualche maniera. Tu con le tue canzoni in maniera mirabile. Marco fa della cultura espansa in tutto il mondo, perché comunque porta i suoi film in giro per il mondo, nei vari centinaia di festival, Marco. È un bel po', sì. Ecco, Un po'. Antonietta che comunque fa adesso un tipo di lavoro che comunque la porta a contatto con Sono culture. 20 anni che ovviamente lavoro con tutte le comunità, perché comunque le persone per bene ci sono ovunque. Ma assolutamente. Questo assolutamente da sottolineare. E poi comunque ho anche un'associazione che si chiama Giustizia Sociale, sono la presidente. Ecco, questa non la sapevo. Sì, da tanti anni. Me ne devi parlare. Ho tante cose, faccio tante cose e in città mi conoscono, insomma, per tutte le mie varie operatività, sfaccettature, e il sociale è sicuramente la base. Sai cosa mi piace? Che sorridi sempre. Sempre. Ma non è un sono sorriso, felice. non è un sorriso impostato, è un sorriso No, vero. no, sono felice, sono felice. Marco, è quello, questa ragazza qua riesce a far divertire e divertirsi. E non è molto che ci conosciamo, anche se vedevo, no, sempre il tuo nome girare. Eravamo in contatto, ma sì, non ci però conoscevamo. ed è stato un piacere grande, no? Che poi in realtà l'estate scorsa in un locale dove il locale va bene, io vado alla spiaggia lì e quindi ci fermavamo a volte. Io l'ho conosciuta abbronzatissima. Sì, ora sono bianco, sì, anche perché dico la verità, da quando ho conosciuto Marco Miglio e Andrea Moresi proprio ci hanno prosciugato l'anima, quindi non ne parliamo poi da quando conosco Marco Piras. E anche quelle casualità, Marco. Quelle grandi casualità. Quando conobbi Marco, andando a vedere sincronizzazione. Attenzione, non sbagliamo. È stata una delle cose più. Fabio è stata una delle persone più indispensabili durante quel periodo. Deleterie. Ma che deleterio. No. Potenzialmente potremmo conquistare il mondo con la bellezza e la meraviglia. Allora, proprio perché chissà perché poi il periodo Covid eravamo proprio in lockdown, un'altra parentesi. Un bel giorno l'amico Guido Licastro, che saluto e che se non sbaglio proprio questa sera sarà a fare un bellissimo spettacolo insieme all'altro amico Franco Avran, mi perdo tutti quindi non voglio citare persone a sproposito. Comunque nel periodo Covid un bel giorno Guido Licastro mi inviò un saluto di questo tipo: ciao Kit, ironizzando un pochino sulla mia barbetta caprina in qualche maniera, no? Qualcosa, no? Ovviamente riferendosi a Kit Carson, personaggio del Tex Willer, anche io per così rispondergli andai a cercare e andai a cercare un disegno del Kit Carson del Tex e scoprì un mondo, ovvero, confesso l'ignoranza, non sapevo che
fosse esistito realmente Kit Carson, che fosse stato quello che è stato. Quindi nel giro di poco più di una settimana rimasi folgorato da questa cosa, informandomi, leggendo, scrissi esattamente 10 canzoni, 10 testi di 10 canzoni che volevo far diventare un concept album alla ripresa delle prove, perché allora non si poteva manco ritrovarsi per provare insieme al gruppo, no? Dietro questa cosa, ovviamente, per spiegare agli altri, Aldo Biagini, Franchino Ricobono, poi allora c'era Corradino Ricobaldi, ancora insieme non c'era Federico Sgrazzuti che c'è oggi, Stefano Campagna e Paolo Gaggero, Sergio Morselli, non dimentichiamocelo, grande Sergio. Scrissi delle, diciamo così, delle spiegazioni per dire poi ai ragazzi del gruppo di cosa si trattava. Lui mi diceva: mandamelo, non ho niente da fare. Quando invece di leggere il Postal Market invece di leggere il Postal Market mi leggo se guarda che se no ti nomino Vestro. Ok, ho Vestro. L'ho fatto, scusa. Ok. E un paio di giorni dopo mi chiamò e cioè questa cosa deve diventare uno spettacolo teatrale, un pazzo, ovviamente, no? È una questione di voler fare, lì tutto qui, di fare, perché di fare ce n'è sempre bisogno. Sì, lì c'era la commistione della cultura dei nativi americani, no? Che io trovavo non dissimile per forza, ma non molto dissimile a quella delle storie di immigrazione, al contrario, ovviamente, però della sofferenza dei popoli, no? È una cosa che mi tocca molto. Beh, sì, anche, cioè, ti dico, anche l'Irlanda ha avuto un trascorso, appunto. Una grande immigrazione anche negli Stati Uniti. Tanto la grande immigrazione anche negli Stati Uniti. Tra l'altro io di tutte queste cose ne parlo in genovese nell'ultimo album che è uscito, che si chiama Serci de Prie. Sì, esatto, che è qua. Esatto. Dove ho scelto il genovese perché in questo caso il genovese farebbe le veci di quella lingua che in Irlanda, che è l'irlandese di Ceppo Gaelico, che non è inglese, che non è inglese, anzi è una cosa completamente diversa, che tutti conoscono ma che non parla più nessuno, per una sorta di soffocamento di retaggio culturale, insomma. Una parte in particolare dell'Irlanda che è stata molto colpita poi dall'Inghilterra, no? Tuttora per ragioni pseudo-religiose, diciamo così, perché poi dietro c'è sempre il possesso, il potere. Il cinema ne ha parlato tantissimo. Esatto. Il cinema ne ha parlato, sì, no, ma... Il fatto che ci sia stata questa grande emigrazione poi, no? Verso non è che negli Stati Uniti fossero trattati subito così bene. No, assolutamente. Sì, lo dico anche in una canzone dell'album che si chiama Centomia, che vorrebbe dire 100.000, cioè i 100.000 che salivano sulle navi volta per volta, perché poi viaggiare all'epoca era molto più difficile di adesso. Peggio dei carri bestiame. Peggio dei carri bestiame, insomma, quindi dove questa gente si imbarca perché i familiari magari gli scrivono delle lettere dicendogli delle cose assolutamente irreali, sfasate, insomma. Però d'altra parte in quel periodo dovevano scappare perché gli avevano avvelenato la terra, gli inglesi, e quindi non potevano neanche più coltivare, insomma si sono ritrovati a non avere assolutamente vedi niente. Che trovo un'attinenza anche qui, no? Una delle cose, però lì aveva una spiegazione, una delle cose per cui ancora oggi alcune tribù di nativi americani odiano Kit Carson, il vero Kit Carson ovviamente, che in realtà è stato un personaggio molto controverso, perché poi pur avendo combattuto gli indiani, avendo combattuto i messicani, ha sposato tre donne, di cui una messicana e un'indiana. Dalla messicana ha avuto addirittura 9 figli, dall'indiana, che è morta di vaiolo se non ricordo male, molto giovane, ha avuto 2 figlie, di cui una è morta, ma una lui l'ha portata a istruirsi allora in un convento di suore. Quindi lui, pur avendo combattuto quei popoli, ha cercato di conoscerli, ma una delle ragioni è stata quella che gli venne ordinato di, cosa che lui fece, di abbattere, quindi distruggere oltre 5.000 alberi di pesco, se non sbaglio, no? Che però era l'alternativa a sterminare
alcune tribù addirittura, no? Ora, per questa ragione lui è ancora odiato, perché ovviamente cosa fecero? Come gli inglesi, gli hanno tolto i mezzi di sopravvivenza, quindi costringendo queste tribù ad andarsene, no? C'è un'attinenza. Guarda un po' oggi dove andiamo a finire. Parlo ovviamente di Israele e Palestina. Cosa si è fatto per distruggere il popolo palestinese? Lo si è affamato, gli si è negato quello che ha fatto Music for Peace insieme a tante altre realtà, di cercare di portare alimentazione. Quando io ho sentito dire ci è vietato di consegnare miele, biscotti, generi che possono dare energia perché potrebbero dargli troppa energia. Ragazzi, io non ho paura di dirlo in questo momento qua. Questo non solo è genocidio, ma è veramente un crimine contro l'umanità orrendo. Fa schifo. Ecco, assolutamente. Se posso dirlo, è una vera e propria merda. Puoi dirlo, assolutamente. È una vera e propria merda. Allora, io non voglio mai confondere, voglio essere ben chiaro. Non voglio mai confondere un fatto religioso che qui non c'entra niente, perché chiunque ha diritto, io non sono credente. Vabbè, ma Netanyahu ha usato il suo popolo. Ok, l'ha usato con la convenienza di alcuni, ma con il dissenso di altri. Qui è un discorso di esclusivamente di potere. Anche perché quando un leader di un popolo ebraico, come quello del popolo ebraico, che ha sofferto così tanto, va a dire in una conferenza stampa che Hitler non voleva sterminare gli ebrei, voleva soltanto espellerli, vuol dire che dietro quell'uomo c'è qualcosa che non va. Assolutamente. Perché ha detto una falsità storica immensa. Netanyahu è uno di quelli che deve essere preso e deve essere buttata via la chiave. Ovviamente non sarà solamente lui, perché ci sono delle connivenze di potere, non ultima quella è stato orribile. No? Ha usato la sofferenza passata, una sofferenza passata, due sofferenze. È arrivata anche insieme a Andrea Simona Cappelli. Finalmente ci incrociamo tutti i giovedì e non riusciamo mai a darci una testata, no, un abbraccio grande. E Simona, quindi siete già quasi pronti. Allora, va bene, allora vi lasciamo veramente liberi. Andrea, volevi terminare ancora? Siamo finiti a parlare di Israele e Palestina, perché partendo comunque dall'Irlanda penso un po' quanto è costato il biglietto dai nativi americani. Abbiamo trovato un'attinenza, vedi? Gli inglesi, stava dicendo Andrea, avvelenarono la terra dell'Irlanda per costringere gli irlandesi ad andarsene. Kit Carson, sul quale va bene, insieme a Marco abbiamo lavorato su un progetto che poi uscirà in una maniera diversa dal preventivato, ma uscirà, ricevette l'ordine, per cui è ancora oggi odiato, di distruggere, di abbattere oltre 5.000 alberi di pesco che garantivano la sopravvivenza di alcune tribù, no? E così, in questo caso uguale, così come Israele ha affamato la Palestina per costringerli ad andarsene, per creare una manodopera a basso costo che chi utilizzerà? L'Occidente. Quindi è un giro vizioso. Andrea, vuoi terminare quello che volevi dire così? Sì, no, in realtà volevo intanto esprimere la mia ammirazione per questa iniziativa di 24 ore. Quanto sono? Sono 24 ore. 24 ore. Ormai siamo oltre... oltre 13 ore e mezza. Qui vedo che mi dice 17, 21, non so se è quello. No, guardare, non c'entra niente. Diamo i numeri. Diamo i numeri, vabbè, quindi no. Sono le 13:32. Tra l'altro no, volevo dire che può essere che ci stiano ascoltando anche dall'Irlanda, perché io ho 2 messaggini con tanto di diretta sia Facebook che radio l'ho mandato. Quindi mandagli anche un messaggio con l'Iban, contenente l'Iban, in maniera che tutti possano donare. Io voglio ringraziare Andrea Facco, ringraziare Marco Piras qui che è da questa mattina presto che è con noi, voglio ringraziare Antonietta Di Rienzo. Parlatevi bene con quel signore lì, perché poi facciamo siamo già guardati, sì, non troppo ragazzi, cioè veramente comunque devo Marco, dire veramente fai qualcosa. Sei stato siamo guardati anche noi, siamo guardati tutti. Volete che vi lasciamo soli? Un po' sì, però allora ecco, io non con i microfoni accesi. Io secondo me potresti lasciarci col disco mezz'ora. No, mettiamo, allora non so più qual è, sì, perché siamo a metà, lo spot l'abbiamo mandato, mandiamo il disco dell'ora, distacco così, quello dell'una.
sulla quinta pagina di quella cartella. Allora, io ricordo Eccoci, quando sono facevo queste cose. radio, Fabio. Quella di Springsteen. Ok. Quando facevo radio avevo un grande mixer, avevamo i piatti, avevamo Certo. le audiocassette. Effettivamente questa atmosfera è diversa, È diversa. però bello, mi intriga. Direi che a questo punto lo speciale Coffee Shock, ma Radio Zena non vi saluta, vi saluto io e vi do appuntamento a giovedì sera alle ore 21. Non ho ancora ben chiaro chi sarà l'ospite, ma non ho nemmeno la facoltà di capirlo in questo momento. Lascio il microfono a questo punto a Andrea Moresi, Simona Cappelli, e qua rimane ancora Marco. No, Marco rimane solo 3 secondi per dire che va a farsi una doccia, poi torna dopo. Va bene, e quindi con il proseguimento della 24 ore di Radio Zena, mi raccomando, donate a tutti quanti. Un buon risentirci per giovedì da Fabio Giancarlo Mori, Marco Piras, Andrea Facco, Antonietta Di Rienzo, a voi tutti, ecco qui Bruce Springsteen.